Fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi del giovedì della seconda settimana di Pasqua. Alla luce della risurrezione e del dono dello Spirito Santo si manifesti il mistero di Cristo e della Chiesa. Signore, apri le mie braccia. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via. Fra tutte le genti la tua salvezza. Ti lodino i popoli, Dio. Ti lodino i popoli tutti. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia. Governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, Dio. Ti lodino i popoli tutti. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Inno delle lodi. Dei secoli. Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra. Dagli abissi della morte, Cristo scende vittorioso, insieme agli antichi padri. Accanto al sepolcro vuoto, invano veglia il custode, il Signore è risorto. O Gesù Re immortale, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo. Irradia sulla tua Chiesa, bagno d'amore e di pace, la luce della tua Pasqua. Sia gloria, onore
Padre, al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Tu ci salvi, Signore, celebriamo il tuo nome per sempre. Alleluia. Io con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni, nei tempi antichi. Tu per piantarli con la tua mano hai sradicato le genti. Per far loro posto hai distrutto i popoli. Poiché non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli. Ma il tuo braccio è la tua destra e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Sei tu il mio Re, Dio mio, che decidi vittorie per Giacobbe. Per te abbiamo respinto i nostri avversari. Nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori. Infatti nel mio arco non ho confidato e non la mia spada mi ha salvato, ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici. In Dio ci gloriamo ogni giorno, celebrando senza fine il tuo nome. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu ci salvi, Signore, celebriamo il tuo nome per sempre. Alleluia. Perdona il tuo popolo, Signore, non ci esporre alla vergogna. Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna, e più non esci con le nostre schiere. Ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari, e i nostri nemici ci hanno spogliati. Ci hai consegnato come pecore da macello, ci hai dispersi in mezzo alle nazioni. Hai venduto il tuo popolo per niente, sul loro prezzo non hai guadagnato. Ci hai resi l'equilibrio dei nostri vicini, perno e obrobrio a chi ci sta intorno. Ci hai resi la favola dei popoli, su di noi le nazioni scuotono il capo. L'infamia mi sta sempre davanti e la vergogna copre il mio volto, per la voce di chi insulta e bestemmia, davanti al nemico che brama vendetta. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona il tuo popolo, Signore, non ci esporre alla vergogna. Sorgi, Signore, salvaci nella tua misericordia. Alleluia. tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato, non avevamo tradito la tua alleanza. Non si era volto indietro il nostro cuore, i nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero, ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti di ombre tenebrose. Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e teso le mani verso un Dio straniero,
forse che Dio non lo avrebbe scoperto, Lui che conosce i segreti del cuore. Per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello. Svegliati perché dormi, Signore, destati, non ci respingere per sempre, perché nascondi il tuo volto, dimentichi la nostra miseria e oppressione. Poiché siamo prostrati nella polvere, il nostro corpo è steso a terra. Sorgi, vieni in nostro aiuto, salvaci per la tua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorgi, Signore, salvaci nella tua misericordia. Alleluia. Io ho fatto risorgere Cristo, Signore, alleluia. Con la sua potenza farà risorgere anche noi, alleluia. Dal libro Il Signore che mi diceva: all'angelo della chiesa di Sardi scrivi: così parla colui che possiede i 7 spiriti di Dio e le 7 stelle. Conosco le tue opere, ti si crede vivo e invece sei morto. Svegliati e rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricorda dunque come hai accolto la parola, osservala e ravvediti, perché se non sarai vigilante verrò come un ladro senza che tu sappia in quale ora io verrò da te. Tuttavia a Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti. Essi mi scorteranno in vesti bianche perché ne sono degni. Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti. Non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: così parla il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide. Quando egli apre nessuno chiude, e quando chiude nessuno apre. Conosco le tue opere. Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Per quanto tu abbia poca forza, pure hai osservato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana, di quelli che si dicono giudei ma mentiscono perché non lo sono. Li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Poiché hai osservato con costanza la mia parola, anch'io ti preserverò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Verrò presto, tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo da presso il mio Dio, insieme con il mio nome nuovo. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo, magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla,
ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità, e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere presso di me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Alleluia. Al vincitore darò da mangiare il frutto dell'albero della vita che sta nel paradiso. Verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Alleluia. Dai trattati di San Gaudenzio da Brescia Vescovo. Il sacrificio celeste istituito da Cristo è veramente il dono ereditario del suo Nuovo Testamento, il dono che ci ha lasciato come pegno della sua presenza quella notte, quando veniva consegnato per essere crocifisso. È il viatico del nostro cammino. È un alimento e sostegno indispensabile per poter percorrere la via della vita, finché non giungiamo, dopo aver lasciato questo mondo, alla nostra vera meta, che è il Signore. Perciò egli disse: se non mangerete la mia carne e non berrete il mio sangue, non avrete la vita in voi. E proprio al fine di non lasciarci privi di questa necessaria risorsa, comandò agli Apostoli, cioè ai primi sacerdoti della Chiesa, di celebrare sempre i misteri della vita eterna. Così le anime redente dal suo sangue prezioso sarebbero state arricchite dei suoi doni e santificate dal memoriale della sua passione. È dunque necessario che i sacramenti siano celebrati dai sacerdoti nelle singole chiese del mondo, sino al ritorno di Cristo dal cielo, perché tutti i sacerdoti laici abbiano ogni giorno davanti agli occhi la viva rappresentazione della passione del Signore, la tocchino con mano, la ricevano con la bocca e con il cuore e conservino indelebile memoria della nostra redenzione. Il pane è considerato con ragione immagine del corpo di Cristo. Il pane infatti risulta di molti grani di frumento. Essi sono ridotti in farina e la farina poi viene impastata con l'acqua e cotta col fuoco.
cui anche il corpo mistico di Cristo è unico, ma è formato da tutta la moltitudine del genere umano, portata alla sua condizione perfetta mediante il fuoco dello Spirito Santo. Il Paraclito esercita sul corpo mistico la stessa azione che esercitò sul corpo fisico di Cristo. Il Redentore infatti nacque per opera dello Spirito Santo, e poiché era conveniente che in Lui si compisse ogni giustizia, entrato nelle acque del battesimo per consacrarle, fu pieno di Spirito Santo, disceso su di Lui in forma di colomba. Lo dichiara espressamente l'Evangelista: Gesù, pieno di Spirito Santo, se ne tornò dal Giordano. Per il sangue di Cristo vale, in un certo senso, l'analogia del vino simile a quella del pane. Dapprima c'è la raccolta di molti acini o grappoli nella vigna da Lui stesso piantata. Segue la pigiatura sul torchio della croce. C'è quindi la fermentazione che avviene per virtù propria negli ampi spazi del cuore, pieno di fede di coloro che lo assumono. Liberandovi pertanto dal potere dell'Egitto e del Faraone, cioè dal diavolo, cercate di ricevere il sacrificio pasquale di salvezza, cioè il corpo e il sangue di Cristo, con tutto l'ardente desiderio del vostro cuore, perché il nostro uomo interiore sia santificato dallo stesso Signore nostro Gesù Cristo, che crediamo presente nei santi sacramenti, la cui virtù dura nel suo inestimabile valore per tutti i secoli. Gesù prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Alleluia. Questo è il pane disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Fate questo in memoria di me. Alleluia. Io sono la vite, voi tralci. Alleluia. Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifugi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza,
ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli, le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e hai riempito la terra. La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami più alti i cedri. Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli. Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia, la devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico. Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato. Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Io sono la vite, voi i tralci. Alleluia. Attingerete con gioia alle sorgenti della salvezza. Alleluia. Ti ringrazio, Signore, tu eri con me adirato, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza, io confiderò, non avrò mai timore. Perché mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. In quel giorno direte, lodate il Signore, invocate il suo nome. Manifestate tra i popoli le sue meraviglie, proclamate che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore perché ha fatto opere grandi, ciò sia noto in tutta la terra. Gridate giulivi ed esultate abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Attingerete con gioia
alle sorgenti della salvezza. Alleluia. Il Signore ci nutre con fiore di frumento. Alleluia. Esultate in Dio nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa. Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe. Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto. Un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta. Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato, avvolto nella nube ti ho dato risposta, ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio, e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano. I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Il Signore ci nutre con fiore di frumento. Alleluia. Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, morì e fu unito ai suoi padri e subì la corruzione. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha subito la corruzione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera di Lui vi viene annunziata la remissione dei peccati. Cristo è risorto dai morti, alleluia, alleluia. Cristo è risorto dai morti, alleluia, alleluia. Annunzia il perdono dei peccati, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito
Padre ama il Figlio e ha posto tutto nelle sue mani. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, Di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto il sole che sorge, Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Padre ama il Figlio e ha posto tutto nelle sue mani. Alleluia. Dio Padre ha dato il suo Figlio come principio di risurrezione e di vita nuova. Nel suo nome innalziamo la nostra umile preghiera. Santifica il tuo popolo. Nell'Esodo hai guidato gli ebrei con la colonna di fuoco. Fa che il Cristo sia per noi luce di vita. Sul monte Sinai hai istruito il popolo nella tua legge. Fa che il Cristo risorto sia per noi oggi parola di vita. Nel deserto hai nutrito il tuo popolo con la manna. Fa che il Cristo risorto sia per noi oggi pane di vita. Hai dissetato il tuo popolo con l'acqua scaturita dalla roccia. Fa che il Cristo risorto doni a noi oggi colui che è spirito di vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Donaci, Padre misericordioso, di gustare in ogni tempo della vita i frutti della Pasqua, che si attua nella celebrazione dei Tuoi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a Te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio Tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a Te ricorriamo e per quanti a Te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che Ti sono raccomandati.
42. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Questa mattina la nostra comunità prega in questa Eucaristia in maniera particolare per tutti i frati, parenti, amici e benefattori defunti. Vogliamo ricordarli davvero perché il Signore li accolga nel suo regno e faccia godere della vita eterna. E all'inizio di questa celebrazione, come sempre, ci affidiamo alla misericordia del Signore, chiedendo perdono a Lui dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai compiuto il sacrificio della Pasqua per la salvezza del mondo, ascolta le preghiere del tuo popolo. Cristo, sommo sacerdote che intercede per noi, come vero uomo ci doni la riconciliazione e come vero Dio ci liberi dal peccato. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli.
In quei giorni il comandante e gli inservienti condussero gli apostoli e li presentarono nel Sinedrio. Il sommo sacerdote li interrogò dicendo: non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di questo uomo. Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono. All'udire queste cose, essi si infuriarono e volevano metterli a morte. Parola di Dio. Ascolta, Signore, il grido del povero. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Gustate e vedete come è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Ascolta, Signore, il grido del povero. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e li salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza
conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato nella prima lettura una frase molto celebre e famosa, quando Pietro dice insieme agli Apostoli: bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. E la domanda però che possiamo porci oggi è: perché? Perché è necessario obbedire a Dio piuttosto che agli uomini? Perché se non ci facciamo questa domanda, vediamo ogni giorno che noi oggettivamente obbediamo più agli uomini che a Dio, più a noi stessi che al Signore. E la risposta ci è stata data alla fine del Vangelo. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui, perché l'obbedienza al Signore è questione di vita o di morte, di vita vera, di vita eterna o di morte, già qui su questa terra, perché la vera obbedienza si basa su un rapporto intimo di amore con il Signore. Potremmo dire che è una delle modalità per vivere da risorti. E allora oggi possiamo chiederci che cosa significa nel concreto obbedire. Per noi frati riscoprire il voto di obbedienza, anche qui magistralmente affrescato sopra la mia testa, nell'allegoria dell'obbedienza. E termino ricordando che San Francesco, in una delle ammonizioni, esattamente l'ammonizione numero 3, parla della perfetta obbedienza. Adesso non ho qui il tempo di leggerla tutta e anche di commentarla perché sarebbe lunghissimo, e mi permetto di leggere solo l'ultimissima parte, che dice così: vi sono infatti molti religiosi che col pretesto di vedere cose migliori di quelle che ordinano i loro superiori, guardano indietro e ritornano al vomito. Questa è una citazione del libro dei Proverbi. Ritornano al vomito della propria volontà. Questi sono omicidi e sono causa di perdizione per molte anime con i loro cattivi esempi. Davvero anche questa fine dell'ammonizione 3 di Francesco d'Assisi ci dice davvero che l'obbedienza è questione di vita o di morte. Chiediamo quindi al Signore di accrescere in noi la fede, perché chi crede nel Figlio ha la vita eterna, come ci ha ricordato oggi il Vangelo, perché possiamo davvero avere un rapporto stretto con il Signore di obbedienza e per gustare la vita eterna che solo Lui può donare.
Carissimi fratelli e sorelle, Dio non ha risparmiato il suo unico figlio, ma lo ha consegnato alla morte perché tutti noi avessimo la vita. Per questo rivolgiamo al Padre la nostra supplica. Con fiducia preghiamo: tu ci ami, Signore, ascoltaci. Tu ci ami, Signore, ascoltaci. Per la Chiesa, salda nella fede della risurrezione, affronti alla luce della parola di Dio i dubbi e le fragilità dell'uomo del nostro tempo. Preghiamo. Tu ci ami, Signore, ascoltaci. Per i confratelli, i familiari e i benefattori defunti, l'esperienza del dolore e l'angoscia della morte si dissolvano nella gioia senza fine. Preghiamo. Tu ci ami, Signore, ascoltaci. Per quanti soffrono per la morte dei loro cari, il dolore del distacco si apra alla certezza che la morte non spezza i nostri vincoli di amore, poiché tutti siamo uniti in Cristo. Preghiamo. Tu ci ami, Signore, ascoltaci. Per noi qui presenti, celebrando la Pasqua del Signore, ci sia data la grazia di morire al peccato e risorgere a vita nuova. Preghiamo. Tu ci ami, Signore, ascoltaci. Dal profondo del nostro cuore ti supplichiamo, Padre, venga a noi la tua grazia e sui nostri defunti risplenda la luce dell'agnello che illumina la Santa Gerusalemme. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che hai compiuto il sacrificio della Pasqua per la salute, salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo,
nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua resurrezione, proclamiamo la tua risurrezione nella Chiesa della tua. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Chiediamo davvero al Padre, attraverso la preghiera che Gesù ci ha insegnato, di fare la sua volontà, di essere obbedienti a Lui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
57. Preghiamo. Dio Onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. 98. Amen.
Pace e bene. Ci troviamo nel più antico santuario del mondo dedicato a Sant'Antonio e il motivo è molto semplice. Lui è stato qui. Era canonico agostiniano a Lisbona, è arrivato a Coimbra per gli studi teologici e dopo è rimasto affascinato conoscendo alcuni frati minori, quell'ordine religioso nuovo fondato dal poverello di Assisi, San Francesco. È riuscito ad avere il permesso dei superiori e è diventato anche lui un frate minore. E dal momento che è stato un incendio, quello di Francesco, per cui moltissimi sono approdati a quest'ordine, ma erano contadini, erano piccoli artigiani, erano allevatori di bestiame, e quindi non c'era fra loro una figura di spicco, Sant'Antonio è stato il faro di cultura. Per questo motivo è stato inviato a predicare contro gli eretici in Francia, in Aquitania, in Lombardia, nella Romagna, e poi è stato eletto ministro provinciale di tutta l'Alta Italia. E in questa funzione è approdato qui a Gemona, che era già un centro importante. Sant'Antonio ha visitato i frati, è stato contento della loro vita e ha chiesto che fosse edificata una chiesetta in muratura per i frati e per quelle poche persone che accedevano qui. Il materiale esisteva perché nella rocca dove adesso è edificato il castello gli archeologi hanno trovato delle mura risalenti a 1500 anni avanti Cristo. Bastava andare a prendere queste pietre ed edificare la chiesetta. E a questo proposito Sant'Antonio ha operato un miracolo. Ha visto passare un contadino con un carro trainato dai buoi e ha chiesto se poteva mettersi a disposizione per portare qualche pietra. Il contadino aveva sentito di questo personaggio strano e aveva organizzato uno scherzo insieme con il figlio, per cui arriva col carretto lì, questo giovane è disteso nel carretto e il contadino si schernisce dicendo che non può mettersi a disposizione perché deve portare al cimitero il figlio morto. Si gira dopo un po' per ridere alle spalle di Sant'Antonio e il figlio è morto veramente. Il contadino gira il carretto, torna da Sant'Antonio e questo lo resuscita. È chiaro che poi il contadino si è messo a disposizione e qua si può vedere la chiesetta edificata con le pietre originali prese dalle fondamenta antiche erette per fortificazione dei primi abitanti di Gemona. La cappella della Madonna delle Grazie, voluta da Sant'Antonio, è stata rimaneggiata più volte nei secoli. Per esempio, era totalmente affrescata. Quando verso il 1500 gli affreschi iniziavano a sbiadire, si è pensato di riportare su una lapide cinquecentesca quella scritta esistente su un cartiglio di un affresco. E quindi si dice che questa cappella è un luogo miracoloso perché chi la visiterà devotamente ogni grazia otterrà dalla Madonna. Quindi questo è un ulteriore segno del passaggio di Sant'Antonio da Gemona. Non si sa com'era esattamente la chiesetta, non abbiamo né disegni né tantomeno fotografie. Prima del terremoto la chiesetta aveva un tetto. Qui si può vedere il lacerto di un affresco che molto probabilmente riporta una annunciazione. Qui vediamo la figura della Vergine Maria e sopra si intravede la veste, la tunica di un angelo, l'angelo che annuncia a Maria l'incarnazione del Verbo, del Figlio di Dio.
Da questo luogo carico di fede e di storia parte la prima tappa del cammino di Sant'Antonio, nella sua tratta a nord che collega Gemona del Friuli, ove sorge appunto il primo santuario dedicato al santo, e la Basilica di Padova, dove riposano le sue spoglie, è inserito in un progetto molto più ampio e importante. Gemona è porta a nord di un cammino che verso la tomba del santo collega le Alpi al Mediterraneo. La porta sud, infatti, si trova a Capo Milazzo, in Sicilia, là dove la tradizione tramanda che nel 1221 Sant'Antonio approdò come naufrago e da lì, insieme a una delegazione di frati di Messina, raggiunse proprio Assisi e incontrò San Francesco. Un progetto molto importante che vive grazie alla sinergia di numerosi partner, tra i quali spicca il fondamentale sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Promoturismo FVG, sinergia oltre che tra Comune e Santuario di Gemona, con la Basilica di Padova e l'associazione Il Cammino di Sant'Antonio, sempre facente capo alla Basilica del Santo di Padova. In questo tempo camminare da Gemona e da Milazzo verso Padova assume un significato ancora più rilevante. Andiamo a celebrare la venuta del Santo in Italia negli 800 anni di questo evento storico e quindi camminare per il pellegrino, per il fedele, per il turista significherà andare a ricordare un momento unico nella storia della fede e del nostro Paese. E questo avrà ancora più rilievo perché sarà inserito nella significativa serie di eventi che la Basilica di Padova ha organizzato e che fa capo all'importante progetto Antonio 2022. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno giovedì 20 aprile, Santa Adalgisia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio che hai compiuto il sacrificio della Pasqua per la salvezza del mondo, ascolta le preghiere del tuo popolo. Cristo, sommo sacerdote che intercede per noi, come vero uomo ci doni la riconciliazione e come vero Dio ci liberi dal peccato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Queste parole del Vangelo hanno una potenza incredibile. Chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti.
Sì, carissimi fratelli e sorelle, noi siamo circondati da persone di tutti i tipi, alte e basse, a volte buone, a volte cattive, ma quasi sempre con una cosa in comune: parlano delle cose della terra, non sanno parlare d'altro. E questo accade perché pensano solo alle cose della terra. Se parlano del cielo è solo per cercare di indovinare che tempo farà domani. Prendere coscienza di questo è importante, ma stiamo attenti, non per disprezzare il mondo, ma per amarlo con ancora più tenerezza. Ecco che cosa voleva dire Gesù quando ha detto che noi siamo il sale della terra. Ha voluto dire che la nostra appartenenza a Dio, mediante lo Spirito Santo, deve diventare un dono per questa umanità, che ha in mente solo le cose della terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. E questa è una missione, questa è una sfida che dobbiamo vivere pienamente, di essere persone che per grazia hanno uno sguardo capace di attraversare i cieli. E per questo possiamo portare un annuncio di speranza a chi sta sprofondando nella palude del mondo. Possiamo annunciare una luce immensamente bella a chi ha uno sguardo che si ferma sulle nuvole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche questo giovedì, come sempre, preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono nello spirito e nel corpo e per i loro familiari e le persone che si prendono cura di loro. Grazie davvero per le vostre preghiere. Ciao ciao e abbi cura di te. Pace e bene a tutti fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica tutti, sono le 5 del mattino, oggi è 20 aprile 2023, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino. Oggi si festeggia Sant'Agnese da Montepulciano, la monaca domenicana che ebbe il privilegio di vedere la Madonna con Gesù bambino in braccio. È una delle 11 mistiche domenicane del Medioevo. Di lei si raccontano diversi miracoli davvero singolari, tra i quali il più conosciuto è quello con il quale la santa volle dimostrare la sua benevolenza verso Santa Caterina da Siena, che si era recata in pellegrinaggio al suo sepolcro. Era l'autunno dell'anno 1374, quando la santa senese si reca a Montepulciano per venerare appunto il corpo incorrotto di Sant'Agnese. A consigliarla era stato il padre domenicano Raimondo da Capua, che è stato poi quello che ha scritto la biografia di Santa Caterina, suo confessore, che di Sant'Agnese aveva scritto la leggenda. Giunta a Montepulciano, Santa Caterina, dopo aver sostato in preghiera davanti il sepolcro della santa, si chinò per baciarle il piede sinistro. In quel mentre il piede si sollevò verso il viso di Santa Caterina, volendo così dare un segno
un segno vivo, significativo di accoglienza. Ancora oggi è visibile quel piede sollevato. Bene, chi era questa santa? Era nata nel 1268 a Montepulciano, in Toscana, in provincia di Toscana, in una frazione sulla via che porta a Val di Chiana. Fin da piccola sognava di farsi monaca. Quando aveva appena 9 anni, mentre stava andando a Montepulciano, si fermò nel luogo nel quale più tardi sarebbe sorto un nuovo monastero. Si trattava niente po' di meno che di un bordello. Qui venne come attorniata da una specie di stormo di corvi neri che tentavano di avventarsi su di lei. Forse la storia racconta che forse erano demoni infuriati contro la giovane fanciulla che in seguito avrebbe strappato loro tante anime. Ottenuto il permesso dei genitori, Agnese entrò nel convento delle Vergini, dette le suore del Sacco, così chiamate, poiché il loro abito era di panno rozzo, molto simile a quello dei padri francescani. Era molto fervorosa, tanto che la vedevano spesso sollevarsi da terra mentre pregava. Un giorno alla fanciulla apparve, come abbiamo anticipato, la Madonna nell'atto di porgerle 3 piccole pietre e la Madonna stessa le annunciò che avrebbe innalzato una chiesa in suo onore. Intanto i cittadini della vicina Procedo, in provincia di Viterbo, chiesero alle suore del Sacco, appunto, di aprire un loro monastero. La Madre Superiore accettò questa richiesta e volle portare con sé suor Agnese, appena 14enne e già suora. A Procedo divenne così molto popolare che venne eletta a soli 15 anni per volontà del pontefice superiora del monastero. Da quel momento suor Agnese compì innumerevoli miracoli, molti dei quali rappresentati dai numerosi dipinti che la raffigurano, che raffigurano la santa con in mano un giglio e nell'altro un agnello, e cioè per la somiglianza del suo nome latino, Agnese appunto, con quello di Angus, simbolo di Cristo. La santa viene anche rappresentata con in mano una crocetta, come nel quadro del Tiepolo nella chiesa veneziana dei Gesuiti. Secondo una leggenda, infatti, una notte, vigilia della festa dell'Assunzione, Agnese stava supplicando la Vergine di mostrarle il suo figlio. La Madonna le apparve porgendoglielo affinché lo abbracciasse. Era un regalo che gli faceva per la sua devozione. Dopo un'ora la Madonna tentò di riprenderselo, ma Agnese, Sant'Agnese da Montepulciano, si rifiutava di restituirglielo. La Madonna dovette strapparglielo dalle braccia e mentre tirava, Agnese afferrò una crocettina legata al collo del bambino e questa rimane tra le dita, tra le mani di Agnese. Agnese amava la vita ascetica, tanto che per ben 15 anni visse solo di pane e acqua e dormiva sulla nuda terra, avendo come guanciale la pietra. Secondo la leggenda, Sant'Agnese avrebbe ricevuto per ben 10 domeniche consecutive la Santa Comunione, direttamente, pensate, direttamente da un angelo. Si racconta che un giorno la Santa pregò il Signore Gesù di poter avere qualche oggetto da lui toccato mentre era in vita. Immediatamente ricevette da lui un pezzetto di terra. Era la terra del Calvario, dove erano cadute alcune gocce del suo sangue e insieme un piccolo coccio, un coccio del catino usato dalla Madonna per fargli il bagnetto mentre era bambino. A Chianciano, dove gli fu imposto di curarsi, sgorgò d'improvviso una nuova sorgente che tuttora porta il suo nome. Intanto una delegazione di Montepulciano giunse dalla santa per chiederle di tornare a Montepulciano.
Ritiratasi in preghiera, la santa vide 3 figure significative: San Domenico, Sant'Agostino e San Francesco. Dopo quella visione, Agnese si ricordò delle 3 pietruzze ricevute dalla Madonna quando era bambina e capì che doveva fondare un nuovo monastero a Montepulciano. Terminata la costruzione del monastero, Sant'Agnese si trasferì a Montepulciano, dove visse fino alla sua morte. Non si contano i miracoli, tanti miracoli compiuti a Montepulciano. Pensate, moltiplicava i pani, guariva i malati e risuscitò anche un bambino annegato. E allora noi, nella festa di Sant'Agnese da Montepulciano, rivolgiamo a Dio la seguente preghiera. Vieni, o Spirito Santo, dentro di me, nel mio cuore e nella mia intelligenza. Accordami la tua intelligenza perché io possa conoscere il Padre nel meditare la parola del Vangelo. Accordami il tuo ardore perché anche quest'oggi, esortato dalla tua parola, ti cerchi nei fatti e persone che ho incontrato. Accordami la tua sapienza perché io sappia rivivere e giudicare alla luce della parola quello che oggi ho vissuto. Accordami la perseveranza perché io con pazienza penetri il messaggio di Dio nel Vangelo. Accordami la tua fiducia perché sappia di essere fin da ora in comunione misteriosa con Dio, in attesa di immergermi in Lui nella vita eterna, dove la sua parola sarà finalmente svelata e pienamente realizzata. Amen. Regina Celi letare, Alleluia. Quia meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Regina Celi letare, Alleluia. Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. ora pro nobis Deum, Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra d'ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre.
Pace e bene, Ave Maria. Oggi si festeggia Sant'Agnese da Montepulciano, la monaca domenicana che ebbe il privilegio di vedere la Madonna con Gesù bambino in braccio. È una delle 11 mistiche domenicane del Medioevo. Di lei si raccontano diversi miracoli davvero singolari, tra i quali il più conosciuto è quello con il quale la santa volle dimostrare la sua benevolenza verso Santa Caterina da Siena, che si era recata in pellegrinaggio al suo sepolcro. Era l'autunno dell'anno 1374, quando la santa senese si reca a Montepulciano per venerare appunto il corpo incorrotto di Sant'Agnese. A consigliarla era stato il padre domenicano Raimondo da Capua, che è stato poi quello che ha scritto la biografia di Santa Caterina, suo confessore, che di Sant'Agnese aveva scritto la leggenda. Giunta a Montepulciano, Santa Caterina, dopo aver sostato in preghiera davanti il sepolcro della santa, si chinò per baciarle il piede sinistro. In quel mentre il piede si sollevò verso il viso di Santa Caterina, volendo così dare un segno vivo, significativo di accoglienza. Ancora oggi è visibile quel piede sollevato. Bene, chi era questa santa? Era nata nel 1268 a Montepulciano, in Toscana, in provincia di Toscana, in una frazione sulla via che porta a Val di Chiana. Fin da piccola sognava di farsi monaca. Quando aveva appena 9 anni, mentre stava andando a Montepulciano, si fermò nel luogo nel quale più tardi sarebbe sorto un nuovo monastero. Si trattava niente po' di meno che di un bordello. Qui venne come attorniata da una specie di stormo di corvi neri che tentavano di avventarsi su di lei. Forse la storia racconta che forse erano demoni infuriati contro la giovane fanciulla che in seguito avrebbe strappato loro tante anime. Ottenuto il permesso dei genitori, Agnese entrò nel convento delle Vergini, dette le suore del Sacco, così chiamate, poiché il loro abito era di panno rozzo, molto simile a quello dei padri francescani. Era molto fervorosa, tanto che la vedevano spesso sollevarsi da terra mentre pregava. Un giorno alla fanciulla apparve, come abbiamo anticipato, la Madonna nell'atto di porgerle 3 piccole pietre e la Madonna stessa le annunciò che avrebbe innalzato una chiesa in suo onore. Intanto i cittadini della vicina Procedo, in provincia di Viterbo, chiesero alle suore del Sacco, appunto, di aprire un loro monastero. La Madre Superiore accettò questa richiesta e volle portare con sé suor Agnese, appena 14enne e già suora. A Procedo divenne così molto popolare che venne eletta a soli 15 anni per volontà del pontefice superiora del monastero. Da quel momento Suor Agnese compì innumerevoli miracoli, molti dei quali rappresentati dai numerosi dipinti che la raffigurano, che raffigurano la santa con in mano un giglio e nell'altro un agnello, e cioè per la somiglianza del suo nome latino, Agnese appunto, con quello di Angus, simbolo di Cristo. La santa viene anche rappresentata con in mano una crocetta, come nel quadro del Tiepolo nella chiesa veneziana dei Gesuiti. Secondo una leggenda, infatti, una notte, vigilia della festa dell'Assunzione, Agnese stava supplicando la Vergine di mostrarle il suo figlio. La Madonna le apparve porgendoglielo affinché lo abbracciasse. Era un regalo che gli faceva per la sua devozione. Dopo un'ora la Madonna
tentò di riprenderselo, ma Agnese, Sant'Agnese da Montepulciano, si rifiutava di restituirglielo. La Madonna dovette strapparglielo dalle braccia e mentre tirava, Agnese afferrò una crocettina legata al collo del bambino e questa rimane tra le dita, tra le mani di Agnese. Agnese amava la vita ascetica, tanto che per ben 15 anni visse solo di pane e acqua e dormiva sulla nuda terra, avendo come guanciale la pietra. Secondo la leggenda, Sant'Agnese avrebbe ricevuto per ben 10 domeniche consecutive la Santa Comunione, direttamente, pensate, direttamente da un angelo. Si racconta che un giorno la Santa pregò il Signore Gesù di poter avere qualche oggetto da lui toccato mentre era in vita. Immediatamente ricevette da lui un pezzetto di terra. Era la terra del Calvario, dove erano cadute alcune gocce del suo sangue e insieme un piccolo coccio, un coccio del catino usato dalla Madonna per fargli il bagnetto mentre era bambino. A Chianciano, dove gli fu imposto di curarsi, scorgò d'improvviso una nuova sorgente che tuttora porta il suo nome. Intanto una delegazione di Montepulciano giunse dalla Santa per chiederle di tornare a Montepulciano. Ritiratasi in preghiera, la Santa vide 3 figure significative: San Domenico, Sant'Agostino e San Francesco. Dopo quella visione, Agnese si ricordò delle 3 pietruzze ricevute dalla Madonna quando era bambina e capì che doveva fondare un nuovo monastero a Montepulciano. Terminata la costruzione del monastero, Sant'Agnese si trasferì a Montepulciano, dove visse fino alla sua morte. Non si contano i miracoli, tanti miracoli compiuti a Montepulciano. Pensate, moltiplicava i pani, guariva i malati e risuscitò anche un bambino annegato. E allora noi, nella festa di Sant'Agnese da Montepulciano, rivolgiamo a Dio la seguente preghiera. Vieni, o Spirito Santo, dentro di me, nel mio cuore e nella mia intelligenza. Accordami la tua intelligenza perché io possa conoscere il Padre nel meditare la parola del Vangelo. Accordami il tuo ardore perché anche quest'oggi, esortato dalla tua parola, ti cerchi nei fatti e persone che ho incontrato. Accordami la tua sapienza, perché io sappia rivivere e giudicare alla luce della parola quello che oggi ho vissuto. Accordami la perseveranza, perché io con pazienza penetri il messaggio di Dio nel Vangelo. Accordami la tua fiducia, perché sappia di essere fin da ora in comunione misteriosa con Dio, in attesa di immergermi in Lui nella vita eterna, dove la sua parola sarà finalmente svelata e pienamente realizzata. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura di oggi narra la vicenda degli apostoli che sono contrastati nella loro predicazione dai capi religiosi di Israele, i quali vogliono proibire loro di predicare. A nome di tutti risponde Pietro e dice:
bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Queste parole ci fanno comprendere che al di sopra di tutto vi è la volontà di Dio e nessuna istituzione umana può imporsi sulla volontà di Dio. E così gli apostoli non tennero in minimo conto l'ordine ricevuto dai capi di Israele e continuarono la loro predicazione. Chiediamo per intercessione degli apostoli la fedeltà alla legge di Dio, ai diritti di Dio, sempre tanto dimenticati. San Pietro Apostolo così conclude il discorso: e di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo testimoniava nel senso che confermava la predicazione apostolica con i miracoli che operava soprattutto nel giorno di Pentecoste. I miracoli sono espressione della bontà divina, ma sono anche prova della veridicità di quanto un santo sta operando. I miracoli sono dei segni di cui la Chiesa cattolica è ripiena, sono i cosiddetti segni di credibilità. Pensiamo ad esempio al miracolo eucaristico di Lanciano, alla Sindone, all'immagine di Guadalupe, per fare solo degli esempi, e se ne potrebbero fare a centinaia. Non si crede per i miracoli, ma i miracoli confermano il nostro atto di fede. Il brano del Vangelo di oggi, invece, preso così com'è, non si riesce molto a comprendere. Per capirlo bene bisogna leggere anche i versetti precedenti. Poco prima San Giovanni Battista confessava sinceramente la sua inferiorità nei confronti di Gesù e diceva: «Lui deve crescere e io diminuire». L'Evangelista Giovanni continua su questo argomento dicendo: «Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti». Con queste parole il Vangelo ci fa comprendere che la predicazione di Gesù è superiore a quella del Battista. Chi viene dall'alto, ovvero Gesù, è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra, ovvero Giovanni il Battista, che è un uomo e non è il figlio di Dio, pur predicando la verità, non può essere alla pari con quanto predica Gesù. Parlare secondo la terra significa, in questo caso, dare un insegnamento di valore inferiore. I profeti, nella loro predicazione, erano illuminati dallo Spirito Santo. Dio dava loro la luce dello Spirito. Ma Gesù è il Figlio di Dio e non ha soltanto una illuminazione dello Spirito Santo, ma ha lo Spirito Santo in pienezza. Infatti, il testo del Vangelo dice: «Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio, senza misura egli dà lo Spirito». Tuttavia, questo discorso si può applicare anche a noi. Quanto più saremo terreni, tanto più i nostri discorsi saranno terreni. Quanto più ci innalzeremo con la preghiera, tanto più i nostri ragionamenti e i nostri discorsi brilleranno di sapienza divina. La bocca parla dalla pienezza del cuore. Per arrivare a questo innalzamento nei nostri ragionamenti, invochiamo lo Spirito Santo che ci ricolmi con i suoi doni. I 7 doni dello Spirito Santo depongono nell'anima come degli istinti divini, mediante i quali il cristiano vive, pensa, ama, agisce, decide, non più a modo umano, ma a modo divino. Avviene come se lo Spirito Santo sostituisse con la sua azione la nostra intelligenza e la nostra volontà. Finché il cristiano agisce mosso dalla semplice e buona virtù, le sue azioni conservano sempre l'impronta dell'umana debolezza e vi si mescolano molte mire interessate, piccole ambizioni, gelosie segrete, eccetera.
La virtù non ha quel modo divino, quella perfezione che solo lo Spirito Santo può dare. Con il battesimo e poi in misura maggiore con la confermazione, Dio affida all'uomo un talento prezioso che deve produrre il suo frutto naturale, ossia la vita contemplativa, una conoscenza e un amore di Dio di nuovo genere, più profondo, un contatto soave e intimo con Dio che ci fa sperimentare in qualche modo la presenza di Dio in noi. Se i doni non arrivano alla loro crescita normale, il cristiano non raggiunge la perfezione. Tutti sono chiamati alla contemplazione e se pochi vi giungono, la colpa non è certo dello Spirito Santo, ma di noi, che così poco corrispondiamo alla grazia di Dio. La disposizione preparatoria alla contemplazione è l'umile preghiera e il distacco dal peccato. Tra le anime contemplative alcune sono più dedite all'orazione, altre sono più attive. Tutte comunque sono chiamate a raggiungere il pieno sviluppo dei doni dello Spirito Santo. Soprattutto dobbiamo chiedere allo Spirito Santo il dono della sapienza, il quale si può definire come il giudizio retto di Dio e delle cose di Dio, unito al gusto misterioso e soave delle stesse realtà divine, e tutto questo non per via di una ricerca umana, ma per una certa intuizione e un certo istinto divino. Questo dono ci dà il sapore inesprimibile di Dio e delle cose divine. Questo dono ci innalza e ci fa vedere tutte le cose dal punto di vista di Dio, come Dio le vede. E così, dall'alto di questa vetta, noi giudicheremo tutto diversamente da quanto abbiamo finora giudicato. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe. Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti. Per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie.
Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Maria. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria, Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso, in questo momento, mentre preghiamo, e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen.
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Godi e rallegrati, alleluia. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai donato la gioia al mondo intero, per intercessione della Vergine Maria, concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo. Manda il tuo Spirito, Signore. O Dio, che all'uomo hai offerto la bellezza dell'universo e nel sacrificio del Figlio unigenito hai aperto l'accesso alla vita eterna, e fondi nei nostri cuori lo spirito del tuo amore, affinché ricevendo te in dono impariamo quotidianamente a farci dono. Per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
aver seguito il volere di Dio nella sua generazione, morì e fu unito ai suoi padri e subì la corruzione. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha subito la corruzione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera di Lui vi viene annunziata la remissione dei peccati. Dio Padre ha dato il suo Figlio come principio di risurrezione e di vita nuova. Nel suo nome innalziamo la nostra umile preghiera.
Nell'Esodo hai guidato gli ebrei con la colonna di fuoco. Fa che il Cristo sia per noi luce di vita. Sul monte Sinai hai istruito il popolo nella tua legge. Fa che il Cristo risorto sia per noi oggi parola di vita. Nel deserto hai nutrito il tuo popolo con la manna. Fa che il Cristo risorto sia per noi oggi pane di vita. Hai dissetato il tuo popolo con l'acqua scaturita dalla roccia. Fa che il Cristo risorto doni a noi oggi colui che è spirito di vita. Padre nostro, donaci, o Padre misericordioso, di gustare in ogni tempo della vita i frutti della Pasqua, che si attua nella celebrazione dei tuoi misteri. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e ci doni la sua pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri passi sull'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per poter anche noi far tesoro della parola che Gesù ci rivolgerà e della sua presenza che si dona a noi, umilmente chiediamo perdono delle nostre infedeltà e peccati. Signore, che asceso alla destra del Padre ci fai dono del tuo Spirito, Kyrie eleison. Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai compiuto il sacrificio della Pasqua per la salvezza del mondo, ascolta la preghiera del tuo popolo, Cristo, sommo sacerdote che intercede per noi come vero uomo, ci doni la riconciliazione e come vero Dio ci liberi dal peccato. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante e gli inservienti condussero gli apostoli e li presentarono nel Sinedrio. Il sommo sacerdote li interrogò dicendo: non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono. All'udire queste cose, essi si infuriarono e volevano metterli a morte. Parola di Dio. Ascolta, Signore, il grido del povero. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Gustate e vedete come è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Il volto del Signore contro i malfattori per eliminarle dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che è visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui, infatti, che Dio ha mandato dice le parole di Dio, senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane sopra di lui. Parola del Signore. I capi del popolo, i sacerdoti del Tempio, hanno fatto male i calcoli. Pensava di liquidare la questione Gesù con la sua morte. E adesso si accorgono che addirittura nel popolo c'è sempre più adesione alle parole
degli apostoli, di Pietro in particolare, e giustamente Pietro dice bisogna obbedire agli uomini, ma perché noi ne siamo testimoni sia oculari, perché abbiamo visto il risorto, abbiamo visto il crocifisso, ma anche per l'esperienza di 3 anni che avevano fatto. E allora dice, come Mosè ci ha liberati dalla schiavitù dell'Egitto, egli ci libera dal peccato e lo Spirito è garante di un nuovo popolo, che non è secondo il sangue, ma secondo lo Spirito. E poi quel Vangelo che abbiamo sentito secondo Giovanni è la continuazione del discorso di Gesù con Nicodemo. Gesù rivela il Padre, che non è un padrone, ma che è molto simile ai genitori che tutti abbiamo avuto, che sa perdonare, sa accogliere, sa anche guarire e sa aspettare. I genitori hanno aspettato che anche noi maturassimo e diventassimo adulti. O meglio, il Padre, che è Dio, ci ama a tutto tondo, come si dice, a 360 gradi. Sorelle e fratelli, noi che siamo un po' avanti negli anni senza offesa per nessuno, che idea abbiamo di Dio? Perché credo che voi come me abbiamo imparato a vedere il Padre Eterno con una barba bianca, indubbiamente giudice, severo, autoritario. Papa Francesco ha ripetuto almeno in questi ultimi 6-7 anni che il nome di Dio è misericordia, ci ama come siamo, ma non da rassegnati. Ci ama come siamo, come quando siamo ammalati e cerchiamo un rimedio in una pastiglia, in un movimento per tentare di guarire. Perché non dobbiamo vivere da rassegnati, ma vivere con la dignità di figli che sono in piedi davanti a Dio. Il Signore Gesù, risuscitato dai morti, è apparso agli Apostoli con i segni della sua gloria. Nel suo nome preghiamo Dio, nostro Padre. Donaci forza, Signore. Donaci forza, Signore. Di fronte a leggi e istituzioni ingiuste, i credenti abbiano sempre il coraggio di obbedire a Dio piuttosto che gli uomini, riconfermando così il primato dell'Altissimo. Preghiamo. Donaci forza, Signore. Guidati e sostenuti dallo Spirito Santo, i battezzati rendono ferma testimonianza a Cristo, per noi immolato e glorificato. Preghiamo. Donaci forza, Signore. I giovani accolgano Cristo in tutta la verità del suo essere e aderiscono a Lui con totale coerenza, così da essere la speranza della Chiesa e il lievito di una umanità nuova. Preghiamo. Gli anziani riconfermano ogni giorno la loro fedeltà a Gesù Salvatore, ritrovando nella fede il segreto di una giovinezza dello Spirito che assicuri loro giorni di serenità e di pace. Preghiamo. Donaci forza, Signore. I nostri fratelli defunti,
hanno obbedito a Gesù, Figlio di Dio, possono ora godere con Lui nella gloria che non ha fine. Preghiamo. Donaci forza, Signore. Salvatore Gesù, che abiti nell'interiorità dell'uomo e doni senza misura il tuo Spirito perché ci conducono alla piena conoscenza della verità, aiutaci a unire con un solo ossequio di fede e di amore te e il Padre che ti ha inviato, e in te si rispecchia, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate. O fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Salgano a te, Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, ma soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, è immolato. Egli continua a offrire per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione,
prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri, i diaconi e tutto il santo popolo di Dio. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e in particolare della famiglia Nemetz. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E obbedienti alle parole del Salvatore e formati dal suo divino esempio possiamo pregare. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La
pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, Preghiamo. Dio Onnipotente, che nella resurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna,
accresci in noi i frutti dei sacramenti pasquali e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo e viviamo in pace.
Ho scoperto che Verzegnis non esiste, cioè sì, esiste sulle carte, ma come paese non c'è. Vi sto dicendo la verità. Il comune infatti è costituito da 4 nuclei abitativi: Chiaicis, Chiaulis o Chiaulis, Intisans e Villa. Verzegnis è il nome del monte che sovrasta appunto le 4 frazioni. Poche le notizie. Un incendio negli anni 40 ha distrutto tutti i documenti dell'archivio comunale. Le origini sono sicuramente antichissime, perché proprio in mezzo al bosco sono stati rinvenuti dei resti archeologici. I ritrovamenti fanno pensare all'antica esistenza di un paesetto fortificato. In mezzo al bosco? Beh, ora c'è il bosco, ma oltre 2000 anni fa doveva essere molto diverso. Dobbiamo immaginare qui case, strade, piccoli orti. Se poco conosciamo dell'antico passato, sappiamo invece tutto sull'arrivo dei cosacchi. Nel 1944 ne arrivano in Carnia 40.000, inviati dai nazisti per uccidere i partigiani. Il popolo cosacco era stato derubato da Lenin di tutti gli averi e molti furono imprigionati e uccisi dai comunisti russi. I cosacchi rimasti decidono quindi di allearsi con i tedeschi, anche perché Hitler promette loro una terra su cui ricominciare, la Kosakenland. Sì, avete proprio capito, la Carnia. Ecco perché giungono qui con le famiglie a seguito. Per i residenti è il caos. Sono uomini duri. Preferiscono i loro cavalli alle persone. Sono violenti quando bevono e sanno uccidere a sangue freddo. Ma tra di loro ci sono anche delle brave persone, degli intellettuali. Il quartier generale, nonché l'alloggio dell'atamano, era qui alla Stella d'Oro. Quando i tedeschi 6 mesi dopo si arrendono, i cosacchi sconfitti lasciano la Carnia e, convinti dell'aiuto degli inglesi, si dirigono in Austria. Nessuno vuole occuparsi di questo popolo un po' selvaggio e quindi nessuno prende posizione. Vengono perciò consegnati ai russi in quanto prigionieri di guerra. Ma i cosacchi proprio dai russi erano scappati. Pur di non tornare in Russia, tantissimi si uccidono. Quelli che torneranno andranno a morire nei gulag in Siberia. Sì, è una storia tristissima e dimenticata dai libri di storia che si studiano a scuola. Ritornati ai nostri giorni, saliamo a visitare una malga. Io credevo che nelle malghe ci fossero solo le mucche e le caprette, e invece cosa trovo? Pecore! Gli ovini vengono allevati non solo per il latte, ma anche per la lana. Ne vedo poche perché il gregge ora sta pascolando in alto. Sento belare insistentemente. Qualcuno deve avere una gran fame. Mi avvicino e... ma che bella sorpresa! 2 agnellini appena nati! Il piccolo sta facendo i suoi primi e traballanti passi. Ed ecco il formaggio di pecora messo a stagionare. Io l'ho assaggiato, è una delizia. Quassù c'è un interessante percorso, la via storica del marmo. Il lavoro dei cavatori era durissimo e il tragitto, segnalato da numerosi pannelli informativi, racconta la vita che facevano gli operai.
Non c'erano mica le ruspe come adesso. Il lavoro veniva fatto tutto a mano e gli uomini stavano mesi in queste baracche senza mai tornare a casa. I blocchi di pietra venivano portati a valle o dalla teleferica o prima ancora da questi scivoli. In estate, durante la manifestazione La scultura in rosso, molti artisti vengono a partecipare alla kermesse. Le opere così di anno in anno crescono numericamente e abbelliscono sia il monte sia il paese. A dir la verità, questo non è proprio marmo, ma una pietra rossa che diventa particolarmente brillante dopo la lucidatura. Il marmo rosso a Verzenis lo troviamo dovunque, nei muri delle case, sui giardini, nelle chiese, nei cimiteri. Una lapide di questa pietra particolare indicava l'agiatezza della famiglia. Il comune è molto attivo a livello artistico. C'è pure una galleria d'arte moderna all'aria aperta, l'Art Park. Non è un vero e proprio percorso da fare. Le opere d'arte non hanno confini e perciò si trovano sparse. Sta a noi scegliere la strada. Se vieni in Val d'Arzino, mi dicono, devi andare a vedere le sue cascate. Sarebbe bello andare in bici, ma il sentiero è cosa per tosti. A piedi è una bella passeggiata e arrivata tutta la fatica scompare. Che meraviglia! Che colori! È di un bel verde smeraldo anche il lago di Verzenis. Costruito per la centrale elettrica di Somplago come serbatoio di regolazione, è un ottimo posto per prendere il sole nelle giornate estive. In tutta la montagna troviamo gli stavoli, ma quelli di Verzenis sono diversi. Vedete il portone? Era costruito con la base più stretta, a forma di contadino che portava sulle spalle il fieno. Se trovate strani gli stavoli, che ne pensate di questa cappella massonica? Costruita alla fine del 1800 dal signor Belliani per la morte del figlio, custodiva in questa cripta tutta decorata la salma del giovane. I simboli massonici sono ovunque. 9 gradini, gli alberi posizionati in modo da rappresentare la sapienza, il mondo a lato. Al tramonto i raggi del sole attraversano le 2 finestre colorate e illuminano la scritta. Di Verzenis sono i Polentars, un gruppo di amici diventati famosissimi per la loro polenta gigantesca. La prima ad entrare nel Guinness dei primati era di 660 kg. Recentemente hanno superato se stessi con una polenta di 17 quintali. A proposito di polenta, è ora di cena. E mentre mi raccontano della famosa gara automobilistica che attira sempre numerosi visitatori, io mi concedo questi ravioli alle erbe di campo. Buon appetito, ragazzi!
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo il Santo Rosario con i fedeli che sono qui presenti, ma in unità di cuore anche con tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV 2000. Preghiamo certamente per noi, ma preghiamo anche per tutte quelle persone che portiamo nel cuore. E invochiamo Maria in questo Santo Rosario con un titolo bellissimo, Maria che scioglie i nodi. Questa sera meditiamo i misteri della luce, i misteri luminosi del Santo Rosario. Primo mistero della luce, Gesù è battezzato da Giovanni. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo battesimo nel Giordano. Donaci per intercessione di Maria di vivere da figli della luce. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero della luce. Gesù si rivela alle nozze di Cana. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo intervento a Cana. Donaci, per intercessione di Maria, di dissetarci alle fonti della grazia. Maria che scioglie i nodi, prega per noi.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero della luce, Gesù annuncia il regno di Dio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua predicazione. Donaci, per intercessione di Maria, di convertirci al tuo Vangelo. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura sul monte. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua trasfigurazione. Donaci, per intercessione di Maria, di camminare alla luce del tuo volto. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero della luce, Gesù istituisce l'Eucaristia. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero dell'ultima cena. Donaci, per intercessione di Maria, di partecipare con frutto alla messa eucaristica. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo le intenzioni di Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra Santa. A te gloriamo noi figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa vale di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi l'occhio tuo misericordioso, e mostraci dopo questo Figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che sciogli i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.
un'ipotesi inquietante ma decisamente fondata, quella attorno alla quale ruotano le indagini sul furto sacrilego avvenuto in questi giorni a Termoli, in Molise. Messe nere e rituali di esaltazione di Satana dietro il gesto compiuto da un'unica persona che prima ha sottratto la pisside in cattedrale durante la messa serale di sabato e qualche ora dopo, nel corso della notte, tra sabato e domenica, ha replicato il sacrilegio introducendosi nella chiesa di San Timoteo attraverso un vetro. Complessivamente sono state portate via circa 100 ostie già consacrate, con esse anche la pisside, la teca e una patena, il piattino che si usa per la consacrazione sull'altare. A compiere dei furti la stessa persona. Su questo, sostengono dall'Arma, ci sono ben pochi dubbi. Le telecamere hanno ripreso un uomo sul quale sono concentrate le indagini, che al momento non ha né un volto né un'identità. L'episodio termolese non è purtroppo un caso isolato, sebbene a Termoli sia la prima volta che il Santissimo Sacramento venga violato in questo modo. Furti praticamente identici sono stati compiuti negli ultimi mesi in Campania, Sicilia, Lazio, Puglia e in Abruzzo, una vera escalation. Le ostie, non c'è nulla di più sacro nella chiesa, vengono trafugate per essere profanate durante le messe nere e i riti che inneggiano al diavolo, che si celebrano in antri, grotte e cimiteri. Furti commissionati proprio per riti sacrificali e blasfemi, tanto che l'arcivescovo di Monreale poche settimane fa ha deciso con un decreto di togliere il Santissimo per un periodo di tempo da tutte le chiese e di custodire l'Eucaristia in un luogo sicuro come una cassaforte. Benvenuto a tutto il pubblico di TV2000 al nostro consueto appuntamento sul mondo esoterico e satanico. Continuano i furti, continua questa escalation di furti sacrileghi, abbiamo visto non solo come abbiamo visto nelle precedenti puntate, non solo in Sicilia, ma si allarga un po' a Macchia di Leopardo, Abruzzo e così via, Molise, quello degli ultimi giorni. Noi vogliamo come sempre indagare e vedere il perché di tutto questo e lo facciamo riagganciandoci anche ad un fatto di cronaca che noi tutti ricordiamo, un fatto efferrato, un fatto di sangue, che è quello delle bestie di Satana, e lo facciamo con chi ha deciso di addirittura farci un film. Presento i nostri ospiti, do il benvenuto a Emanuele Cerman, buonasera, grazie di essere qui, e a Maria Tona, grazie anche a lei di essere qui. Emanuele Cerman, il suo film In nomine Satan è un film che comunque ripercorre la storia di un fatto di cronaca clamoroso, addirittura il più agghiacciante, è stato definito così dai media internazionali. Perché un film del genere? Esatto, diciamo che è stato il fatto più agghiacciante dal dopoguerra a oggi. Diciamo che io mi ricordo che per mesi la televisione, diciamo tra virgolette, ci bombardò perché fu qualcosa di realmente quasi difficile da comprendere. Ho voluto fare questo film che era nato inizialmente come progetto televisivo scritto da Stefano Calvagna, poi trasferito a livello cinematografico da me, sempre insieme a Calvagna, e abbiamo deciso di affrontare questo film da un altro punto di vista, non semplicemente l'aspetto di cronaca, che è quello da cui partiamo, ma un viaggio che analizza il rapporto di causa ed effetto nel momento in cui si decide di intraprendere una strada, diciamo così, particolarmente terribile come quella della scelta del satanismo. Ecco, Maria Tona, tu nel film hai un ruolo importante, ovvero la moglie di un investigatore particolare. Come ti sei sentita? Cioè, qual è secondo te come si è sentita la moglie di quell'investigatore che per la prima volta annusava l'aria, cioè per la prima volta capiva che quello che stava accadendo nel Varesotto non era un semplice fatto di cronaca nera, ma qualcosa di più? Allora, il mio ruolo è intanto non so se posso svelare tutto fino alla fine, perché insomma c'è qualche colpo di scena. Comunque, apparentemente il clima che io faccio respirare, soprattutto agli inizi del film, è un clima di una donna che sostiene il marito in un ruolo così difficile, quindi la perfetta mogliettina che è accanto al magistrato, che deve continuamente esporsi in motivi anche di tensione per colpa delle indagini. Durante il film si vedono dei cambiamenti di carattere e anche dei cambiamenti di comportamento di questa moglie, e man mano poi ci saranno appunto dei colpi di scena, perché questo perfetto equilibrio anche della famiglia, che dall'altra parte rappresenta il bene, quindi chi indaga in una vicenda del male nasconde invece un qualcosa
cosa... Che il male cinge tutti i protagonisti del film. Ecco, allora, ma esiste il satanismo, Emanuele Cerma? Ma io credo che assolutamente il satanismo sia un fenomeno che esiste e che credo che sia anche in crescita. Forse questo è dovuto a quelle che sono le responsabilità anche della società nell'abbandono di strutture importantissime come la scuola, come la stessa famiglia, che sta perdendo comunque quella che è l'importanza reale che ha all'interno del margine sociale, in una società in cui rincorre se stessa per la grande velocità, l'individualismo diventa sempre più sfrenato, aumentano le debolezze. Sicuramente per entrare, diciamo, in una setta si deve essere leggermente labili psicologicamente, perché altrimenti non si entrerebbe. Si cerca quindi protezione. Sei d'accordo? Sì, assolutamente, anche quello che abbiamo respirato durante le scene. Ci tengo direttamente in pubblico in questo momento a ringraziare Emanuele per il lavoro che ha fatto. Trovo che nel film ci sia un grande lavoro interpretativo dovuto a lui e anche all'insieme degli attori, che poi hanno avuto un ruolo anche difficile da interpretare, perché si trattava di argomenti abbastanza toccanti. Sì, infatti adesso rivedremo e ripercorreremo insieme la vicenda delle bestie di Satana. Però mi chiedevo, ho visto nel trailer del film, che vedremo ovviamente più avanti, ho visto che comunque quelle che sono le caratteristiche di una setta satanica, come appunto le ostie, che adesso vediamo che sono anche trafugate, l'uso massiccio di droghe e la violenza sono presenti. È escluso qualcosa come licenza poetica o hai messo tutto insieme? Io ho cercato di unire i vari livelli. Sicuramente il caso delle bestie di Satana, a mio avviso, rappresenta, diciamo, quello che è stato definito poi dai giornalisti il satanismo acido, perché poi elementi intellettuali all'interno della setta forse sono visibili soltanto in uno dei protagonisti reali. Io ho voluto inserire nel film anche una ritualità che è divisa in varie parti del montaggio, in cui si vede una messa nera, ma non credo che i ragazzi che sono stati implicati siano degli esperti, anzi ho la convinzione che forse dietro questo caso ci possa essere anche una manipolazione superiore, perché quando poi andiamo a parlare... Era questa l'accusa che era assolutamente, sì. E prima ti faccio la domanda, Maria, e poi magari vediamo insieme cos'erano le bestie di Satana. C'erano in questo gruppo, c'erano anche molte donne sì, che sono state poi alla fine tutte delle che hanno subito vittime. Varie violenze, esatto, fino a poi anche la morte. Allora poi mi chiedo, la domanda è questa, ecco, sì, cosa vuol dire essere una donna all'interno di una setta? Prima di farti rispondere vediamo insieme cosa c'è di nuovo, perché ci sono state delle novità dal famoso, dall'ultimo giudizio che hanno avuto i membri di questo gruppo. Ci sono state altre novità, altri sviluppi, soprattutto lo sviluppo di cui parliamo e che ci sta a cuore è il suicidio di un'altra donna. Vediamo insieme. È una storia di orrori e di efferati omicidi, quella delle bestie di Satana, un gruppo di giovani della provincia di Varese responsabile di vari delitti eseguiti con feroce violenza, tra simboli esoterici, pentacoli, croci rovesciate e rappresentazioni del numero della bestia nell'Apocalisse, il 666. Alla setta vennero addebitati 3 omicidi, le cui vittime sono Chiara Marino, Fabio Tollis e Mariangela Pezzotta, e un'induzione al suicidio con Andrea Bontade. Per quei delitti commessi tra il 1998 e il 2004 sono stati condannati Nicola Sapone e Andrea Volpe, ma è sempre rimasto il dubbio che sia gli omicidi che le istigazioni al suicidio fossero molti di più. Rientra in questa ombra la morte di Doriano Molla, 26 anni, trovato impiccato nel dicembre del 2000 in un bosco a Cavaria con Premezzo. La madre aveva sempre sostenuto che il figlio fosse stato ucciso o indotto al suicidio dalle bestie di Satana. Doriano, appassionato di musica metal, era scomparso da casa il giorno della vigilia di Natale nel 2000. Pochi giorni dopo il suo cadavere era stato ritrovato nella Valle del Boia, un bosco alla periferia di Cavaria, ai piedi di un albero con un filo elettrico stretto attorno al collo. All'inizio del 2004, con il ritrovamento del cadavere di Mariangela Pezzotta, sepolto nel giardino di una baita a Gola Secca, in provincia di Varese, vennero alla luce i delitti del gruppo dedito a rituali satanici ed un consumo smodato di droga e alcolici. Da
Da allora Flaviana Cassetta, la mamma di Doriano Molla, non si è mai data pace e aveva iniziato a sostenere che il figlio fosse entrato in contatto con alcuni membri della setta, anche perché durante le indagini emersero delle importantissime rivelazioni di Mario Maccione, il medium delle bestie di Satana, a suo dire capace di mettersi in contatto con gli spiriti maligni, che aveva parlato di altri delitti riconducibili alla setta, fra cui quello di Molla. Così anche la mamma, Flaviana Cassetta, ormai a processo concluso, qualche settimana fa si è tolta la vita stringendosi anche lei un cavo elettrico attorno al collo. Ha voluto togliersi la vita con la stessa modalità del figlio. La donna aveva sempre creduto che i satanisti avessero avuto un ruolo nella morte del figlio, o come istigatori, o addirittura come responsabili di un delitto camuffato poi da suicidio. Ancora un altro mistero, tragico e drammatico, sulla scia di quella che i media stranieri anni fa misero nell'elenco dei fatti più scioccanti in Italia, dal dopoguerra. Maria, ancora una donna, ancora vittima, ancora suicidi, insomma una scia che sembra non finire mai, sembra quasi, ecco, permettetelo, una maledizione di questo fatto di cronaca che ancora diversi anni dopo la sua conclusione ancora produce effetti. Intanto volevo dire che mentre vedevo il servizio proprio i brividi mi salivano, perché non è che ancora a noi fa molto effetto tutto questo. Il tutto facilitato da droghe, come è stato detto, e poi le donne erano quelle che di più subivano quindi le violenze sessuali, fisiche e quant'altro. Ma cosa vuol dire essere una donna all'interno di una setta satanica? Cioè perché è importante, se lo è, che una donna sia presente all'interno di una setta satanica? E lì andiamo nella sfera dei meccanismi mentali, di quello che accade poi subordinato agli effetti appunto di un gruppo, quindi uomo-donna è sempre esistito, e quindi anche nelle sette. Il ruolo sicuramente della donna è quello che subisce di più la violenza, perché da sempre è così. E la cosa bella che è stato creato all'interno del film è anche quando si parlava della madre, questa figura che Emanuele è riuscito a mettere proprio a fuoco del rapporto che hanno questi genitori durante il racconto del film, quando poi vengono indagati e devono parlare di quello che hanno vissuto riguardo alla vicenda dell'uccisione dei propri figli. E ci sono due momenti molto forti nel film, interpretati da una donna che è da Francesca Viscardi, un'attrice che ha interpretato questo momento molto toccante da genitore, e anche dall'altro attore, aiutami, Fabrizio Raggi, grande attore, che ha interpretato il padre. Quindi ripeto, cioè le donne subiscono la parte più forte. Forse la donna è anche l'elemento che nella ritualità esoterica è la vittima sacrificale per antonomasia, quindi la necessità di una presenza femminile è assolutamente fondamentale in quello che è. Ecco, ma Emanuele, ma che idea ti sei fatta di tutta questa vicenda? Cioè, al di là dei fatti di cronaca, al di là poi delle sentenze dei giudici, comunque al di là delle difese e delle accuse, qual è la tua idea? La mia idea è che innanzitutto c'è una sottile veramente linea che più che dividere unisce bene e male, la fascinazione dell'occulto. Come l'hai rappresentata questa fascinazione dell'occulto? Io ho voluto rappresentarla attraverso questa estrema solitudine, ho voluto raccontare un non luogo, ho scelto anche attori che non parlassero forzatamente gli accenti della provincia di Varese o Lombardi, ho creato un non luogo che non esiste, che rappresenta la solitudine, cioè dove mancano le attività culturali, non ci sono i teatri, mancano i cinema, non ci sono le librerie. Questa solitudine, famiglie probabilmente... Cioè questo provincialismo, anche se vogliamo. Dove anche la famiglia d'origine culturalmente magari non elevatissima, anche se noi ricordiamo che lì c'era, tra altre cose, una ragazza che invece discendeva da una famiglia di professionisti, che stava molto bene economicamente, ma al di là di questo è l'assenza culturale che va proprio distinta da quello che è invece la capacità di poter fare economia. Sono due cose che non si toccano. Più il Paese andrà incontro a questa carenza culturale, più andremo incontro all'evoluzione, alla crescita di questo fenomeno.
Quello che io ho voluto raccontare è che questo tipo di fascinazione, la sublimazione che ne deriva, può scaturire in chiunque, perché c'è innanzitutto un difetto, un'ascesa delle barriere psicologiche che noi abbiamo, ma soprattutto un qualcosa di raggiungere qualcosa che sembra irreale. Noi siamo un po' tutti vittime anche del messaggio di marketing televisivo portato avanti negli anni, di raggiungere uno status, apparire prima che essere, no? Come lo stesso anche Eric Fromm, insomma, ha raccontato benissimo. Ecco, credo che questo sia il primo passo per andare a cercare qualcosa in più, andare anche oltre dal punto di vista della conoscenza, no? Che poi viene vista solamente nella maniera sbagliata, cioè invertire e distruggere quello che invece può essere affrontato diversamente. Maria, è sempre la domanda prima di vedere il trailer del film. Quanto, cioè, oltre quelli che sono i segni, i tratti caratteristici di una setta satanica, l'abbiamo detti, ostie, rituali neri, sacri per i satanisti, reati, ma soprattutto uso di droga e soprattutto anche il sesso. Perché è così importante il sesso? Prima di rispondere vediamo il trailer del film In nomine Satan. Sai, se non superi quella prova, l'unica strada che ti offre il maestro per recuperare è quella. È una storia lunga. Per il momento posso dirti che abbiamo 2 fermati in ospedale, tali Lepre e Maggiorana. Adesso noi siamo qui tutti insieme e tu ti fai una botta con noi. Perché te la devi fare? Perché io voglio che ti fai una botta. Per caso conoscete un certo Antonio Lepre? È stato il fidanzato di nostra figlia per un paio d'anni. Lo sai quanti cani vedrai in 6 metri quadri di cella, tu Antonio? Fabio, chiama subito l'ambulanza, questa sta in overdose. Come fate a dire che non è un assassino? Perché è mio figlio! Che cazzo? Antonio l'ha uccisa. Chiama. Aspetta! Prendi altra cosa! Ma non è morto! Questa è una storia di gelosia. Questi erano strafatti e ci è scappato il morto. E allora la storia del cielo, eh? E quella statuetta? Sai che cos'è quella statuetta? È un Baphomet. E si agiscono per aiutare la formazione della pianta, sia nel caso della rosa, sia in quello dell'ortica. Capito? Che vuol dire? Che devi sacrificare un'anima al diavolo, a Satana. Il trailer di In nomine Satan. Torniamo a parlare quindi delle bestie di Satana, come fa il film ovviamente. Sesso e, chiedo poi a Emanuele Cerman, la prova di forza. Questa è anche un'altra cosa curiosa. Perché il sesso è così importante secondo te quando si parla di satanismo? Ma io penso che comunque quando si arriva a quei livelli di esaltazione, di anche unione, il gruppo crea poi quella eccitazione che porta ad atti molto estremi. Tra le altre cose gli atti sessuali venivano anche ripresi e quindi sono documentati in cassette che nel film vengono in maniera elegante non visti del tutto, quindi accennati e poi sono solo agli occhi del magistrato. Il perché è difficile da dire, però esiste ed è molto forte quello che accade sessualmente
nelle vicende reali della storia. Anche l'energia che ne scaturisce poi, no? Dall'atto sessuale, insomma. Si parla di vibrazioni negative, dense e basse, quindi è molto diverso dalla spiritualità che offre e che vuole intraprendere, che non vuole toccare determinati temi, è il contrario. E per quanto riguarda invece la prova di forza, che poi è, come dire, è stata la chiave per scoprire se alcune persone erano state indotte al suicidio, perché è importante la prova di forza in questo gruppo? Perché era così importante? Beh, io credo che quello rappresenti l'appartenenza. Io ho voluto raccontare questo nel film con la scusa che dava, diciamo, questo leader. Io ho diviso le due figure dei leader unendone quasi le caratteristiche. I nomi dei leader. Io dei leader, insomma, parliamo di Volpe e Sapone, io li ho cambiato questi nomi e ho voluto unire alcune caratteristiche di entrambi. E per arrivare alla risposta rispetto alla tua domanda, credo che io ho voluto decodificare nel film facendo in modo che la scusa fosse quello di non soltanto di entrare nella setta, ma quello di poter accedere a dei livelli superiori, un po' come, diciamo, i gradi della massoneria, no? E la chiamavo questa entrata nel mondo sacerdotale di Satana, ma in realtà quello rappresenta l'inganno, anche perché in qualsiasi struttura piramidale non si arriverà mai ai vertici, di cui vertici neanche conosciamo e non ne siamo a conoscenza. Però ovviamente potersi fidare di qualcuno che conosce più segreti, partecipa ad azioni violente, significa creare un rapporto per cui è infrangibile. Non te ne andrai mai, cioè una volta che entri sei finito, sei dentro. Certo. Io mi chiedo, e non ho seguito, perché ovviamente Padre Retro ancora non c'era, non ho seguito la vicenda sotto un aspetto giornalistico, però mi incuriosisce un fatto, cioè quando gli investigatori, quando sia ovviamente chi ha fatto le indagini, ma sia chi le dirigeva, in questo caso il PM, no? Quando si sono accorti, e questo secondo me è il punto di tutta questa vicenda, quando si sono accorti che avevano davanti non una band rocchettara che suonava pezzi di musica in un garage, ma faceva reati, in qualche modo uccideva le persone, cioè qual è stata la loro reazione? Cioè si sono resi conto che era una cosa gigantesca secondo voi, o pensavano che era già così e quindi sarebbe stato quello l'epilogo? Nel film ho voluto proprio raccontarlo questo, di questo. Due punti di vista differenti, diciamo. C'è un magistrato che quasi viene ossessionato, capisce da subito che non si tratta di un omicidio di gelosia, da cui poi si scaturisce la scoperta di tanti altri omicidi, mentre l'altro, che è più razionale, non accetta proprio l'idea né dell'esistenza di Satana né del satanismo, è proprio l'ateo classico che non crede in nulla. Quindi ho voluto proprio far collimare questa contrazione, questa differenza di opinioni tra i due magistrati. E mi sembra che anche nella realtà delle vicende le persone che indagavano hanno avuto poi dei seri problemi. Non tutti, alcuni, insomma, siamo venuti a sapere per vie traverse che questa sensazione poi di indagare sul male comunque avvicina a qualcosa di pericoloso e che vorremmo Perché è pericoloso? Ma noi anche questo durante le riprese del film, in alcune determinate scene vivevamo una situazione di energia che, insomma, che ci creava a tutti un senso di disagio, quando si toccano determinati temi. Io personalmente sono un credente, quindi non posso non credere anche nel contrario. Quindi il disagio nel senso che quando, insomma, in qualche modo mettevate in scena abbiamo girato una messa nera che poi ho preferito dividere nel montaggio. Comunque come l'avete immaginata questa messa nera? Beh, io l'ho voluta creare molto rituale, insomma. Cioè rituale, però dobbiamo far capire, cioè, perché... Esatto, ho letto dei testi e ho voluto evitare che ci fosse, inizialmente doveva esserci questa che era la lettura reale di un passaggio satanico. Diciamo, io ho rifiutato perché non volevo prendermi questi rischi anche rispetto a chi lavorava con me. Ho preferito renderla silenziosa, l'ho architettata come se fosse stato un grande simbolica coreografo. Comunque, con l'ostia, con... avevamo tutti gli elementi, quindi si è creata un'energia che effettivamente ha spaventato diversi attori, insomma. C'era un qualcosa comunque di forte che si respirava ma che non si spiegava. Il film è stato girato a Roma, se non sbaglio? Il film è stato girato tra Roma e provincia, l'abbiamo girato, è un film molto estremo perché è girato in soli 10 giorni, abbiamo voluto fare un esperimento anche per dimostrare che attraverso il cinema indipendente ma libero e quindi capace di raccontare anche storie esportabili si possa comunque con poco fare operazioni artistiche di livello. Una curiosità personale, qualche collega di entrambi vi ha detto, ma
di cosa state parlando? Cioè, nel senso, parlate del nulla? Beh, c'è stato, guarda, ti dico, la cosa a cui ho tenuto di più è che non fosse un film che andava a speculare sul dolore, perché anzi ho voluto per questo dare grande risalto ai rapporti che intercorrevano tra i figli e le famiglie, far vedere la differenza tipologia caso per caso di ogni coppia di genitori o di genitori singoli, di come si trovavano. E il film innanzitutto è su due piani, su un piano reale che vede l'aspetto della cronaca e su un piano onirico, perché io attraverso il sogno racconto sia quello che è il senso di colpo, sia il senso di colpa, sia quella che è poi l'ingresso di questa presenza demoniaca che è Satana in persona, che si presenta, interpretato da Fabiano Lioi, e che poi entra nella vita degli stessi inquirenti oltre che dei ragazzi. Ho voluto lavorare su due piani, quindi prendendo ispirazione sì dal caso delle bestie di Satana, ma poi creando un film concettualmente filosofico. Invece Maria, pensando di fare un film e di interpretare un ruolo così particolare, in un contesto così particolare, hai avuto da qualche persona, insomma, un monito, stai attenta? C'erano dei pregiudizi, ci sono persone che si sono allontanate da questo progetto, altre che in qualche modo erano incuriosite, non sapevano, c'era un'energia strana particolare. Noi abbiamo poi, per affrontare i vari personaggi, facciamo un cammino molto importante con il metodo di lavoro che riguarda gli attori. Ci terrei anche a nominare i protagonisti del film, che regista, sono Stefano Calvagna, Tiziano Mariani, Federico Palmieri, Giulia Morgani, Francesca Fiscardi, Fabrizio Raggi, Fabiano Lioi, Mattia Mor, che è anche uno dei produttori del Gianmarco film. Bellomori, esatto, ce ne sono tantissimi. In più volevo ringraziare anche un lavoro che noi abbiamo fatto molto difficile. Per affrontare ruoli estremi abbiamo fatto un percorso, una preparazione teatrale legata anche al metodo Stanislavski insieme a Francesca Viscardi, che è stata la coach. Quindi insomma tutta un'equipe. Abbiamo toccato delle corde emotive molto molto dure e quindi abbiamo attraversato dei momenti molto difficili e molte persone, c'era il pregiudizio di alcune persone, però noi coraggiosamente l'abbiamo affrontato. Anche qualche minaccia in rete c'è stata tendenzialmente. Ecco, questo infatti volevo approfondire, minaccia in rete di che tipo? Ma prima io ho subito un paio di telefonate anonime dove mi avvertivano di non toccare determinati argomenti inizialmente. Poi c'è stato... argomenti intendiamo le bestie di Satana o il satanismo? Principalmente credo si riferissero alle bestie di Satana, poi allargando anche al satanismo in generale. Credo in parte fosse dettato inizialmente, prima che il film uscisse al RIF, per la preoccupazione di speculare sul dolore di qualcuno. Altro non so dirti, in rete arriva qualcuno che invece non vuole assolutamente parlare di questi argomenti perché ne ha timore, ma invece penso che anche quello che stai facendo te sia molto importante anche come monito e per avvertire le nuove generazioni di quelli che sono i pericoli. Certo, dell'occultismo, del satanismo, eccetera. Ora, fra qualche istante invece vi mostreremo una intervista che, lo diciamo per correttezza, è già andata in onda, ma che racchiude un po' il pensiero di un grande esorcista di Don Gabriele Amorth, che tutti conosciamo. È un passaggio di questa intervista molto importante, perché poi padre Amorth va molto sul concreto, cioè la domanda che abbiamo posto è stata questa, cioè cosa fanno poi realmente i satanisti, cioè oltre sicuramente a rituali, oltre sicuramente a magia, oltre sicuramente a uso e consumo di droghe, secondo me c'è qualcos'altro, e quindi abbiamo chiesto, e vi riponiamo quindi oggi, visto che ne parliamo, cosa ne pensa padre Amorth del satanismo. La maggior parte della gente segue il demonio così, senza rendersene conto. Però ci sono anche quelli che lo seguono direttamente. Tutti abbiamo sentito parlare di sette sataniche, tutti abbiamo sentito parlare di messe nere. Ci sono persone che si consacrano a Satana, che diventano sacerdoti di Satana. Io ho bruciato nelle consacrazioni a Satana. Sono tutti uguali, scritte col sangue: Satana, tu sei il mio Dio, mi consacro a te, voglio essere tuo nella vita e nell'eternità, dammi successo, dammi soldi, dammi piaceri, tutto qui. Questa è la consacrazione a Satana. E bruciano il certificato di battesimo, per cui alle volte io dico: sacerdoti, quando vi chiedono il certificato di battesimo state attenti e chiedete a che scopo. Per quale motivo? Perché ci sono di quelli che lo richiedono per bruciarlo. Ecco, rinnegare il battesimo ricevuto.
questi si danno a Satana direttamente. Abbiamo sentito Padre Amort, attenzione, dice Padre Amort ai parroci, attenzione a chi rilasciate il certificato di battesimo, perché i satanisti lo bruciano per rinnegare quella che è la loro fede. Quindi ecco, Emanuele Cerman e Maria Tona, noi vogliamo essere pratici e dire che insomma non si tratta soltanto di fantasie, di gesti, di rituali, poi si va anche sul pratico. Secondo te, Emanuele Cerman, quanti sono i satanisti? Ti sei fatto un'idea? Io credo sinceramente che allora, i numeri potrebbero essere esagerati, certo. Diciamo di affiliazioni anche per simpatia parliamo credo in ordine di migliaia. Di partecipanti reali, studiosi di Satana credo siano realmente in Italia poche decine, diciamo questi potremmo chiamarli dei gran maestri sacerdotali, ma il fenomeno esteso del satanismo credo sia in vasta scala. È in vasta scala. E ho visto nel film che c'è una parte che mi ha toccato, è quella della consacrazione a Satana. Che vuol dire consacrarsi a Satana? Io ho voluto toccare questo punto, io ho letto dei libri di Padre Amort in passato, soprattutto quelli legati proprio all'esistenza di Satana e degli esorcismi, credo libri che abbia scritto 15 o 20 anni fa. La consacrazione credo che è un passaggio forzato, questo avviene anche nel piccolo, diciamo nelle logge massoniche dove comunque c'è la rinuncia nel credere a Dio, no? Soprattutto. Nel satanismo si passa proprio a invertire la cosa, nel rinnegare Dio per scegliere un altro Dio. E quindi la consacrazione fatta poi con le ostie consacrate, oppure come raccontavi prima con la bruciatura di documenti ufficiali, faccia parte di questo dissacrante metodo che serve a una cessione quasi spirituale totale, un abbandono, chiamiamolo tra virgolette, al male. Quindi... Maria Tona, se ti dicessero di partecipare ad un rito satanico dopo che hai partecipato come attrice a produrre un film del genere, ci andresti? No, chi mi conosce sa perfettamente che io sono credente e praticante, quindi è un po' difficile. Ho affrontato questo film come un discorso prettamente interpretativo, però il mio cammino è un altro. Emanuele Cerman, quando uscirà nelle sale in nomine Satana? Allora, per adesso parteciperà a dei festival, credo entro la fine del 2012 o all'inizio del 2013. Abbiamo rifiutato l'idea di uscire a luglio e stiamo valutando anche quello che è il rapporto con i vari distributori che si sono fatti avanti. Altre idee del genere? Ecco, mi hai colto proprio perché arriva adesso una proposta con l'autrice Stefania Rossella Grassi di scrivere un film a due su un altro caso italiano irrisolto di una ragazza suicida di cui non posso dire il nome perché io sto iniziando a studiare il caso. Forse il film sarà in collaborazione con la Leone Production e un altro produttore televisivo italiano ed è un film che racconta di come anche attraverso la rete si possa cadere all'interno di queste gabbie settarili. Esatto, poi... sulla rete ormai viaggia di tutto. Sì. Non so se io forse devo decidere se fare questo film o meno, perché io interverrò anche nella scrittura. Allora lo regalerei a una trilogia sul male, dove finirei con l'ultimo, che sarà un film invece filosofico e non più un caso di cronaca, una sorta di tra virgolette di Maestro e Margherita o lo stesso Faust di Sukurov. Quindi... Insomma, quindi sempre il tema del satanismo. Ma perché secondo te incuriosisce così tanto il satanismo? C'è il fascino, esiste il fascino comunque del trasgressivo, del male in ognuno di noi. Anche se uno poi dice no, non mi appartiene, però comunque la curiosità c'è e quindi la poca preparazione, gli elementi che comunque adesso mancano per poi entusiasmare giovani o meno possono portare un fascino anche, anzi soprattutto in questo momento possono portare il fascino nel mare in quello che è il trasgressivo, solo perché è un no. È un no, ripeto. Il no anche Rudolf Steiner, no? Nell'antroposofia lui avvertiva che il fatto che il primo avvento secondo Steiner era Lucifero, poi sarebbe arrivato Gesù e il terzo era Arimane, che è questo diciamo che dovremmo vivere nella nostra epoca. E se poi invece Arimane fosse inteso come lo stesso Satana, insomma avrebbe detto alcune cose. E secondo te, Emanuele, quando è che la fascinazione diventa reato?
Cioè, cosa scatta dal fatto di essere affascinati nei confronti di un fatto, di un idolo, al discorso invece di compiere un reato? Diciamo che il passaggio è quando si va sulla privazione della libertà altrui, cioè la libertà di studio, di conoscenza, può esserci, lo stesso la legge italiana credo che permetta anche che il satanismo possa essere visto come una religione. C'è una libertà religiosa, c'è una libertà sicuramente. religiosa. Il passaggio è quando la tua libertà invece diventa sopraffazione nei confronti della libertà di qualcun altro e quindi di eliminare la sua capacità di intendere e di volere e di costringerlo a compiere atti che magari non vorrebbe neanche fare. Vade Retro finisce qui, vi do delle informazioni di servizio. Dalla prossima settimana la diretta di Vade Retro non sarà più il sabato alle 15:30 ma alle 17. Le repliche resteranno immutate, ovvero quelle delle 20:30 del sabato in edizione ridotta, diciamo così, e invece quelle della domenica sempre alle 17. Io ringrazio Emanuele Cerman e Maria Tona di essere stati qui, di averci parlato di questo film, e continuate a seguirci sempre a Vade Retro. Madre Santissima di Gesù e Madre nostra, qui sei salutata Madonna de Sesule, insolito titolo che si aggiunge ai 100 e 100 risonanti su tutta la terra. Questo popolo buono e laborioso, nel corso dei secoli fedele alle proprie radici friulane e alla congenita cultura cristiana, fedele anche quando vicissitudini economiche o familiari l'hanno sospinto sulle strade dell'immigrazione in Italia e dell'emigrazione nel mondo, ti parla oggi con la mia voce di anziano presbitero e vescovo della Chiesa Cattolica. Madre Santissima, sono nato nei pressi di un santuario a te dedicato sotto il titolo di Madonna delle Grazie, ordinato prete nella bianca Basilica Veneziana della Salute sorgente dalle acque. Ho iniziato il servizio di cooperatore parrocchiale sotto il tuo sguardo di Madonna del Sorriso, titolo familiare a Santa Teresa di Lisieux. Paolo VI mi ha ordinato vescovo nella tua festa del Carmine e mi ha inviato dapprima in Abruzzo, dove sei salutata Madonna dei Miracoli, poi come suo delegato pontificio a Loreto, sul colle dell'incarnazione del Verbo, memoria della tua santa casa di Nazareth. Adesso trascorro i miei giorni nella soave pace di sotto il monte Giovanni XXIII, la Betlemme del Papa della Bontà, accanto al santuario campestre della Madonna delle Cantine, titolo povero e nobile, evocante i doni di provvidenza propiziati col sudore della fronte. Oggi sono venuto a cercarti a Porzus e a venerarti in questo sacello, cui mi ha tratto la pietà del tuo figlio Don Vito Ferini, cantore dell'evento dell'8 settembre 1855, paragonabile alla viola mammola nascosta tra l'erba, presso faggi ed abeti secolari. Quasi non la si vede, ma se ne percepisce il profumo. A riflettere sul prodigio compiuto in queste alture mi ha convinto il tuo servo Don Carlo Gamberoni, che ha posto ai tuoi piedi il suo cuore e la sua penna. Madre Santissima, sono trascorsi 141 anni da quando 1, 2 e 3 volte hai mostrato il tuo volto alla bambina Teresa Dusch. Il fatto induce noi adulti cresciuti male, adulti che abbiamo soffocato il bambino che era in noi, al punto da divenire scettici e spesso increduli, induce noi, dico, a ripetere l'esclamazione festosa del tuo Gesù:
Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenute nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Madre Santissima, il nome di Teresa d'Us si coniuga coi nomi di Massimo e Melania della Salette, di Bernardetta Soubirous di Lourdes, di Francisco, Giacinta e Lucia di Fatima. Si coniuga coi nomi di altri innumerevoli ai quali ti sei manifestata nel corso dei secoli. Madonna Santissima d'Essesule, le tue mani di mamma hanno toccato il falcetto della bimba, simbolo di lavoro e sudore, di fatica e rinuncia, ed ha impresso il segno della croce sulla mano dell'innocente fanciulla, tessera di riconoscimento, come il Tau che ha liberato gli ebrei dalla schiavitù d'Egitto, come il Tau del Calvario che ha cancellato la macchia originale e i peccati personali di tutti noi, ed ha invitato Teresa, bambina dei campi, fragrante di purezza, salmodiante il rosario, il farsi catechista con la chiarezza inequivocabile del Vangelo. Questa la catechesi: santificate la festa, non bestemmiate, no, lodate invece il nome del Signore, accettate la disciplina inculcata da Gesù e vissuta dai santi, conducete vita sana, imponetevi mortificazioni, nelle solennità appressatevi alle acque del sacramento della riconciliazione. Questo significa in concreto astinenza e digiuno, leggi della Chiesa, o Madre Santissima. Tu fosti associata nel martirio al figlio tuo, agnello immolatosi per la salvezza del genere umano. Tu hai accompagnato la tua privilegiata figliola Teresa d'Us nella via dolorosa delle prove più ardue, la perdita dei genitori e la condizione di orfana, e l'hai affidata all'istituto fondato dal tuo servo il sacerdote Luigi Scrosoppi, discepolo di San Filippo Neri, col quale condivide ora la gloria dei santi. Madre Santissima, quale segreto di luce e di grazia rinchiudeva la giovane postulante e novizia, chiamata in tuo onore Suor Maria Osanna, accolta nella congregazione della Divina Provvidenza. Predestinata a totale consacrazione a Dio, Teresa celebrò le sue mistiche nozze solo sul tetto di morte, 25enne. Madonna d'Essesule, questo tuo titolo è rimasto come nascosto per 138 anni, custodito negli archivi della Congregazione della Provvidenza e nelle cronache orali e scritte di sacerdoti e laici attenti ai segni dei tempi. Ora il vescovo di questa chiesa locale, carica di storia, di arte e di testimonianze eroiche, Alfredo Battisti, è venuto qui a venerarti e ad incoraggiare i preti e i fedeli a meditare sull'evento e sul messaggio. Accogli, o Madre, il voto dei tuoi figli e figlie, che vogliono onorarti in questo remoto villaggio montano. Donne e uomini, anziani e giovani, da te sorretti, sono certi di custodire le peculiarità del Friuli, lietissimi di sentirsi solidali con le chiese delle tre Venezie, convinti che lo scambio di carismi, di amicizie e di esperienze li farà crescere e li abiliterà ad abbracciare l'Italia, l'Europa ed il mondo. Madre, suscita in tutti propositi fermi di santificare il giorno del Signore, di benedire il suo nome, di trascorrere vita sana e morigerata, la sola che consente alle moderne generazioni di volgersi verso quel nuovo ordine di rapporti umani auspicato da Giovanni XXIII in apertura del Concilio Vaticano II e nella sua lettera enciclica Pacem in Terris, messaggio confermato dai papi successori Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Nuovo ordine fondato sulla verità, costruito secondo giustizia, animato dalla carità, posto in atto nella libertà. Madre Santissima, accanto a Gesù tuo Figlio, fondatore della Chiesa, unico architetto di questa casa comune che occhi profetici vedono e cuori apostolici promuovono, ci sei tu, fornace ardente di carità, prodigioso esemplare di creatura totalmente libera, dacché tu ci insegni che possiamo raggiungere la meta solamente quando la volontà di Dio e la nostra è tutt'uno. Signore, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Volontà di Dio è che obbediamo al Decalogo, proclamiamo ad alta voce il credo degli Apostoli, preghiamo ogni giorno, ci confrontiamo in ogni evenienza col nostro modello che è il tuo Figlio, o Madonna Santissima, tuo e nostro Maestro, tuo e nostro Salvatore.
Amen. Alleluia. Un saluto e ben ritrovati con il TG di Trebi Meteo. Partiamo con questo filmato che arriva da Campo Imperatore sul Gran Sasso a circa 1800-1900 metri di quota e vedete come nelle ultime giornate è nevicato talmente tanto per effetto anche di correnti umide orientali che hanno provocato pioggia a più riprese su Marche e Abruzzo, quindi anche nevicate a partire dai 1200-1400 metri di quota sull'Appennino, quindi all'altezza di Campo Imperatore comunque la situazione praticamente mostrava uno scenario invernale più che primaverile, con temperature ben al di sotto dello zero. Lo scenario però nelle prossime ore tende a vedere una situazione di variabilità ancora una volta sui versanti adriatici, con lo sviluppo per acquazzoni e temporali proprio durante il pomeriggio lungo tutta la dorsale appenninica dall'Emilia Romagna fin verso la Basilicata, e nel frattempo giungerà anche un vortice d'aria fredda in moto retrogrado dall'Europa orientale, dalla Polonia fin verso la Germania e la Francia, che porterà a una situazione di instabilità piuttosto marcata tra giovedì e venerdì, in particolare sul nord Italia. Infatti tornerà la pioggia preziosa su gran parte del nord nella giornata di giovedì, piogge, rovesci e temporali che a più riprese coinvolgeranno un po' tutto il settentrione, ma anche la nostra dorsale appenninica ancora una volta, con temperature in rialzo al sud, mentre al nord tenderanno a calare. Venerdì ancora qualche nota di instabilità residua, ma la tendenza poi nel weekend vedrà un miglioramento, perlomeno tra sabato e domenica mattina. Poi ci sarà forse qualche nuovo peggioramento in vista, ma per tutti i dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo. Il colosso televisivo Fox News evita il processo per diffamazione, accordo milionario con la società di tecnologia elettorale Dominion. Essenziale in molte aziende strategiche, l'Europa vuole aumentare la produzione di semiconduttori, raggiunto l'accordo tra gli Stati membri dell'Unione. Scintille tra Russia, Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Lavrov convoca le ambasciatrici dei 3 paesi per la rude interferenza negli affari interni russi. Uno scudo europeo contro gli attacchi informatici, la nuova proposta della Commissione in materia di cyber security. Il colosso televisivo statunitense Fox News e la società di tecnologia elettorale Dominion Voting Systems hanno raggiunto un accordo extragiudiziale di quasi $800 milioni per porre fine a una controversia legale per diffamazione. Fox News era accusata di aver diffuso notizie false sui voti truccati da Dominion per favorire la vittoria di Biden nel 2020. Lies have consequences. Today's settlement of $787,500,000 represents vindication and accountability. Fox has admitted to telling lies about Dominion that caused enormous damage to my company, our employees, and the customers that we serve. Nothing can ever make up for that. Throughout this process, we have sought accountability and believe the evidence brought to light through this case underscores the consequences of spreading lies.
Donald Trump e i suoi collaboratori avevano affermato che la tecnologia di Dominion fosse stata utilizzata per truccare il risultato delle elezioni del 2020 a vantaggio di Joe Biden. Accordo raggiunto in Parlamento europeo per aumentare la produzione di semiconduttori, essenziali per molte aziende strategiche come i mezzi di trasporto, i macchinari industriali e la difesa. L'obiettivo è scongiurare la crisi vissuta l'anno scorso. The aim is to be sure that in a situation where there is a crisis like the one we experienced last year with the war in Ukraine, we'll be able to ensure a minimum level of the chips production in the European Union and also to work very closely with like-minded partners. Dopo la pandemia, riducendo la fragile dipendenza dai fornitori asiatici, in particolare da aziende di Cina e Taiwan che dominano il mercato. L'Europa punta a raddoppiare la sua quota nel mercato globale, portandola al 20% nel 2030, con oltre 43 miliardi di investimenti pubblici e privati. Aspre tensioni diplomatiche tra Russia, Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Il Ministero degli Esteri russo ha convocato le ambasciatrici dei 3 paesi per quella che è stata definita la rude interferenza negli affari interni della Russia. Lavrov ha accusato le ambasciatrici di attività incompatibili con il loro status diplomatico. Le 3 ambasciatrici avevano fatto un'apparizione congiunta davanti al Tribunale di Mosca, chiedendo l'immediato rilascio dell'oppositore Vladimir Kara-Murza e condannando fermamente il verdetto di detenzione. Kara-Murza, 41 anni, aveva fatto pressioni sui governi occidentali per sanzioni che sono state successivamente imposte alla Russia per presunte violazioni dei diritti umani. Guerra in Ucraina, ovviamente al centro anche del viaggio in America Latina intrapreso dall'esponente del governo russo. Il ministro degli esteri è a Caracas, la capitale venezuelana, per la seconda tappa di una missione iniziata lunedì scorso. Subito pronto a parlare di unità in difesa del diritto dei popoli di determinare il proprio futuro. Мы солидарно с венесуэльскими друзьями выступаем с единых позиций в защиту права народов самим определять свое будущее, свою судьбу без вмешательства извне, без диктата и шантажа, и без, конечно же, попыток повлиять на них незаконными односторонними ограничительными мерами, которые сейчас практикует коллективный Запад. L'occasione per ribadire l'importanza di proteggere questo diritto alla autodeterminazione. In precedenza il ministro degli esteri russo era stato in Brasile, marcando sempre le distanze dagli Stati Uniti. Prossime tappe: Nicaragua e Cuba. Le autorità cinesi hanno arrestato 12 persone in relazione all'incendio scoppiato poche ore fa in un ospedale di Pechino. Il rogo ha causato almeno 29 morti, secondo l'ultimo bilancio delle vittime, lo ha reso noto la polizia. Tra gli arrestati c'è anche il direttore dell'ospedale. L'incendio è divampato in un ospedale nel distretto di Fengtai, nel sud-ovest della capitale cinese. Le cause sono ancora tutte da chiarire. 71 pazienti ricoverati sono stati evacuati e trasferiti altrove, mentre le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Netflix sorpassa i 232 milioni di abbonati. L'azienda ha comunicato i numeri del primo trimestre 2023, periodo in cui registra un utile netto di 1,3 miliardi, in calo del 18% rispetto a un anno fa. La crescita frena in America Latina. Netflix ha anche fatto sapere che, dopo 25 anni di onorato servizio, mette fine al servizio di consegna a domicilio dei DVD. Il management ha definito questo trimestre un trimestre come un altro.
L'Unione Europea vuole dotarsi di uno scudo comune contro gli attacchi informatici, ora che si moltiplicano le minacce in questo campo. Il sistema di difesa sarà basato sulla prevenzione e il rilevamento di attacchi grazie a un Cyber Shield paneuropeo, costituito da una rete di centri pubblici e privati, nazionali e transfrontalieri. Per questo sono importanti il coinvolgimento delle società private e soprattutto la collaborazione degli Stati membri, come ha spiegato la vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager. No one can solve this alone. You cannot have sufficient resources ready because you don't know when you may be on an all-out cyber attacks. We have seen very damaging attacks to, for instance, the Irish health system. We have seen attacks where they go undiscovered for months, where there's been access to, for instance, foreign ministries. Nella normativa è previsto anche un meccanismo europeo per la gestione delle emergenze di cyber security, che include una rosa di esperti e aziende certificate già abituate a rispondere a questi attacchi e in grado di intervenire in caso di necessità. Un compito fondamentale secondo l'organizzazione che rappresenta le aziende digitali europee. There is no chance that public sector will be able to do this themselves. They will never have access to the competences that we have. And this is really one area where we have totally overlapping interests to have a cyberspace and address hybrid threats in a common way. L'iniziativa costerà all'incirca 1 miliardo e 100 milioni di euro, i 2/3 dei quali verranno attinti da fondi comunitari tramite il programma Europa Digitale. Il testo legislativo sarà ora sottoposto all'esame degli Stati membri e del Parlamento europeo. Il 2023 segna il 35° anniversario della prima Marcia dei Viventi, la marcia annuale dei sopravvissuti all'Olocausto. In Polonia sono arrivati da tutto il mondo insieme a parenti e amici per la commemorazione ad Auschwitz-Birkenau. Lager 8, Lager 8. I was here for 2 years and 10 months. In 1941, we were the first Jews to come to Auschwitz. My number on my arm is 41, 72. My family, almost 105 people perished. I'm the only survivor. È la prima volta che suo figlio Neil lo accompagna ad Auschwitz. It's important to keep up the legacy of the Holocaust and to come with someone who was in Auschwitz for over 2.5 years and experience it with him. I have 3 wonderful kids who have been here with him, and they understand their legacy and they understand where they came from and their grandfather. And my wife has been here with him, and so my family understands the importance of keeping it going. If you don't keep on passing the story and the horrors of this place, it'll happen again. Carolina Krager, figlia di sopravvissuti, ha sempre partecipato alla marcia con i genitori, ma questa volta è venuta con la figlia. Both of my parents were survivors, and this is my mother's jacket with her number, and this is the jacket with my father's number. And today's the first time I've ever put it on, and she always marched hand in hand with my father. My father's been doing the March of the Living since 2016, and last year was his last year. He passed away in September, but it was very important to my father to carry the message on, to make sure that the world never forgets, never forgives, and to educate everyone. And I'm carrying on the tradition to march in his memory and my mom's memory in their honor, and to show him that we will make sure that the world will never forget. This is already the 35th March of Living. Although the number of Holocaust survivors decreases year by year, their descendants take on their role in remembering the world of tragedies that happened here. Magdalena Hodownik for Euronews, Auschwitz-Birkenau.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per Papa Francesco, per gli ammalati e per quanti ci sono stati segnalati anche via email o via telefono. Affidiamo tutti a Maria, l'Immacolata Concezione. Ci guida nella preghiera la contemplazione dei misteri della luce. Primo mistero, il battesimo di Gesù nelle acque del Giordano. Gesù, alle sponde del Giordano, si mette in fila con i peccatori. Egli si fa un uomo qualunque, un uomo di un piccolo villaggio, Nazareth, da cui, si diceva, non può venire nulla di buono. Gesù sceglie l'ultimo posto tra i peccatori, questo per poter abbracciare ciascuno di noi fino al più grande peccatore e al più lontano dall'amore e dalla verità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero, Gesù manifesta la sua gloria alle nozze di Cana. Quel vino che alla luce dell'immagine biblica di Amos, ecco verranno giorni in cui i monti stilleranno il vino nuovo, divenne segno dell'antica alleanza che non basta più, perché con Gesù è giunta la nuova alleanza, la nuova legge, che è il compimento dell'antica. Maria, consapevole di ciò, si rivolge al suo figlio, il Salvatore, affinché il vino delle nozze sia sempre abbondante e la festa dell'amore umano diventi l'altare in cui si celebra la festa di Dio, fatto uomo, e il giardino in cui fiorisce la bellezza dell'amore trinitario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero, Gesù annuncia il regno di Dio. Il tempo è compiuto. Ogni istante della nostra vita può essere come un sacramento, vale a dire un canale della presenza di Dio, spazio abitato da Dio, dimora di Dio. Ogni istante diventa l'occasione per accogliere Dio che ci viene incontro e che bussa alla porta del nostro cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero, la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. Gesù, in preghiera sul Monte Tabor, conversa con Mosè ed Elia del suo supremo atto d'amore, la morte in croce. In questo momento egli rivela un raggio della sua bellezza. Dio è bellezza, la bellezza dell'amore che dà la vita per i propri amici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero, l'istituzione dell'Eucarestia. Un desiderio profondo sgorga dal cuore della Chiesa. Tornare al cenacolo, dove la Chiesa è nata come comunità, in cui siamo chiamati a essere un cuore solo e un'anima sola, una famiglia
tornare là dove si possono gustare i sapori e i profumi di grazia dell'amore che si dona totalmente fino alla fine. Ti ringraziamo, Padre, perché ci hai tanto amati da realizzare l'evento più straordinario, decisivo e imprevedibile della storia, l'incarnazione del tuo Figlio in Gesù di Nazaret. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Preghiamo per il Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina Celi, letare, alleluia. Qui acque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Maria, Donna della speranza, in cammino con te sulle strade dei nostri calvari, scegliamo di appoggiarci sulla roccia della parola di Dio. Con te desideriamo prendere la nostra volontà per spezzarla come pane eucaristico e donarla a tuo Figlio, affinché viva in noi pienamente la volontà del Padre. Sì, o Madre dolcissima, con te vogliamo pronunciare il nostro sì nei nostri Getsemani, per accogliere il mistero dell'amore di Dio ed essere da esso trasfigurati. Sulle tue orme desideriamo osservare e meditare nel cuore quegli eventi che rendono la nostra vita una valle oscura, per abbandonarci tra le braccia di Dio Padre. Egli allora, insieme a te, ci accompagnerà al sepolcro, dove ascolteremo le parole della nostra speranza. Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto come aveva detto. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Maria Madre della Consolazione, Prega per noi. Santa Bernardetta, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. O Vergine Maria, Regina del cielo, a Lourdes ritorna il popolo fedele. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Buonasera a tutti.
Continua il nostro giro nei santuari, seconda puntata consecutiva in Friuli Venezia Giulia, a pochi chilometri da Udine si arriva a Cividale, poi nel comune di Prepotto, su uno dei monti, dei colli vicino, c'è Castelmonte, l'antico santuario di Castelmonte, forse il più antico di tutto il nord-est, è così padre Silvano? Esatto, è uno dei santuari più antichi, forse anche d'Europa, e si rifà al concilio di Efeso del 431 in cui la Madonna è stata dichiarata Madre di Dio. Ecco. Poi questa devozione dalla Turchia è passata attraverso probabilmente commercianti o cristiani che giravano al patriarcato di Aquileia ed è qui diffusa tutta nella zona. Ecco, un santuario molto importante e carissimo ai friulani che hanno una devozione come dire, un affetto per questa Madonna di Castelmonte. Ecco, questa è un po' l'origine di questo santuario più o meno. Ecco, un santuario che va conosciuto, molti edifici arroccati appunto su questo monte. Allora andiamo dentro e cominciamo la nostra visita. Una storia antica, antichissima, dunque questa è la parte superiore del santuario, poi scenderemo in cripta, ma raccontiamo le origini appunto che affondano a ben più di 1000 anni fa. Sì, il santuario più o meno ha circa 1500 anni, grosso modo, ed era già rinomato nel 1175, in cui un documento appunto di quel tempo, che abbiamo anche attualmente, che parlava appunto di donazioni fatte a un certo signore di questa zona, di questo santuario qui. Quindi è già rinomato prima del 1000, quindi questo santuario, e poi con alterne vicende la devozione si è, come dire, sviluppata, a volte anche scesa, e praticamente nell'ultimo secolo, dal 1913, con la presenza di religiosi cappuccini, cioè noi, il santuario ha preso una rinomanza molto più ampia, e attualmente insomma i pellegrinaggi sono molto frequenti e la gente viene molto numerosa, specialmente la zona qui circostante del Friuli in sostanza. Una delle domande che tanti pellegrini, che anche noi ci facciamo e vi facciamo, è appunto a cosa è legata la devozione alla Madonna? A un'apparizione, a un miracolo, a cosa? Allora, qui in questo santuario non c'è nessuna apparizione all'inizio, soltanto appunto è stata una devozione che il popolo cristiano ha sentito come questa devozione alla Madonna Madre di Dio, l'ha sentita molto sua, per cui la Madonna è diventata come il simbolo della mamma che protegge. Infatti c'è proprio il posto già qui dove si situa il santuario, è un posto che guarda tutta la valle sottostante e la gente quindi guarda verso l'alto e vede Castelmonte e sente questa protezione di Maria. Questo è un po' sostanzialmente, quindi secondo me la devozione è radicata proprio nel fatto che la gente percepisce questa presenza di Maria come un qualche cosa che rassicura. C'è da dire che in questa zona, nei secoli prima del 1000, anche nel 1400, il passaggio dei turchi, è stata zona quindi battuta dai famosi barbari, invasioni barbariche, e anche dai turchi, per cui la gente si rifugiava quassù per essere protetta e difesa, insomma. Però più che le mura del santuario, del castello, sentivano Maria come una protezione. Ecco, questo è un po'. Siamo anche al confine fra due stati e quindi questo è un punto di riferimento non solo per le genti italiane ma un po' per tutti i dintorni. Sì, questo mi piace sottolinearlo perché è proprio un punto, direi, di convergenza tra tre culture, la cultura latina, cultura tedesca e cultura slava. Credo che dovremmo, forse noi anche religiosi del posto,
e tenere conto di questo fatto, che può essere appunto un luogo di comunione fra diversi popoli e culture. A questo io credo molto, perché credo proprio che il futuro della Chiesa e dell'umanità in sostanza è proprio questa fratellanza universale a cui tutti aspirano. Insomma, che è poi il messaggio di Gesù in sostanza, di fare della famiglia umana una famiglia dei figli di Dio, un'unica famiglia. Anche in questo santuario le pareti sono ricche di ex voto, di segni per le grazie ricevute e immaginiamo che ce ne siano in continuo che arrivano. Sì, il santuario 3 anni fa era proprio avvolto e tutte le pareti piene di questi ex voto che abbiamo attualmente riportato giù in cripta. E naturalmente non ci sono miracoli, però tante grazie che la gente attribuisce alla Madonna per malattie o per incidenti o per altre cose, per cui avvertono questa presenza di Maria come una persona che segue, che ama, che c'è. La nostra salvezza nelle tue mani, così recita la scritta sopra la Madonna. Ogni Madonna, ogni luogo ha una particolarità. Qual è quella di Castelmonte? Ma particolarità credo che sia la cosa più essenziale, che la Madonna è madre, è mamma, quindi questa salvezza che lei ci dona non è altro che Gesù, quindi lei ci dona Gesù. E in sostanza credo che questo essere anche devoti di Maria, prima che fare di essere devozionale, si lega piuttosto al nostro essere stesso, che se noi come Maria amiamo, in certo senso generiamo Gesù nel mondo di oggi, nelle persone che incontriamo. Ecco. A prima vista c'è una particolarità più evidente all'occhio, cioè il fatto che la Madonna ha la pelle scura. Come si può spiegare? Sì, allora dicevo che io ho una mia teoria, ma spiego prima quella più corrente. Negli anni secoli precedenti non c'era corrente, c'erano tante candele, per cui il fumo saliva e anneriva l'immagine della Madonna, che era forse in legno oppure in tela. Penso che sia una delle spiegazioni è questa, però nella Bibbia c'è anche un'altra citazione che parla di nigra et speciosa, nera e bella. Penso che la Bibbia ha un po' più ragione, nel senso che si rifà alle razze della Madonna, cioè la sua etnia, che era appunto ebrea, quindi probabilmente con dei lineamenti indoeuropei, ma sul nero marrone. Penso che sia la teoria più plausibile questa. Ulteriore particolarità della Madonna di Castelmonte, anche in confronto della Madonna delle Grazie a Udine, è il bambino Gesù che, cercando il seno di Maria per l'allattamento, scopre appunto una parte della sua veste. Siamo scesi sotto la chiesa principale, c'è la cripta che ci riporta a Padre Silvano addirittura all'epoca romana. Sì, quella cripta che vedete qui c'è l'altare di San Michele Arcangelo, Michele che uccide con la spada il demonio, diciamo, che è un'antica devozione precedente ancora alla devozione della Madonna, perché praticamente raffigura la vittoria del bene sul male, la vittoria di Dio sul diavolo, insomma. Quindi devozione antichissima che ancora oggi, diciamo, è sentita molto dalla gente, no? Ecco, questo santuario, questa cripta è stata scavata almeno da metà in giù negli anni 60 ed sono stati trovati dei reperti archeologici di antiche costruzioni del III-IV secolo. Poi si può vedere in vetrina il famoso cocciopestro romano, che è un modo di costruire di allora, che appunto testimonia l'antichità di questo posto. E le popolazioni circostanti slave lo chiamano appunto il Monte Antico, Stara Agora, il Monte Antico, quindi appunto un luogo già quindi di presidio romano al tempo dei Romani. Questo è un po' quindi un testimonia che questo luogo è antichissimo. Ecco.
questo. Un luogo dal quale i romani ovviamente facevano le loro osservazioni, i controlli sul territorio circostante. C'è anche una leggenda che riguarda una lotta tra la Madonna e il diavolo, no? Sì, è una leggenda molto significativa. A Cividale c'è il famoso Ponte del Diavolo. Allora c'è stata, secondo la leggenda, una sfida tra la Madonna e il diavolo per vedere chi arrivava prima su questo punto strategico, in modo che chi arrivava prima aveva, diciamo, il potere e il dominio su tutta la zona. Ecco. Quindi il diavolo, un po', diciamo, fiducioso nei suoi muscoli, nella sua forza, dice: questa ragazzina la batto in 2, 2, 4, no? Allora partono e, secondo la leggenda, la Madonna spicca un volo, arriva a metà monte, fa un salto e sembra di seguire l'impronta, dice la gente, e arriva quassù prima del diavolo e si mette sul suo trono, regina di Castelmonte. Come arriva il diavolo, la vede già installata, già intronizzata, riparte un po' più lontano, scornato, e scende in un buco, probabilmente una foiba, ecco, che lui, insomma, in cui scende e sparisce. Questo per dire che la Madonna quindi è sentita dalla gente come una protettrice, colei che appunto guarda dall'alto la gente nei suoi bisogni e nelle sue necessità. Ecco. Sembra proprio di essere un castello qui in questo piccolo giardinetto sul retro del convento. È un convento, appunto, la chiesa dove ci siete voi, padre Cappuccini, una presenza importante anche per tutti i pellegrini che vengono qui. Sì, credo che sì, la gente, noi Cappuccini, ci avvicina molto con cordialità, con simpatia, e credo che rimaniamo comunque i frati del popolo. E vorremmo essere anche sempre di più, perché pensiamo che la gente è giù, come dire, ci attende, anche si aspetta, e noi vorremmo proprio essere più presenti tra la popolazione. Ecco, quindi questo rapporto c'è e va sviluppato nella comunione della Chiesa. Insomma, siamo frati del popolo, questo per me è molto importante sottolinearlo. Ecco. La festa più importante nel corso dell'anno per questo santuario è l'8 di settembre, il giorno della festività della Natività di Maria, legata certamente a questo, ma anche ad un altro evento che ha toccato il Friuli. Bravo, sì. Dal 1976 è l'anno del terremoto nel Friuli che ha sconvolto queste popolazioni. Il vescovo di allora, Monsignor Battisti, ha indetto un pellegrinaggio annuale, appunto l'8 settembre, invitando tutta la popolazione a riversarsi su Castelmonte per pregare la Madonna e per chiedere la protezione sulla loro vita, insomma, sulle loro case. Ogni anno quindi c'è questo appuntamento molto importante, molto sentito dagli udinesi. Arrivano qui dai 4.000 a 5.000 pellegrini, abbiamo 50-60 pullman, poi centinaia di vetture, con una celebrazione nel pomeriggio, quindi si parte poi da giù a 8 km, 7 km in pianura, si viene su a piedi con circa 2.000-3.000 persone, cantando, parlando, pregando, insomma è una cosa, un pellegrinaggio molto bello, e credo che sia, ho visto anche molti bambini partecipare a questo pellegrinaggio. I bambini ho visto che hanno portato via questo ricordo di questo pellegrinaggio, l'hanno, come dire, introiettato nel loro cuore, dando una testimonianza, un'impressione grande di fede a loro, vedendo questi anziani che cantano, queste persone che si tengono per mano, di tutte le età, giovani, anziani, media età. Quindi credo che sia il pellegrinaggio ancora un luogo, un momento di fede importante per tutti, specialmente per i bambini.
Rete Italia APS ricorda gli artisti friulani che si sono mobilitati contro il Covid. A pochi giorni dalla benedizione dell'opera Il male sconfitto, avvenuto domenica 8 novembre 2020 al Tempio Mariano Nazionale di Montegrisa a Trieste, è stata donata l'opera dell'artista Renzo Bortolussi al santuario di Sant'Antonio da Padova a Gemona del Friuli. La pandemia da Covid che stava imperversando in tutto il mondo ha ispirato il genio artistico del maestro italo-canadese Renzo Bortolussi di Pinzano al Tagliamento, il quale ha realizzato un manufatto con il Cristo in bachilite, la croce in legno, la base in ceramica e il globo del virus in materiale plastico. Raffigura Gesù in croce al tempo del Covid-19, ponendo la croce su di un globo con le fattezze del nucleo del Covid-19, evidenziando sul volto di Gesù, uomo crocifisso, la simbolica mascherina che dovrebbe proteggere dalla diffusione di questo flagello moderno. Grazie alla perspicace e fattiva collaborazione di Iris Giacomello, in arte Pia Molina, presidente del comitato promotore PRG Evans Green FVG, dopo la presentazione di quest'opera artistica a frate Giovanni Battista Ronconi, rettore guardiano del santuario di Sant'Antonio da Padova, che si erge nel cuore pulsante di Gemona del Friuli, è stato deciso di porre il manufatto all'interno del santuario stesso. Questo il messaggio di speranza di frate Giovanni Battista Ronconi. Io spero veramente sia che questa umanità sia più coesa e che si renda conto che senza Dio non possiamo fare niente. Quindi è vero, noi con la scienza, con i ricercatori possiamo andare alla sorgente, cercare le basi, quello che ha sviluppato questo virus, come combatterlo, come vincerlo. Però come questo virus probabilmente sarà sconfitto a breve, può essere che ne verranno degli altri e se non ci affidiamo al Signore facciamo un percorso piccolo, con passi ridotti, che non ci portano lontano. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni a medio e lungo termine. Vediamo sostanzialmente come ci avviciniamo alla fine di aprile, periodo molto variabile, atmosfera instabile, ma questo è un classico per il mese di aprile e in effetti durante il ponte del 25 aprile un sistema nuvoloso attraverserà l'Italia e alla fine del ponte si allontanerà dalla nostra penisola, però appunto nel periodo 26-28 aprile facilmente le nostre estreme regioni meridionali sentiranno ancora l'influenza della coda di questa perturbazione con un
un pochino di instabilità, correnti settentrionali, quindi un po' di vento e aria un pochino più frizzantina, mentre al centro-nord gradualmente rimonterà un'area di alta pressione, con anche un rialzo delle temperature. Situazione però davvero molto dinamica, quindi per tutti i dettagli non è detta l'ultima parola, rimanete con noi consultando l'app gratuita di Trevi Meteo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi e per tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera. Facciamo nostre le intenzioni del Santo Padre e preghiamo per tutti gli ammalati e per coloro che ci sono stati segnalati. Affidiamo tutti al cuore misericordioso di Maria, nostra Madre Immacolata. Stasera di domenica preghiamo meditando i misteri della gloria del Santo Rosario, aiutati da alcune riflessioni di Papa Giovanni Paolo II. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. L'angelo disse alle donne: presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete. O Cristo, crocifisso e risorto, ti ringraziamo, ti adoriamo nella tua risurrezione. Come l'Apostolo Tommaso, che all'inizio non credette alla tua risurrezione, tocchiamo i segni della nostra redenzione sulle tue mani, sui tuoi piedi, nel tuo costato, mentre con viva fede esclamiamo: mio Signore e mio Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma proteggici. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù al cielo. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. Maria, regina dell'evangelizzazione, sostenga e guidi il prezioso lavoro degli operai del Vangelo e doni ai cristiani gioia ed entusiasmo sempre nuovi per annunciare Gesù Cristo con la parola e con la vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Terzo mistero della gloria, la discesa dello Spirito Santo. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre. E lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Maria, Madre e Regina degli Apostoli, che presente nel cenacolo con i discepoli attese in preghiera l'effusione dello Spirito ed accompagnò sin dall'inizio il cammino eroico dei missionari, ispiri oggi i credenti ad imitarla nella sollecitudine premurosa e solidale per il vasto campo dell'azione missionaria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, il Signore è con te, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Amen. Quarto mistero della gloria, l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Dal libro dell'Apocalisse. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Beata sei tu, Maria, assunta in cielo anima e corpo. Noi esultiamo, o Maria assunta, nella contemplazione della tua persona glorificata e resa in Cristo risorto, collaboratrice con lo Spirito per la comunicazione della vita divina agli uomini. In te vediamo il traguardo della santità, cui Dio chiama tutti i membri della Chiesa.
Nella tua vita di fede scorgiamo la chiara indicazione della strada verso la maturità spirituale e la santità cristiana. Con te e con tutti i santi glorifichiamo Dio Trinità, che sostiene il nostro pellegrinaggio terreno e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Quinto mistero della gloria, l'incoronazione di Maria Vergine, dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Madre della Chiesa e Madre nostra Maria, raccogliamo nelle nostre mani quanto un popolo è capace di offrirti: l'innocenza dei bambini, la generosità e l'entusiasmo dei giovani, la sofferenza dei malati, gli affetti più veri coltivati nelle famiglie. Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza fino alle realtà eterne del cielo. Vergine Santissima, noi ci affidiamo a te e ti invochiamo perché ottenga alla Chiesa di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, per far risplendere davanti al mondo il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes in lacrima numare. Ea ergo, advocata nostra, Filios tuos, misericordes oculos, ad nostro verde. Jesús, benedictum fructus ventris tui, nobis post exilium nostre. O clemens, o via, o dulcis Virgo Maria. Madre mia Maria, questa sera ho pregato i misteri gloriosi. I primi tre mi parlano di Gesù risorto, di Gesù che sale al cielo e col Padre
manda lo Spirito Santo sugli Apostoli radunati nel cenacolo in preghiera con te. Mi colpisce un particolare sorprendente che anche Papa Benedetto nel suo secondo libro su Gesù di Nazareth commenta. Gli Apostoli, dopo che Gesù si è staccato da loro, tornano a Gerusalemme pieni di gioia. Mi sarei aspettato di vederli tristi, un po' delusi, sconfortati. Poi mi ricordo delle parole di Gesù. Ecco, sono con voi ogni giorno, fino alla fine dei secoli. Credo stia qui il segreto della loro gioia. Capiscono, e io con loro, che Gesù non è scomparso per andarsene lontano, ma è entrato nella piena, definitiva comunione trinitaria, pur rimanendo stabilmente presente in mezzo ai suoi. Lo aveva promesso. Dove 2 o più sono uniti nel mio nome, io sono presente in mezzo a loro. È questa presenza che fonda la gioia degli Apostoli e dissolve ogni paura di fronte alla grande missione che il Signore ha loro affidato. Mi sarete testimoni. La Chiesa di allora, di oggi e di sempre ha il compito di rendere presente e accessibile la salvezza in Gesù presente in lei. Adesso tocca a noi, che siamo la Chiesa di oggi, assolvere questo compito impegnativo. Allora chiediamo a te, Madre, di ottenerci dal Signore il dono dell'unità piena, fondata sull'amore reciproco. Fa che le nostre famiglie, le nostre parrocchie, le nostre comunità, le nostre associazioni siano cenacoli, anzi tabernacoli e ostensori della presenza del Signore, garantita a chi ama con lo stesso amore con cui ci ha amato Lui. Allora saremo luce e calore per l'umanità, in particolare per chi è avvolto dalle tenebre dell'incredulità o soffre per mancanza d'amore. Madre della Chiesa, Madre nostra, noi ti preghiamo con fiducia. Amen. O Vergine Maria, per fede sappiam che al fin della via in ciel ti vediam. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Nostra Signora di Lourdes, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. E ora rientriamo in clima di preghiera silenziosa. Porcius è una frazione del comune di Atimis ed è uno dei tanti paesini delle Prealpi friulane.
Le malghe di Portsous sono conosciute a livello nazionale per il famoso eccidio dei partigiani della Brigata Osopo che è avvenuto nel febbraio del 1945. Partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno, come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa d'Us, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni. La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni invece sono avvenute nella chiesa del paese. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in una crocetta di circa 3 cm di colore oro. Nonostante i genitori e anche altre persone incredule avessero cercato di cancellarla sfregando e lavando, la crocetta dorata risultava assolutamente indelebile. Poco tempo dopo, a causa di un'epidemia di colera, Teresa è rimasta orfana. Fu portata così a Udine, nella casa delle derelitte di Don Luigi Scrosoppi, il prete friulano che nel 2001 è stato dichiarato santo da Giovanni Paolo II per l'esempio di carità che ha testimoniato in favore delle tante bambine orfane a causa di queste epidemie che allora imperversavano in Friuli. Qui la giovane, nonostante i problemi di salute, nel 1867 inizia il noviziato e diventa una suora della Provvidenza con il nome di Suor Maria Osanna. Muore però giovanissima di tubercolosi il 17 agosto del 1870 e le suore della sua comunità hanno testimoniato che la croce dorata, che era sempre ben visibile sulla sua mano, con la morte è diventata di colore bianco. Chi volesse approfondire questo avvenimento lo può fare documentandosi su internet o leggendo uno dei vari libri che trattano di questa apparizione. Il silenzio e la tranquillità del paese nel primo mattino viene interrotto dal continuo arrivo di automobili e di persone. Oggi, infatti, 16 agosto 2020, si fa memoria dei 150 anni della morte di Teresa d'Us, Suor Maria Osanna,
e nella chiesa parrocchiale si celebra una Santa Messa solenne a cui partecipa la comunità locale, ma anche molti pellegrini e devoti che arrivano da ogni parte del Friuli e non solo. Il Vangelo di questa domenica che il diacono ci ha appena letto. La Santa Messa è presieduta dall'arcivescovo Monsignor Andrea Bruno Mazzocato con l'assistenza e la presenza delle Suore della Provvidenza, di Don Vittorino e altri religiosi e religiose devoti alla Madonna di Porzus. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che ancora vedrà una zona di bassa pressione posizionata tra le nostre regioni meridionali e la Grecia influenzare un po' il tempo sulle regioni del Medio Adriatico e al sud. Lo capiamo anche dalla nuvolosità attesa sull'Italia. Come vedete, sul versante adriatico saranno ancora presenti delle nuvole e poi in giornata anche nelle regioni meridionali spunteranno degli annuvolamenti. Le nubi invece che vediamo sul nord sono nubi di poco conto. In effetti, come precipitazioni ancora dobbiamo segnalare la possibilità di qualche acquazzone sul Medio Adriatico e poi nelle ore centrali del giorno in molte aree del centro-sud spunteranno degli acquazzoni, dei temporali magari di breve durata, però atmosfera davvero molto instabile. Quindi in definitiva ci attende un martedì con degli acquazzoni nelle ore pomeridiane su Bassa Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, diverse aree del sud. Invece resistono ampie zone di sereno al nord, sull'Alto Tirreno e anche sulle isole maggiori. Temperature in leggero aumento al centro-sud, in tutta Italia si starà abbastanza bene, però valori non particolarmente alti. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, consultate l'app di Trebi Meteo. Hanno una duplice natura queste acque. Dividono la tonica, ventilata mobilità del mare e la dolcezza specchiante della laguna. Dal digradare dell'isola su cui sorge prende il suo nome Grado, figlia di Aquileia. L'edera del tempo si è abbarbicata ai ruderi della città romana, donde gli abitanti fuggirono per cercare rifugio nelle isole, nelle capanne su palafitte, che dovevano poi diventare i palazzi della Serenissima. Colonne di basiliche riflesse nelle acque e nei ricordi, fori, templi, teatri. Alarico li devastò, Attila li abbatté. Aquileia risorse nel Medioevo col patriarcato. Popone eresse nel 1028 questa basilica romanica. A Natale il diacono vi legge il Vangelo con una spada nella destra, commemorazione della potestà civile dei patriarchi. Il cimitero accoglie i primi caduti dell'altra guerra in maggiore randagio. Tra questi 10 militi ignoti, una madre elesse quello che riposa sulla scalinata bianca. I cipressi alzano le cime nutrite delle zolle dei caduti a guardare di là dal mare, l'Istria e Trieste.
Gesù riassume su di sé i diversi tipi di sofferenza che accompagnano anche tutti noi. La sofferenza della perdita dell'amico Lazzaro, la sofferenza della paura, quando suda sangue per fattori esterni su cui non può nulla, la sofferenza dell'umiliazione davanti alla propria gente, e poi le sofferenze fisiche, il dolore breve ma devastante della flagellazione, dei chiodi, delle cicatrici che restano per sempre. Il dolore ininterrotto della corona di spine, tante spine, tanti dolori che non danno tregua, che alla lunga debilitano il corpo e la volontà. Il dolore del respiro che arranca, il dolore terminale e consapevole che cessa solo con la morte. E infine il dolore nel dolore, la paura dell'abbandono, il dolore più grande perché ci fa sentire inutili. Con la sua passione, Gesù abbraccia idealmente tutti i nostri dolori. Ci mostra come la sofferenza sia una cruna attraverso cui passare per poi arrivare al Padre e risorgere. Molti di noi hanno sofferto di più e più a lungo di Gesù, senza poter contare sulla sua forza e sulla sua fede. Però il dolore non si misura in quantità, ma in qualità. Gesù dà un senso alla sua sofferenza dicendo: nelle tue mani affido il mio spirito. La carne si lacera, piange, suda, soffre, ma non c'è arma che possa ferire l'anima se si affida e se si eleva a Dio.
C'era una volta, tanto tempo fa, un pirata genovese che per scappare alla legge si nascose in un bosco. Qui conobbe alcuni artigiani che in Germania avevano imparato a costruire dei bellissimi orologi a cucù. Si innamorò del posto, vi si stabilì, aprì una fabbrica di orologi e divenne ricchissimo. Sembra una favola, ma è successo davvero nel 1725 in Val Pesarina, quindi oggi si va in Carnia. Siamo a Prato Carnico, dove la carne è ancora viva in tutti gli aspetti della vita di tutti i giorni. A cominciare dagli orti, presenti in moltissime case, rigorosamente concimati con cenere di legna e stallatico. Qui sì che si coltiva tutto biologico. La Val Pesarina ha degli ottimi fagioli che per tradizione vanno coltivati vicino alle patate. Ed infatti vedo moltissime piante di fagiolo, praticamente ovunque. Ma andiamo a visitare Pesaris, dove il nostro pirata ha fondato la sua fabbrica. Voglio subito visitare il Museo dell'Orologio. Ci sono pezzi rarissimi del 1400. Mai visto tanti orologi diversi, orologi da torre, vecchi timbracartellini ed anche il famoso Cifra 5, realizzato negli anni 60 ed attualmente esposto al Museo di Arte Moderna MoMA di New York. Il museo ha anche una sua sede esterna, una bellissima idea, quella di realizzare il percorso dell'orologeria monumentale. Orologio a palette giganti. I tabelloni di stazioni d'aeroporti sono la conseguenza di questa rivoluzionaria invenzione degli anni 40, realizzata ovviamente a Pesaris. Orologio a vasche d'acqua. Prende spunto dalle clessidre ad acqua degli antichi egiziani. Che fortuna! Ora che è mezzogiorno tutte le vasche si stanno svuotando per ricominciare il ciclo. Meridiana e l'ognomone sono io. Per leggere l'ora devo mettere i piedi così, una a destra e una a sinistra della linea centrale all'altezza del mese in corso. Orologio dei pianeti ti mostra la posizione di tutti i pianeti del sistema solare. Incredibile! Mentre questo ti mostra la posizione di tutte le stelle in questo preciso momento. Cosa vedo? Un mega carillon! 11 campane che suonano allo scoccare dell'ora la melodia Un saluti a Maria. Orologio a scacchiera. Anche questo inventato a Pesaris negli anni 30. E il padre dell'orologio a LED. Ce ne sono ancora tanti da scoprire, ma dovrete farlo da soli perché io ho un appuntamento. A Pieria, nell'ex caseificio sociale, mi aspetta il signor Gonano, che ha creato un museo di antiche macchine fotografiche e cinematografiche. Sono affascinata. Mi dicono che devo andare a Osais perché c'è una chiesetta con degli affreschi interessanti. Beh, non serve dire nulla. Sono tra i più belli che abbia mai visto. La chiesa è dedicata a San Leonardo ed è del 1500. Dovete vivere i borghi di Prato Carnico a piedi. Ci sono delle case seicentesche straordinarie, come questa, la Vecchia Pesa. Da qui si passava nel Bellunese e le merci dovevano pagare il pedaggio. Il nostro amico pirata aveva trovato casa nell'edificio accanto. Sembra infatti che quella sia stata la sua abitazione. La chiamano la Casa dell'Orologio. Nella casa di fianco, nello stesso periodo, viveva una coppia il cui figlio fece grandi cose. Diventò papa.
Ebbene sì, Pesari sconta l'unico papa carnico, Gregorio XVI. Mi invitano a visitare le malghe. Ce ne sono parecchie e bisogna salire ad almeno 1600 metri. Dalla notte dei tempi, nel mese di maggio, le mandrie salgono in quota dove c'è un buon foraggio, per poi scendere a settembre. In questi mesi i formaggi che vengono prodotti dai casari sono quelli più buoni perché si sente spiccatamente il gusto delle erbe di montagna. Morena e Boris vivono qui tutta l'estate e i loro bambini non potrebbero essere più liberi e felici. Tra le loro mucche ci sono alcune grigio alpine, una razza in estinzione, ma che fanno un latte particolarmente buono. Il formaggio non ha precisamente un nome, lo chiamano semplicemente formadi di mont, cioè formaggio di montagna. E assaggiare la ricotta fatta 2 ore prima non ha prezzo. Alla Malga San Giacomo è possibile anche pernottare. Se avessi tempo, vi giuro che sarei qui per un bel po'. In un'altra malga vedo fare la ricotta affumicata, proprio come la facevano i nonni dei nonni dei nonni. Dentro ad una stanza viene acceso il fuoco e sopra si mettono le ricotte a stagionare. Fino agli anni 50, quando le mandrie dal fondovalle partivano per le casere, a metà percorso i pastori usavano delle abitazioni temporanee per sostare e far pascolare gli animali. Il viaggio era lungo. Di solito queste costruzioni, chiamati stavoli, si trovano sparsi e mai vicini. Orias è un'eccezione ed è un vero e proprio borgo di stavoli. Ora che non vengono più usati, sono diventati delle casette di vacanza. Il borgo più antico della Val Pesarina è Truria, a 900 metri di quota. Sembrerebbe che i primi abitanti siano venuti qui perché in epoca remota c'era una miniera d'argento. Ma chissà dove sarà? E soprattutto, l'avranno trovato l'argento? È venuto il momento di tornare a casa e mentre esco dal paese non ci posso credere. È come la Torre di Pisa! Il campanile pendente di Prato Carnico è una delle attrattive del posto ed io non posso fare a meno di fare una foto così. Faccio rifornimento d'acqua alla fontana del Vescovo e sulla via del ritorno mi vengono in mente tutti i momenti magici di oggi. La Valle del Tempo mi è rimasta proprio nel cuore. Chi posso amare più di te, se non te che ti vivo immensamente per la tua grandezza spirituale? Dove posso incontrare tanta bontà ed umiltà se non in te che mi illumini d'infinita luce? O meraviglioso Maestro, nel pensarti, nel sognarti e nel crederti a volte piango di felicità. O meraviglioso Spirito, quanto fibrilla il cuor mio per il gran bene che ci trasmetti. A volte soffrendo son contento perché ritrovo finalmente la fede per affrontare la vita. E così vorrei rimanerti vicino con quella luce che esplorai oltre i confini terreni. Tornato indietro mi sentii diverso, troppo diverso, perché avrei preferito restare immerso in quella luce vera come tuo servo,
o mio Signore. Attraversando il tagliamento sul ponte di Brawlings e guardando verso la parete rocciosa del Monte Brancott, si può vedere la chiesetta di San Michele, ben individuabile anche grazie alla sua colorazione rossastra. Datata intorno al XIII secolo, la tradizione vuole che sia stata edificata sui resti di un tempio pagano di epoca longobarda. È facilmente raggiungibile attraverso un sentiero che parte dal paese di Brawlings e si inerpica sul Monte Brancott. Lungo il percorso si incontrano i resti del castello di Bragolino, che nel 1335 passò sotto la dominazione del conte di Gorizia, nemico del patriarcato di Aquileia. È per questo motivo che il 23 agosto 1336 il castello venne espugnato e distrutto dalle truppe del patriarca Bertrando di Aquileia. Il sentiero è ben indicato ed è facilmente praticabile. Alcuni tratti però è bene percorrerli con attenzione, soprattutto se ci sono bambini. Dopo 15-20 minuti a piedi e un dislivello di un centinaio di metri, si arriva sul naturale terrazzamento roccioso che fa da base alla chiesa e che offre una meravigliosa vista sulla valle del tagliamento. A seguito di un lungo periodo di abbandono e i danni subiti dal terremoto del 1928, nel 1929 la chiesetta è stata ristrutturata e consacrata in onore ai caduti della Grande Guerra. È uno dei pochi edifici di valore artistico e architettonico della zona che si sono salvati dalla violenza del terremoto del 1976. Nell'abside c'è un affresco della Santissima Trinità del XVI secolo e sulla parete un altro affresco risalente al XIII secolo e raffigurante San Michele intento a pesare con una bilancia le anime dei defunti. Il culto di San Michele conferma la derivazione longobarda della Chiesa. Questo popolo, infatti, si convertì al cristianesimo attribuendo a San Michele le virtù guerriere che prima venivano riconosciute al dio pagano Odino.
Correva l'anno 313. L'imperatore Costantino emette un importantissimo documento, l'Editto di Milano, con il quale viene concessa la libertà religiosa a tutti i culti professati nel territorio dell'intero impero romano. Com'era la situazione ad Aquileia in quel momento? C'erano già i cristiani? C'era già una comunità? Possiamo immaginare che non soltanto esisteva una comunità, ma anche che questa comunità fosse già molto fiorente, se è vero che il vescovo Teodoro, che era pastore di quella chiesa proprio in quel periodo, riesce a mettere in piedi in pochissimi anni, tra il 314 e il 320, il primo importante luogo di culto aquileiese. Si tratta di ciò che tutt'oggi possiamo vedere, i due bellissimi mosaici, quello della Aula Sud, che si trova all'interno dell'attuale Basilica Patriarcale, e quello dell'Aula Nord, che si può contemplare sotto le fondamenta del campanile nella cripta degli Scavi. Se c'era già un luogo di culto così importante, così ricco anche di simbologie, così ricco e profondo, significa che evidentemente la comunità cristiana era già insediata da parecchio tempo, probabilmente sul sangue dei martiri, molti di questi che avevano donato la vita per poter rimanere fedeli fino in fondo alla loro coscienza e alla loro appartenenza al messaggio cristiano. Alcuni vengono ricordati certamente più dalla tradizione che dai documenti storici. Pensiamo al primo vescovo Ermagora e al suo diacono Fortunato, oppure a Ilario e Taziano, oppure al monaco Largio e a tanti altri. Alcuni invece di questi santi martiri sono stati documentati anche dalla ricerca storica, come i giovanissimi santi canziani, Canzio, Canziano e Canzianilla. Un altro aspetto che certamente fiorisce quasi, ma che aveva già il suo seme prima dell'editto di Costantino, è il credo. Ad Aquileia si professava uno speciale simbolo, cioè un credo, che aveva sì alla sua base gli articoli del tradizionale simbolo romano, ma che aveva anche alcune sue caratteristiche specifiche legate alla situazione del tempo. Essendoci stati dei martiri, essendoci stati certamente almeno dalla metà del secondo secolo, se non prima, già i vescovi, i diaconi e i presbiteri, quindi una istituzione ecclesiastica, ed essendoci stato un simbolo, un credo specifico, possiamo certamente dire che la comunità cristiana aquileiese che incontriamo nella prima basilica teodoriana tra il 314 e il 320 è una ricca comunità, già ben insediata, già ben strutturata e anche già ben avviata su un percorso teologico molto specifico, particolare, originale, che la distingue da tutte le altre chiese del bacino mediterraneo. Ma di questo parleremo un'altra volta. Ciao, io sono Cristina. Io sono Mara. E siamo qui nella bellissima Basilica di Aquileia perché si vuole rendere accessibile e quindi siamo qui perché insieme a tutti quanti, a tutto lo staff, stiamo cercando di capire quali sono gli step per far sì che questa bellissima basilica sia accessibile anche alle persone sorde. Ci vediamo presto! Migliaia di video contenenti riflessioni, etica, iniziative culturali, spiritualità, musica e persino humor e curiosità costituiscono il canale YouTube denominato Universo Interiore Piai-Pierre, fondato alcuni anni fa e gestito personalmente dallo scrittore cividalese Pierangelo Piai. I vari protagonisti sono giovani, adulti e persino anziani. Ogni video è stato preparato con cura personalmente. Testo, immagini, montaggio video ed audio hanno richiesto impegno e molto tempo.
Parecchi video sono stati segnalati in tutta Italia e nel mondo da siti che trattano filosofia, etica, catechesi, cultura, spiritualità e solidarietà. Moltissimi video sono stati presi in considerazione da tanti altri canali e da numerosi siti laici e cattolici. Gran parte di questi video con relativo testo sono presenti anche nel blog www.mondocrea.it, sito dedicato a tutte le forme di creatività positiva. Gesù risorto non era un fantasma. Il fantasma rievoca qualcosa che è stato costruito dalla mente e che coinvolge in qualche modo anche il senso della vista. In realtà però non ha consistenza e non può interagire con gli altri sensi. Se Gesù fosse stato solo un fantasma non sarebbe realmente risorto col corpo. I redenti che risorgeranno in Gesù Cristo assumeranno il loro vero corpo, ma trasfigurato e non condizionato dalla dimensione spazio-temporale. Gesù prese una porzione di pesce arrostito e lo mangiò davanti a loro. Con la risurrezione della carne, i sensi corporali non vengono annullati, ma posti su un livello superiore della dimensione umana. Cristo risorto non aveva bisogno assoluto di mangiare, ma ha dimostrato ai discepoli di essere risorto col corpo e che poteva gestire i sensi come voleva. I redenti in Cristo non avranno più né fame né sete, ma potranno dominare i propri sensi in un corpo trasfigurato. Il cammino celeste inizia da Aquileia, attraversa la pianura del Friuli orientale e percorre le dolci colline del Collio, per proseguire nelle boscose ed aspre valli delle Alpi Giulie e giungere poi fino al santuario mariano di Monte Lussari. Il cammino celeste percorre soprattutto strade sterrate, viottoli di campagna e sentieri di montagna. I suoi 205 chilometri sono mediamente percorsi in 10 giorni, con tappe di alloggio ad Aiello, Cormons, Castelmonte, Masarolis, Montemaggiore, Rifugio Ana, Prato di Resia, Dogna, Rifugio Montasio e Monte Lussari. Il cammino attraversa tra paesi e borghi ben 58 località della regione, dove si possono ammirare molte bellezze architettoniche. Case, palazzi, castelli, chiese e borghi storici immersi in una natura incontaminata e a volte selvaggia. Buon cammino! È imbarazzante quando qualcuno ci chiede di cambiare posto, ci chiede di sederci più indietro perché ci siamo seduti nei posti che erano dedicati ad altri. È imbarazzante perché viene scoperta la nostra voglia segreta di primeggiare, il desiderio di far vedere che siamo più bravi e chissà, magari siamo anche più santi. Gesù ci invita ad essere umili, ci invita a ricercare in modo onesto la carità e non la visibilità. Purtroppo anche dietro le opere di generosità si può annidare il virus dell'orgoglio, ma Gesù ci indica un vaccino molto efficace contro l'orgoglio. Cerca gli ultimi posti, fai il bene nel segreto, dona a quelle persone che non possono ricambiarti.
ogni cosa è fatta in vista di una ricompensa. In realtà anche il bene fatto in modo disinteressato riceverà una ricompensa. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Per molti queste sono parole vuote. Meglio un uovo oggi che una gallina domani. Ma per noi che crediamo nella risurrezione non sono parole vuote, anzi, sono le parole più vere, più consistenti, perché il presente svanisce nel nulla, ma la vita eterna è per sempre. Cari amiche e amici di Sant'Antonio, bentrovati, buona Pasqua, buoni giorni di Pasqua, qui con Fra Massimiliano Patassini, bentrovato Fra Massimiliano. Bentrovato. Nei giorni di Pasqua, dicevamo, col direttore del Messaggero di Sant'Antonio, nel Sagrato della Basilica, con il numero di aprile del Messaggero, abbiamo già iniziato a sfogliarlo e ora vogliamo continuare a farlo proprio perché ci sono altri spunti, evidentemente altre occasioni per approfondire il tema della Pasqua, dopo quello del tempo che nel quale ci ha guidato Fra Massimiliano. Abbiamo individuato l'editoriale di Maria Pia Veladiano come significativo tra i tanti e il tema quello della fiducia. Sembra che sia è un bene prezioso, ma sembra anche che ce ne sia molto poco, perché Fra Massimiliano dovremmo essere fiduciosi. È molto interessante questo tema e a me ha profondamente colpito una frase che usa Maria Pia nel suo editoriale. Dice: è pericoloso restare umani, è pericoloso quando trovi per strada qualcuno che magari è in difficoltà, è pericoloso fare quell'atto di fermarsi ad aiutarlo, è pericoloso dare fiducia a qualcuno, eppure è quello che ci fa vivere veramente, che tira fuori il meglio di noi. Se vediamo, e lei si sofferma proprio su questo, il Signore Gesù fa questo con noi, nel Vangelo continua a farlo, perché sceglie qualcuno, non tanto perché ha grandi capacità, è capace, in fondo le persone che seguono Gesù e che Lui chiama sono dei pescatori, sono dei pubblicani, gente molto semplice, a cui Lui però dà fiducia. E questo è il suo sguardo verso ciascuno di noi e questo è ciò che cambia proprio la nostra vita, che la rende proprio migliore, dà la possibilità di sviluppare le capacità che ci sono dentro di noi. E poi abbiamo, diciamo, l'altra faccia della medaglia, in qualche maniera ci è rappresentata da Claudio Impudente con la sua ventennale rubrica che prende spunto dal mondo della disabilità che vive lui in prima persona, ma in realtà, ecco, con questa crepa del sepolcro, la ferita che diventa feritoia. E ecco, mi sembra veramente un completamento di questo tema della fiducia. Certo, qui si va su qualcosa di molto concreto e, se vogliamo, anche da un certo punto di vista paradossale, perché la crepa, la ferita che c'è nella nostra vita sembra una mancanza, sembra un problema, ma se pensiamo ad esempio alla realtà del sepolcro, il buio della chiusura, ecco che la crepa è quello spiraglio di luce che permette appunto di entrare a una nuova luce. La crepa diventa una feritoia che dà la possibilità di un rinnovamento, dà la possibilità di qualcosa di nuovo. Ne parla anche proprio Claudio nel suo editoriale. C'è quella luce della risurrezione che si infila dentro, che, se vogliamo, detto in termini più moderni, può riflettere quella resilienza presente in ciascuno di noi, che è un tema molto caro poi al mondo al quale lui stesso dà voce. E noi crediamo davvero che questo sia molto importante, riscoprire anche nelle ferite, nelle fatiche che attraversano la nostra vita, dove davvero può esserci una risurrezione, un rialzarsi, anche come abbiamo messo nella nostra copertina, rialzati dal risorto. Grazie Fra Massimiliano, questo diventa ancora l'augurio per voi, per tutti, perché possiamo rialzarci a partire dalle nostre ferite, a partire dalla fiducia che il Signore non ci fa mai mancare.
perché come il lampo che attraversa il cielo in un istante, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Quando sarà la seconda venuta di Gesù? Gesù nel Vangelo chiaramente ha detto e ribadito: quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio di Dio, ma solo il Padre. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Una setta aveva indicato il 1914 come anno della fine del mondo. Vedendo che la profezia non si era realizzata, la data fu spostata nel 1925. Avendo sbagliato anche la seconda previsione, fu annunciato il 1975 come anno della svolta. Ora tutti noi sappiamo con certezza che tutte queste profezie erano false, eppure ancora molte persone seguono queste sette millenaristiche. L'unica profezia che si è compiuta è quella annunciata da Gesù, che ci aveva avvertito: verranno molti falsi profeti e inganneranno molta gente. Sì, Gesù ci aveva avvertito che sarebbero venuti i falsi profeti e che avrebbero allontanato dalla fede molte persone, e così è avvenuto. Non lasciamoci dunque ingannare da quei falsi profeti, falsi veggenti, che hanno la pretesa di sapere che la fine del mondo è imminente, perché quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa. Grado ha una storia molto importante e chi volesse approfondire lo può fare andando su internet, dove troverà siti e documenti che ne parlano. Io ho letto con molto interesse questi documenti, ma in conformità allo spirito di YouTube e anche di questo mio canale riporterò solo alcune informazioni che io reputo necessarie. Per il resto invece lascio parlare le immagini che ho fatto in diverse occasioni quando sono stato a Grado, ma anche quelle che ho fatto proprio in questi giorni con il mio drone. Nata come porto al servizio di Aquileia, che è una delle capitali storiche dell'impero romano, la cittadina di Grado si è sviluppata a partire dal 452 d.C., quando molti abitanti aquileiesi si rifugiarono sull'isola per sfuggire alla invasione degli Unni guidati da Attila. Nel 568 Paolino di Aquileia trasferisce la sede del patriarcato a Grado, fatto che ha determinato un rapido aumento della popolazione e l'acquisizione di un ruolo politico e religioso di primo piano, evidenziato anche dalla costruzione delle due basiliche di Santa Eufemia e di Santa Maria delle Grazie.
Nel 1105 il patriarcato viene trasferito a Venezia e Grado lentamente perde la sua fama e diventa un povero paese di pescatori. Con il Trattato di Campoformio del 1797, Grado entra a far parte dei domini dell'Austria, diventando una località balneare di prestigio. Vengono costruiti alberghi e ville, sia a ridosso dell'attuale diga con passeggiata a mare, che attorno al caratteristico porto interno. I turisti arrivavano via ferrovia fino a Belvedere e poi con il traghetto proseguivano fino a Grado, che già allora era nota come l'Isola del Sole. La laguna che circonda Grado è composta da decine di piccole isole, un tempo abitate o utilizzate per le attività di pesca. Per favorire l'accesso, nei primi anni del 1900 viene costruita la strada translagunare che parte da Belvedere e raggiunge Grado, che cessò così di essere un'isola. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, per ospitare i profughi istriani viene resa abitabile l'isola della Schiusa. In quel periodo vengono aperti anche i primi campeggi, la città giardino, Grado Pineta, e a Rotta Primero vengono costruiti il ponte e la strada che collegano Grado a Monfalcone e Trieste. Oggi la parte antica dell'isola mostra ancora la sua natura tipica di un paese di pescatori. Il suo centro storico custodisce un labirinto di viuzze e piazzette caratteristiche, un porto a Y molto singolare, la diga e un lungomare sul quale è piacevole passeggiare in ogni stagione. Qui ci sono strutture alberghiere adatte a soddisfare ogni esigenza. E per chi ama fare movimento ci sono piste ciclabili che consentono di percorrere e visitare tutta l'isola. Quando sentiamo parlare di San Daniele del Friuli, il nostro pensiero va inevitabilmente al famoso prosciutto. La denominazione di origine protetta che è stata assegnata nel 1996
ha infatti aumentato la notorietà e il mercato del prosciutto di San Daniele, sia in Italia che nel mondo. La sua produzione è garantita da oltre 30 aziende, che sono regolate da un preciso disciplinare di produzione e controllate dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari. Chi conosce e apprezza il prosciutto di San Daniele molto spesso però non conosce il territorio e la cittadina che gli dà il nome. L'obiettivo di questo video, quindi, è quello di far conoscere, sia pur in modo sintetico e incompleto, le attrattive, i monumenti e la storia di questa piccola città collinare. San Daniele è arroccata sulla sommità di un colle al centro del Friuli e domina sulla pianura circostante. Qui ogni anno, nel periodo estivo, si svolge l'evento Aria di Festa. È un evento che dura più giorni e che vede aperte al pubblico le aziende di produzione e stagionatura. È un'occasione di festa che attira migliaia di estimatori e che ha aperto strade per un turismo spontaneo che vede gruppi, persone, famiglie che vengono qui per visitare e conoscere questa cittadina. San Daniele è un antico borgo che nel Medioevo ospitava il mercato più importante della zona, insieme a quello di Aquileia e di Cividale. Nel 1420 poi passò sotto il dominio veneziano e successivamente divenne un feudo patriarcale. Si chiama San Daniele del Friuli per distinguerlo da altri due feudi patriarcali che avevano lo stesso nome. San Daniele nella valle del Gail, facente parte della regione austriaca della Carinzia, e San Daniele del Carso, facente parte oggi della Slovenia. La Biblioteca Guarneriana è una tra le più antiche biblioteche d'Italia. È stata fondata nel 1466 da Guarniero d'Artegna, il quale donò alla chiesa di San Michele 173 codici manoscritti, tra cui una rara edizione dell'Inferno di Dante del XIV secolo e la Bibbia Levantina, dono dell'arcivescovo Giusto Fontanini. Sulla spianata in cima al colle si possono vedere i ruderi dell'antico castello e la chiesa dell'XI secolo dedicata al profeta San Daniele, ed è da lui che prende il nome l'attuale cittadina. Il suo campanile è stato realizzato adattando l'unica torre rimasta dell'originario castello. Con l'ingrandirsi del borgo, la chiesa di San Daniele Profeta era divenuta insufficiente. Nei primi decenni del secolo XIV, quindi, si costruì una nuova chiesa che venne dedicata a San Michele Arcangelo e che oggi è il Duomo della città. Il patriarca Francesco Barbaro tenne qui un sinodo diocesano nel 1595.
Di fronte al campanile del Duomo c'è la Casa del Trecento. L'edificio in passato ospitava il Banco dei Pegni di San Daniele del Friuli. Oggi ospita un'esposizione di cimeli storici militari prevalentemente collegati alla storia degli Alpini. La chiesa di Santa Maria della Fratta fu costruita nel 1348. L'edificio presenta una facciata in pietra della seconda metà del Quattrocento e comprende un elegante portale decorato con un basso rilievo di Giorgio da Carona. In cima alla facciata si può osservare la bifora campanaria del 1501, opera di Donato da Lugano. La chiesa di Sant'Antonio Abate è un autentico scrigno dell'arte friulana, custode del più bel ciclo di affreschi rinascimentali della regione, ad opera di Martino da Udine, detto Pellegrino di San Daniele. È definita la piccola cappella Sistina del Friuli ed è stata consacrata nel 1308. Porta Gemona fu edificata per volere del patriarca di Aquileia Giovanni Grimani tra il 1579 e il 1582, sulle rovine di un torrione distrutto dal terremoto nel 1511. Venne realizzato su disegno di Andrea Palladio. Il Museo del Territorio è collocato nel seicentesco chiostro dell'Ospedale Vecchio, che in origine era un convento domenicano. Questo museo espone preziose testimonianze d'arte, reperti archeologici, oreficerie, monete antiche, vetri, ceramiche, terracotte e dipinti. Ai piedi del colle sorge il santuario della Madonna di Strada, costruito nel XVII secolo per accogliere un'ancona costruita nel 1506 e dedicata alla Madonna. Il santuario è un valido esempio di stile barocco friulano che si è arricchito nel 1901 dell'attuale facciata. A poca distanza dal colle, le limpide acque del tagliamento sono la naturale dimora della trota, che viene allevata e lavorata in modo artigianale, producendo una trota affumicata simile al salmone, ma dal sapore più delicato. Essa è denominata la Regina di San Daniele. Carissimi amici, un saluto e una buona giornata dal paese di Badia Calavena. Ecco, lo vedete qui? Ecco il centro, il nucleo di Badia Calavena con le due chiese, la chiesa parrocchiale, il centro abitato, e poi la chiesa che vedete in alto sul monte è la chiesa di San Pietro, il monte di San Pietro. Sto partendo per incamminarmi verso la chiesa
da questo luogo, da questo piccolo altopiano chiamato dei Masi, via Masi. Ed ecco, vedete qui uno spettacolo della natura. Siamo nel momento della fioritura dei ciliegi. Ed ecco qui un ciliegio in fiore e attraverso i rami del ciliegio si vede il paese di Badia Calavena, il mio paese natale, da dove sono partito. Da dove sono partito appunto più o meno negli anni 60, 1960. La mia famiglia originaria dalla contrada Cuneghi, ma il paese è proprio quello di Badia Calavena. Eccola qui. Anzi, se ben ricordo, era il 3 settembre del 1959, facevo la quinta elementare, quando sono partito dalla contrada Cuneghi. Dalla contrada Cuneghi, che è quella che si vede in lontananza, in alto. Quello che vediamo infatti è il Monte del Gonzo. E un po' più sotto c'è appunto la contrada dei Cuneghi. Guardate che meraviglia, anche questo alberello giallo pieno di fiori. E qui siamo proprio sul ponte di Badia che divide in due un po' il paese, la parte centrale e la parte destra, che porta nelle contrade e sulle case dei Masi, dove ora abitano i miei familiari. E questa è chiamata Via Roma, la strada che porta verso la chiesa. E mentre salgo verso la chiesa sono accompagnato da questo splendido suono di campana. E qui siamo giunti ormai alla grande piazza. Ecco, da qui si vede il paesaggio da dove sono partito, si vede il piccolo altopiano dei Masi con tutte quelle case costruite negli ultimi decenni. Ed ecco qui la grande croce posta al limite della piazza con la chiesa e il suo grande campanile. Si può intravedere sul monte anche che spunta appena appena il campanile della chiesa di San Pietro. Ed ecco l'importante monumento dei caduti, come vedete scritto agli eroi che dal vicino ingiusto confine portarono alle Alpi la bandiera d'Italia. Ed ecco la chiesa, la grande piazza. Ed ecco un piccolo monumento che ricorda l'importanza di donare il sangue, di aiutare le persone, i malati, i sofferenti, donando il proprio sangue. Ecco, ricordiamo l'opera così preziosa dei donatori di sangue.
E siamo, ecco, prima di chiudere voglio ricordare che siamo nei giorni della Settimana Santa. Ecco, mi trovo qui davanti alla chiesa di Badia Calavena. Ecco, fra alcuni giorni inizierà il Triduo Pasquale, il Giovedì Santo, per ricordare l'istituzione dell'Eucaristia. Il Venerdì Santo, la morte del Signore Gesù Cristo sul Calvario, e poi il Sabato Santo, il ricordo della morte del Signore, e finalmente domenica sarà proprio la domenica di Pasqua. Ecco, allora dalla piazza del mio paese di Badia Calavena un cordiale saluto a tutti voi. Buona Settimana Santa, buone celebrazioni del Triduo Pasquale e buona Pasqua a tutti. Like a long slow drag of an unfiltered Marlboro Red, and I'm taken back with every drag. Dopo il video sul sentiero Rilke, oggi voglio condividere con voi l'intero itinerario che io e mia moglie abbiamo fatto in quel giorno. Siamo partiti infatti dal villaggio del Pescatore, che si trova alla periferia di Monfalcone. Siamo passati, come si vede nel video, per Duino, per Sistiana e per Portopiccolo. Ma poi abbiamo proseguito per Grignano e ovviamente ci siamo fermati a vedere il castello di Miramare e il suo meraviglioso parco. Dopodiché ci siamo fermati sulla costiera che porta a Trieste nella zona di Barcola e abbiamo proseguito e concluso il nostro percorso all'ingresso di Trieste visitando il faro della Vittoria. And I'm taken back with every drag that I breathe in, and I'm left wanting, craving you so bad again. I'm on the border of crazy, I can't stop inhaling these damn cigarettes. I'm addicted. I'm addicted. I can feel the burn with every sip I take, and I'm drunk on you. Il castello di Duino è costruito sul promontorio dove si ergeva una fortificazione di origini romane. È stato edificato dal capitano imperiale Ugone di Duino nel 1389, in sostituzione del Castelvecchio risalente al X secolo, di cui sono ancora visibili le rovine su uno sperone roccioso a picco sul mare. I'm addicted. I'm addicted, yeah. I can't get enough of you. Everything that you do, you give me a rush, just one touch. I'm so strung out on your love, I want you in the palm of my hand. L'attuale castello ha avuto vari proprietari, ma da oltre 420 anni appartiene al casato della Torre di Valsassina. I'm addicted. I'm addicted to you. To you. To you. Durante la dominazione romana,
La baia di Sistiana accoglieva l'élite patrizia che veniva qui in villeggiatura. Nel secondo secolo sono state aperte alcune cave di pietra che servivano per la costruzione e l'ampliamento delle vicine città. Alla fine dell'Ottocento fu dato impulso al turismo, portandola ad essere con grado una delle più rinomate località della Venezia Giulia asburgica. In una di queste antiche cave di pietra, negli ultimi anni, e con il disappunto di molti amanti della natura incontaminata, è stato edificato un villaggio turistico con alberghi, appartamenti e un porticciolo dedicato agli ospiti di questo moderno complesso. Il castello di Miramare è stato costruito da Massimiliano di Asburgo a partire dal 1856. È circondato da un grande parco di circa 22 ettari, caratterizzato da una grande varietà di piante. Il castello e il parco hanno una storia molto interessante, che non si può riassumere in questo video, ma che si potrà ben apprezzare con una visita guidata. Barcola è un quartiere tra Miramare e Trieste. Già nel I secolo a.C. i Romani si erano insediati in questa zona, ma in età moderna è stata principalmente un insediamento di pescatori fino a che nel XIX secolo i triestini iniziarono a costruire qui le loro residenze. Oggi, nel periodo estivo, tutti gli abitanti di Trieste si riversano su questi 6 chilometri di costa per godere del sole, dell'acqua e dell'ombra delle pinete. Il Faro della Vittoria nasce immediatamente dopo la Grande Guerra, sulla base del progetto dell'architetto Arduino Berla. Aveva un duplice scopo: commemorare i caduti del primo conflitto mondiale e celebrare il passaggio della città di Trieste al Regno d'Italia. L'angelo segnavento è realizzato in rame dallo scultore triestino Giovanni Maier.
Dalle tenebre del tradimento e del peccato alla luce della Pasqua e dell'amore di Dio. È il percorso del Triduo Pasquale che a Gerusalemme comincia la mattina del Giovedì Santo. Nella Basilica del Santo Sepolcro, messa crismale e in cena domini sono unite in un'unica celebrazione. Al canto del Gloria le campane suonano l'ultima volta prima di Pasqua. La messa è stata presieduta da Sua Beatitudine Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che ha ricordato come l'istituzione del sacerdozio e quella dell'Eucaristia, misteri del Giovedì Santo, siano avvenuti nella notte in cui Gesù fu tradito, abbandonato e rinnegato dai Suoi amici. Una notte simile a tante nostre notti. Nel cuore di questa notte Gesù pone dei gesti d'amore, a cominciare dalla lavanda dei piedi, che è stata ripetuta subito dopo l'omelia. Gesti che sono indicazioni di vita: alzarsi, deporre le vesti, lavare e asciugare i piedi. Sono i verbi dell'amore vero, sono i verbi della Pasqua, che servirono a Cristo per ricreare l'uomo, portandolo fuori dalla sua notte e dal suo peccato. Così Gesù risponde al male dell'uomo e indica anche a noi il modo per uscire dalle nostre notti. Un atteggiamento di grande fiducia nella forza poderosa dell'amore di Dio che in Cristo ci ha donato la via per uscire dalle nostre notti, che è l'amore, la donazione di sé. Nel corso della celebrazione, i circa 250 sacerdoti presenti hanno rinnovato le loro promesse e sono stati benedetti i 3 olii santi, l'olio dei catecumeni, il crisma e l'olio degli infermi. Verranno distribuiti in tutte le parrocchie del Patriarcato Latino e usati per amministrare i sacramenti. Al termine della messa, la tradizionale processione con il Santissimo Sacramento, 3 giri intorno all'edicola del Santo Sepolcro, di cui l'ultimo include anche la pietra dell'unzione, quindi la reposizione nel sepolcro. Prima di lasciare la basilica, il patriarca ha benedetto un gruppo di ammalati, accompagnati dai volontari dell'associazione Hospitalidad Jesús de Nazaret. Anche questo un gesto di quell'amore che ha il potere di trasformare le tenebre in luce, i tradimenti in perdono, gli abbandoni in ritorno, la morte in vita nuova. Che coraggio ci vuole per me risvegliarsi in un mondo così e cadere da un letto di Che coraggio ci vuole per me rivestirsi di un giorno di più, indossare la maturità, l'armatura d'acciaio che ho, poi tuffarsi di nuovo là fuori, cacciare a fuggire differenza che ormai non c'è. Che coraggio ci vuole per me, per cercare un sorriso di più, nel mercato delle ambiguità, senza vedere quello che ho quando un nuovo mercante verrà, con un gesto di sogni per me, per me. Regalarti un sorriso di più,
Uno dei modi per favorire la forma fisica è sicuramente quello di usare quando possibile la bicicletta. Io e mia moglie abbiamo 2 biciclette pieghevoli che carichiamo nel bagagliaio della macchina e utilizziamo quando facciamo le nostre escursioni oppure andiamo in vacanza. Vista l'età, preferiamo sempre percorsi facili e uno di questi è sicuramente la ciclovia adriatica che dalla cittadina di Grado porta al villaggio di Puntasdobba. Si può partire dal suggestivo borgo storico di Grado e dirigersi verso Monfalcone. Attraversati i quartieri più moderni e Grado Pineta, si arriva nella zona dei campeggi e al ponte sul canale Primero. A circa metà percorso si può fare una sosta nella riserva naturale regionale Valle Cavanata, situata nella laguna. Qui si può visitare l'osservatorio avifaunistico, dove sono predisposte delle postazioni per fotografare e osservare con discrezione le specie avicole che popolano questa riserva naturale. Subito dopo l'osservatorio, la pista ciclabile attraversa la laguna su un ponte di legno. E girando a destra si entra in una stretta e bella strada asfaltata che consente di pedalare e ammirare la laguna, che è popolata di uccelli acquatici, tra cui alcune famiglie di cigni che si muovono elegantemente sulla laguna. Si tratta di una strada tranquilla e quindi molto adatta ai ciclisti. Generalmente infatti è utilizzata solo dai pochi residenti ed è quindi a bassissima intensità di traffico. Al termine di questa strada si giunge in aperto mare e affrontando la rampa che sale sull'argine si può continuare a pedalare sulla ciclabile sopraelevata, che dopo circa 5 km consente di arrivare a Puntasdobba, sulla foce dell'Isonzo, proprio di fronte alla riserva naturale Isola della Cona. Su questa ciclabile si può godere di una bella vista sul mare e sul golfo di Trieste. Giunti al bar-ristorante Caneo, è possibile proseguire nella strada a destra raggiungendo il piccolissimo e suggestivo villaggio di pescatori di Puntasdobba.
tutto insieme, che Sì. Sulla laguna retrostante il ristorante Caneo c'è un pontile in legno che porta a una torretta di avvistamento affacciata sulla foce dell'Isonzo. Today, I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. Might be down another day. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. Come avete intuito da questo video, il tratto gradese della ciclovia adriatica è un percorso molto facile, che si può fare in poche ore e in qualsiasi giorno dell'anno, evitando ovviamente i giorni di pioggia o quelli di piena estate nelle ore di punta. La confessione. Ciao, per chi non mi conoscesse sono Fra Stefano e ora risponderò alle vostre domande, anche a quelle più controverse sul tema della confessione. E cominciamo subito con queste parole di Papa Francesco. Ho sentito la necessità di confessarmi, questa è stata per me un'esperienza di incontro. Ho trovato qualcuno che mi aspettava, ma non so cosa sia successo, non ricordo. Non so proprio perché fosse quel prete là, che non conoscevo, perché avessi sentito questa voglia di confessarmi, ma la verità è che qualcuno mi aspettava, mi stava aspettando da tempo. Punto primo, a chi è dedicata la confessione? Cristo ha istituito il sacramento della penitenza per tutti i membri peccatori della sua Chiesa, anzitutto per coloro che dopo il battesimo sono caduti in peccato grave. A chi mi dice non mi confesso più perché l'ultima volta ho trovato un prete antipatico che mi ha trattato male, è stato frettoloso, oppure mi dice che una volta aveva un buon confessore, ma dopo che è morto non ne ha più trovato uno, a queste persone rispondo: se vi fosse capitato di trovare un barbiere antipatico, non sareste più andati dal barbiere? Se aveste trovato un benzinaio frettoloso, non sareste più andati dal benzinaio? Se fosse venuto a mancare il vostro vecchio fornaio che era tanto bravo e gentile, allora avreste smesso di mangiare il pane? Capite, queste argomentazioni per non confessarsi sono solo scuse. Se veramente credi nella confessione, non ti fermi davanti a degli incidenti di percorso, ma trovi qualcuno che ti confessi. E riguardo alle confessioni vi dico una cosa: una volta ero in un santuario a confessare, sono arrivate al santuario 2 corriere piene di pellegrini, erano un centinaio di persone in tutto e volevano tutti confessarsi, ma eravamo solo 2 preti a confessare.
Capite da soli come è andata a finire, non potete presentarvi in queste condizioni, ma cercate un prete che sia in sintonia con voi, che sia capace di capirvi e cercate i momenti migliori per andare a confessarvi con calma. Insomma, dobbiamo capire che la confessione è una cosa molto personale e se uno la affronta così, un po' di fretta, andando da un prete qualunque che non conosce, deve mettere in conto che può andargli bene, ma forse anche no. Qualcuno dice che non si confessa perché non gli piace raccontare a un'altra persona i propri peccati. Sì, è vero, bisogna vincere questa timidezza, anche se sappiamo che attraverso il prete che abbiamo davanti, in realtà il perdono viene da Dio. E anche se sappiamo che tutto quello che diciamo resta segreto, c'è sempre un po' di resistenza in noi nel dire i peccati. È così. Ma d'altra parte è proprio attraverso questo coraggio di esprimere i peccati che noi riusciamo a liberarcene, mentre fino a quando li teniamo sepolti dentro di noi non ce ne liberiamo. Ci sono poi quelli che non si sono confessati più perché l'ultima volta non sono stati assolti. In questo caso bisogna comprendere le ragioni per cui non sono stati assolti. Può darsi che siano valide ragioni, per esempio non hanno nessuna intenzione di fare un cammino di fede e non hanno intenzione di correggere alcuni peccati gravi, oppure può darsi che il prete sia stato eccessivamente rigido. In qualsiasi caso io consiglio di provare a dialogare anche con altri sacerdoti. Può darsi che riusciate a trovarne uno in grado di capirvi e capace di proporvi una via di perdono che siete disposti a percorrere. Siate perseveranti nel cercare una soluzione e la troverete. Ci sono poi tutte quelle persone che vivono una situazione personale o relazionale che li fa sentire a disagio con gli insegnamenti della Chiesa e non sono capaci di trovare una via di conciliazione tra le regole della Chiesa e ciò che stanno vivendo. La Chiesa mi dice che dovrei essere diverso da quello che sono o che dovrei assumere uno stile di vita che non riesco a fare mio. Anche in questo caso io consiglio di non arrendervi. Cercate qualcuno in grado di capirvi e capace di proporvi un cammino di fede adatto a voi. Gesù Cristo è per tutti e sicuramente c'è anche per voi un cammino di fede che potete intraprendere. Quello che serve è trovare un confessore che sappia capirvi e dall'altra parte però dovete essere anche voi disponibili a fare un cammino. Ma è possibile partecipare alla comunione senza essersi confessati? La Chiesa ci insegna che la confessione sacramentale è sempre una sorgente di grazia per progredire nella vita dello Spirito e tuttavia non è necessaria per la comunione se non in presenza di peccati gravi. Quindi penso di essere stato chiaro. La confessione è opportuna sempre, ma è necessaria solo quando ci sono peccati gravi. Tenete comunque conto che la comunione eucaristica presuppone sempre l'impegno di una conversione per vivere il Vangelo. Qualcuno non si confessa perché è separato, ma è bene sapere che quando la separazione dall'altro coniuge è consensuale o con legale divorzio, non esclude dalla comunione, a meno di essere risposati civilmente o di convivere come delle persone risposate. Quindi, anche se qualche prete non lo ha ancora capito, la Chiesa ci insegna che i separati possono accostarsi ai sacramenti della confessione e dell'Eucarestia, purché adempiano i doveri generali della vita cristiana come tutti gli altri. Per i risposati non c'è nessuna speranza di perdono. In realtà Papa Francesco in Amoris Laetitia afferma che in singoli casi, e quindi non è una regola generica, ma bisogna comprendere i casi specifici, attraverso un sincero confronto con la parola di Dio e un onesto discernimento a servizio della verità sotto la guida di un saggio pastore, certi ostacoli possono essere superati. Può confessarsi una persona che non è cristiana? No, non è possibile, perché se hai scelto di non credere in Gesù, non credi nemmeno alla confessione e quindi non avrebbe senso. Ma se una persona desidera di accogliere il perdono di Gesù, allora, come prima cosa, deve ricevere il battesimo e con il battesimo saranno perdonati tutti i peccati. E poi, se nel cammino di fede
cadrà nel peccato, potrà ricorrere alla confessione. Comunque sia, se non avete ancora le idee chiare, sappiate che sempre e in qualsiasi caso potete presentarvi a un confessore chiedendogli di aiutarvi a capire come potete confessarvi nel vostro caso specifico. È necessario confessarsi per essere cristiani? No, non è necessario. Anche chi non può confessarsi può partecipare alla vita della Chiesa e potrebbe anche avere una fede più grande della nostra, quindi nessuno è autorizzato a giudicare o a discriminare chi a causa di alcune circostanze personali non può confessarsi. Dio può perdonarmi anche se non mi confesso? Certo che sì, Dio infatti si avvale dei sacerdoti, suoi ministri, per donare il suo perdono alle persone. Tuttavia, Dio è sempre libero di donare il suo perdono a chi vuole. Va bene chiedere perdono direttamente a Dio? Sì, certo, va benissimo, anzi è necessario farlo, anche per chi va a confessarsi. Infatti anche per fare una buona confessione è importante aprire il nostro cuore a Dio e chiedergli perdono per i peccati, sia nella preghiera personale come pure nella preghiera comunitaria. E allora perché devo rivolgermi ad un prete? Perché non puoi autoassolverti, perché è troppo facile ingannare te stesso dicendo che sei pentito, convincendoti che quindi Dio ti ha perdonato e poi continui a vivere come prima. Nella confessione sacramentale invece non ti confronti con i tuoi pensieri, ma con un'altra persona che ti può correggere, ti può incoraggiare, ti può assolvere. E quando poi ricevi la soluzione sei certo di essere stato perdonato, perché hai ricevuto il perdono da Dio mediante un ministro della Chiesa. È possibile confessarsi al telefono o con WhatsApp? No, non è possibile. Tutti i sacramenti si possono ricevere solo di persona, perché i sacramenti non sono virtuali, anzi sono segni concreti, tangibili, efficaci della grazia di Dio. Con i mezzi di comunicazione invece non ci sarebbe il contatto diretto che è necessario. Ma non ho ancora risposto pienamente alla prima domanda. Perché dovrei confessarmi? Perché la confessione è un momento di grazia, è il sacramento della guarigione che ci guarisce dalle ferite del peccato, è il sacramento della rinascita spirituale. Gesù ti libera dal peso dei tuoi errori, dalla schiavitù del peccato e ti dice: credo in te, con la mia grazia puoi farcela, puoi essere una persona migliore. Ma Dio si arrabbia quando confessiamo i nostri peccati? No, assolutamente no, al contrario, Gesù ci ha assicurato che c'è più festa in cielo per un solo peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Quindi andate a confessarvi tranquilli che a Dio dispiace il peccato, ma è felice di perdonare e di donare il suo perdono. Come mai un confessore non mi assolve mentre se vado da un altro mi assolve? Perché anche se la soluzione viene da Dio, la valutazione viene fatta da un sacerdote che potrebbe anche sbagliare o che potrebbe proporre un percorso di conversione diverso rispetto a un altro sacerdote. Quindi è assolutamente normale che ogni confessore sia diverso dall'altro ed è anche per questo che è una buona cosa trovare un confessore che sappia ascoltarti. Tra le vostre domande, vi dico la verità, ho trovato molti casi specifici a cui non do risposta perché non voglio fare una casistica farisaica che vuole dare risposte da manuale ad ogni situazione della vita. È davvero importante e insostituibile il dialogo con un confessore saggio e amorevole che vi possa aiutare ad affrontare in modo costruttivo la situazione particolare che state vivendo. Ma siamo sicuri che Gesù ha il potere di perdonare i peccati? Il Vangelo ci racconta che una volta alcune persone portarono un paralitico davanti a Gesù e Gesù disse a quell'uomo: figlio, ti sono perdonati i peccati. Ma gli scribi dicevano in cuor loro: chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E allora Gesù disse: che cosa è più facile? Dire al paralitico ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina? Ora perché sappiate che ho il potere di perdonare i peccati, dico a te, disse al paralitico, alzati e cammina. Quello si alzò
e sotto gli occhi di tutti se ne andò. E come mai i preti possono assolvere i peccati? Perché è stato Gesù a conferire alla Chiesa questo dono. Infatti nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 20, Gesù, dopo essere risorto, dice ai suoi discepoli: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. È vero che la confessione è efficace per essere liberati dal maligno? Sì, certo, è vero, perché essendo liberi dal peccato siamo molto più forti per resistere alle seduzioni del maligno. Il grande esorcista padre Amorth diceva: confessatevi spesso, soprattutto confessatevi bene. Il maligno ha il terrore della confessione, perché se è ben fatta gli strappa dalle mani le anime e le rimette in quelle di Dio. Perciò non esiste esorcismo più potente della confessione ben fatta. Adesso che abbiamo visto perché è bene confessarsi, proviamo a capire come possiamo prepararci alla confessione. E la prima cosa che mi viene in mente è l'esame di coscienza. Infatti non va bene presentarsi al confessore senza avere nessuna idea di quali siano i peccati di cui vogliamo chiedere perdono. Cos'è l'esame di coscienza? L'esame di coscienza è un elemento essenziale del nostro cammino di fede. È un momento in cui ascoltiamo la voce di Dio che parla dentro di noi. È un momento di discernimento spirituale che serve per capire dove lo Spirito Santo ci stia guidando. Nell'ambito della confessione, però, l'esame di coscienza assume un significato molto particolare, che è quello di prendere coscienza dei nostri peccati, così da poter chiedere perdono a Dio e intraprendere la conversione. Cosa devo fare se la coscienza non mi rimprovera nessun peccato? Devo capire per quale ragione mi sento così a posto con me stesso. Potrebbe essere il caso di una persona che non commette nessun tipo di peccato, una persona perfetta e immacolata. Molto più frequentemente però è il caso di chi ha perso il senso del peccato, di chi non ha formato la propria coscienza e pertanto si autogiustifica da tutti i misfatti che compie. In linea di massima potremmo dire che più un'anima è illuminata dalla grazia e più comprende cosa ancora le manca per arrivare a compiere in pienezza la propria vocazione. Quindi, anche se ti illudi di essere già arrivato alla perfetta santità, prova comunque a dialogare con un confessore e forse ti aiuterà a capire che hai ancora molta strada da fare. Cos'è il peccato? Il peccato è una mancanza contro la ragione, la verità e la retta coscienza. È una trasgressione contro l'amore che offende Dio e ferisce la dignità umana. Nella Bibbia troviamo alcuni elenchi di peccati. Per esempio, Gesù ci ha insegnato che dal cuore provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti e le false testimonianze, le bestemmie. Queste sono le cose che rendono immondo l'uomo. Cos'è il peccato mortale? È quel peccato che raffredda l'amore nel cuore dell'uomo a causa di una violazione grave della legge di Dio, qualcosa che distoglie l'uomo da Dio. Il peccato mortale ci orienta verso qualcosa che è contrario all'amore vero. Ma è giusto sapere che un peccato è mortale quando ci sono queste tre condizioni. Innanzitutto si riferisce a qualcosa di grave, come per esempio quando si ferisce profondamente un'altra persona. 2. Deve esserci la consapevolezza di quello che si sta facendo, perché se una persona è consapevole che sta facendo del male e lo fa lo stesso, allora il peccato è più grave. 3. Deve esserci anche la libertà e la volontà di fare qualcosa di male, perché se per esempio accade un incidente che tu hai cercato di evitare ma è successo lo stesso, allora quello non è un peccato mortale. È necessario confessare anche i peccati veniali. Intanto chiariamo che i peccati veniali sono le piccole colpe quotidiane. La Chiesa ci insegna che non è strettamente necessaria la confessione di questi peccati, che possono essere riparati attraverso la carità, ma è tuttavia raccomandata. Insomma, non è un obbligo confessarli, ma sicuramente fa bene perché ci aiuta a formare la nostra coscienza, a lottare
contro le cattive inclinazioni, a lasciarci guarire da Cristo, a progredire nella vita dello Spirito. Tenete conto che la ripetizione dei peccati, anche veniali, genera i vizi. Qualcuno mi ha chiesto suggerimenti pratici per l'esame di coscienza. Forse dedicherò un approfondimento a questo tema stupendo. Comunque vi lascio alcuni spunti di riflessione. Quando fai l'esame di coscienza, comincia dalle cose che più ti pesano, che ti disturbano. Se dentro di te senti che c'è qualcosa di cui ti vergogni, qualcosa che non avresti dovuto fare, qualcosa che ti spaventa, qualcosa che non accetti di te stesso, insomma, se dentro di te non c'è l'armonia, ma c'è qualcosa che stride e ti disturba, probabilmente lì si annida un peccato. Gesù paragona il peccato a una malattia. E tu come fai a riconoscere le malattie? Innanzitutto dai sintomi, è normale non partire dalla teologia, ma innanzitutto sii onesto con te stesso e parti da quello che senti dentro. L'esame di coscienza è l'esame di quello che senti dentro. La parola di Dio ti viene in aiuto come una lampada, porta luce in quello che stai vivendo. I 10 comandamenti restano sempre un punto di riferimento valido per riconoscere i peccati, ma innanzitutto confrontati con il grande precetto che ci ha lasciato Gesù Cristo, il precetto dell'amore. Interrogati su come stai amando Dio, se stai amando le persone che hai accanto e se stai amando te stesso. Se vivi nella pienezza dell'amore in te non c'è peccato, ma dove non c'è amore, lì c'è il peccato. Anche il racconto delle Beatitudini che troviamo nel Vangelo è un punto di riferimento classico per l'esame di coscienza. Ma prima di entrare in confessionale, ve lo ripeto, cercate un confessore con cui vi trovate bene, perché questo può essere di grande aiuto. Ma se non lo trovate, ricordate che comunque la grazia di Dio passa anche attraverso i confessori antipatici. Sì, è sempre importante ricordare che l'essenza della confessione sta nel sacramento del perdono, nel ricevere la soluzione, mentre altre sfaccettature, come l'accompagnamento spirituale, è sicuramente importante, ma non è sempre presente. Guardiamo adesso a cosa dobbiamo fare durante la confessione. Cominciamo la confessione con una giusta disposizione spirituale, ovvero con la coscienza che mi sto avvicinando a ricevere un sacramento, ricordandomi che devo essere umile, perché sto per chiedere a Dio il perdono dei peccati. E quando ho stabilito dentro di me un clima di raccoglimento e di preghiera, allora sono pronto a varcare la porta del confessionale. È necessario inginocchiarsi? No, non è indispensabile, possiamo anche sederci o stare in piedi, ma l'importante è manifestare anche con il portamento del nostro corpo che stiamo celebrando un momento importante per la nostra fede. Quindi evitiamo in ogni modo atteggiamenti trasandati e scomposti. Insieme al sacerdote facciamo il segno della croce e dopodiché normalmente ci viene rivolta qualche parola di accoglienza per darci la possibilità di manifestare i peccati da cui vogliamo essere perdonati. Come faccio a ricordarmi i peccati? Alcune persone portano con sé un fogliettino su cui hanno appuntato alcune cose di cui vogliono essere certi di non dimenticarsi. Altre persone invece non ne hanno bisogno. Comunque sia, non è necessario essere scrupolosi. È valida la confessione se non confesso i miei peccati? No, è indispensabile che chi si confessa dica i propri peccati al confessore. Tutti i peccati mortali di cui ha consapevolezza. Cerca quindi di dire tutti i peccati che ricordi, così come diresti ad un medico il male da cui vuoi essere curato, anche perché se li taci non inganni il confessore ma inganni te stesso. Quanto spesso devo andare a confessarmi? Secondo il precetto della Chiesa, ogni fedele è tenuto all'obbligo di confessare i peccati gravi almeno una volta nell'anno. Se però una persona sente di essere in peccato mortale, allora fa bene a confessarsi il prima possibile. Posso confessarmi anche se non sono completamente distaccato dal peccato? Sì, puoi confessarti anche se per esempio non sei ancora riuscito a perdonare completamente qualcuno. Parlane con il confessore e sarà per te un passo verso la guarigione completa.
Cosa devo fare se il confessore ha fretta? Confessa i peccati che ti ricordi e accogli con gratitudine la soluzione. Quella soluzione è valida, anche se è mancato l'accompagnamento spirituale che tanto ti avrebbe giovato. Lo so, è brutto da dire, ma è così. A volte dobbiamo accontentarci di quello che troviamo, ma senza perdere la consapevolezza che anche attraverso la piccolezza del confessore la grazia di Dio ti raggiunge pienamente. Se non ci sono peccati particolarmente gravi, una persona ogni quanto tempo deve confessarsi. Questo dipende dalla vostra sensibilità e anche dalla disponibilità dei confessori. A mio parere è una cosa buona confessarsi, almeno prima delle grandi feste religiose, in Quaresima, in Avvento, nella preparazione alla Pentecoste. La confessione mensile è una ottima pratica, ma per alcuni è troppo tanto e per altri è troppo poco. Dipende quindi dal cammino spirituale che state facendo. Perché è importante dire i propri peccati? Perché è un atto di fiducia in Dio che ci ama. Inoltre così guardiamo in faccia i peccati di cui ci siamo resi colpevoli, ce ne assumiamo la responsabilità e così facendo ci apriamo a Dio e alla comunione della Chiesa. Inoltre il sacerdote potrà anche darci un consiglio per affrontare meglio le nostre debolezze. Se in passato ho commesso peccati gravi, devo ridirli ogni volta? No, assolutamente no. Una volta che sei stato assolto il perdono è completo, quindi è meglio non ripetere più quelle cose, almeno che possa risultare utile per l'accompagnamento spirituale. Anche i pensieri cattivi sono peccati? Ci sono alcuni pensieri che ci disturbano e che noi non vorremmo avere, ma si presentano lo stesso nella nostra mente. Quelli non sono peccati perché non li abbiamo voluti. Ma se noi consapevolmente, volontariamente custodiamo pensieri cattivi, come se per esempio progettiamo di vendicarci contro qualcuno, quelli sono peccati. Mi vergogno di andare dallo stesso confessore perché non voglio deluderlo, mostrando che cado sempre negli stessi peccati. No, non preoccuparti, il confessore non si scandalizza per queste cose, sono cose che sentiamo sempre. Quando noi confessiamo, desideriamo solo guarire spiritualmente chi si presenta a noi. E poi ditemi voi che confessore è un confessore che non sa ascoltare i peccati. Non preoccupatevi di raccontare i peccati al confessore perché è lì anche per questo. Faccio bene a confessarmi solo dai confessori con cui mi trovo bene? Sì, certo, non c'è nessuna ragione per andare in cerca di guai. Se ti trovi bene con qualcuno, continua ad andare da lui finché puoi. La confessione deve essere fatta per forza in un confessionale? No, è a discrezione del confessore trovare un luogo adatto per favorire la celebrazione di questo sacramento. Non sempre è facile soddisfare tutti i penitenti perché alcuni preferiscono rimanere nascosti, altri preferiscono un dialogo diretto. È necessario fare l'elenco di ogni singolo peccato o è possibile sintetizzare? Sì, è possibile sintetizzare. Se per esempio racconto 2 bugie al giorno e vado a confessarmi una volta al mese, non è necessario raccontare tutte e 60 le bugie. È sufficiente far capire al confessore il proprio peccato ed eventualmente la gravità del peccato. Faccio bene a partecipare alla comunione eucaristica solo dopo essermi confessato? No, puoi partecipare sempre e ti consiglio di partecipare ogni volta che vai a messa e se poi cadi in un peccato mortale, allora sì, vai a confessarti. Cos'è la confessione generale? Anche se non è necessario confessare i peccati che sono già stati confessati, in certi momenti particolari una persona può sentire il bisogno di presentarsi al Signore implorando il perdono per tutte le gravi mancanze della sua vita. In questo caso può chiedere al confessore di accogliere una confessione generale, in cui appunto chiede perdono per ogni peccato grave commesso nella vita. Va bene confessarsi per paura della dannazione? Diciamo che è meglio confessarsi perché abbiamo preso coscienza che stiamo facendo del male e perché vogliamo migliorare. Tuttavia, anche la paura può avere un suo ruolo positivo se ci smuove dai vizi e ci sprona a fare i primi passi della conversione. Che senso ha confessarmi se ripeto sempre gli stessi peccati? Il significato è che non vuoi darla vinta ai peccati,
Nonostante non sei ancora riuscito a vincere la battaglia, non hai nemmeno rinunciato a combatterla. E se ancora non hai trovato la forza per amare con un amore puro, tuttavia non rinunci a camminare in quella direzione. Ci vuole umiltà nel riconoscersi fragili e il Padre è sempre pronto a perdonare chi ritorna a Lui in cerca di perdono. Se ho offeso una persona e mi sono scusato con lei, devo chiedere perdono anche a Dio? Se ti sei già riconciliato con tuo fratello e hai fatto la cosa più urgente, ricordati comunque di chiedere perdono anche a Dio, perché il peccato ha sempre un effetto negativo anche sulla tua anima e sulla comunità di cui fai parte. E nel momento in cui fai del male a una persona, tu stai offendendo anche Dio. È valida la confessione senza essere pentiti? No, non è valida. La confessione non è un gioco. È necessario fare quanto è nelle nostre capacità per orientare la nostra vita verso Dio, per tornare a Lui con tutto il cuore. Per cui non è sufficiente presentarsi davanti a un prete e fare l'elenco dei peccati, ma quello che conta è prendere le distanze dal male, essere dispiaciuti del male commesso e detestarlo e avere il proposito di vivere nella luce. Perché il prete mi assegna una penitenza dopo la confessione? La penitenza non è una punizione per i peccati, è invece un modo per esprimere la nostra gratitudine a Dio che ci ha perdonati ed è anche un modo per cercare di rimediare al male che abbiamo creato con il nostro peccato. Per esempio, se hai rubato non è sufficiente celebrare il perdono, ma se è possibile devi anche restituire quello che hai rubato. Se offendessi una persona dovresti cercare di riconciliarti, se sei stato egoista devi cercare di essere caritatevole e via dicendo. A volte la penitenza è una semplice preghiera, l'importante è che tu faccia quanto ti viene chiesto e se ti sembra di non essere in grado, cerca di trovare una soluzione in dialogo con il confessore, perché la confessione sia valida è necessario accettare e compiere la penitenza che ci è stata data. Quali peccati possono essere perdonati? I vescovi e i preti, avendo ricevuto il sacramento dell'ordine, hanno il potere di perdonare tutti i peccati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alcuni peccati particolarmente gravi sono tuttavia colpiti dalla scomunica, la pena ecclesiastica più severa. In quei casi l'assoluzione può essere accordata solo dal Papa, dal Vescovo del luogo o dai preti da loro autorizzati. Tuttavia, in caso di pericolo di morte, ogni sacerdote può assolvere da qualsiasi peccato e da qualsiasi scomunica. Quale peccato è imperdonabile? Gesù ci ha insegnato che qualunque peccato e bestemmia saranno perdonati agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. La misericordia di Dio non conosce limiti, ma chi deliberatamente rifiuta di accoglierla attraverso il pentimento respinge il perdono dei propri peccati e la salvezza offerta dallo Spirito Santo. Un tale indurimento può portare alla rovina eterna. È valida la soluzione da parte di un confessore che ha commesso pure lui qualche peccato. Sì, è valida perché in quel momento non sta agendo a nome suo personale, ma in nome della Chiesa, che è il corpo di Cristo. E quando il prete dice le parole «Io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo», in quel momento è Dio stesso che sta perdonando. Quelle parole sono efficaci, non sono una speranza, non sono un augurio, ma sono una realtà che si sta realizzando nel momento in cui quelle parole vengono pronunciate. È vero che il confessore non deve dire a nessuno ciò che ha ascoltato in confessionale, sì, è verissimo. Quello che viene detto in confessionale resta segreto. Questo dà la garanzia a chi si confessa di poter aprire il suo cuore con serenità e fiducia. Quali sono gli effetti della confessione? Ci viene donato il perdono e la pace. Ritorniamo ad essere in grazia di Dio, ci riconciliamo con la Chiesa, siamo liberati dalla schiavitù del peccato, ci scarichiamo dal peso del male, siamo fortificati dallo Spirito Santo. Convertendoci a Cristo mediante la penitenza e la fede passiamo dalla morte alla vita e non andiamo incontro al giudizio. Sono valide le celebrazioni comunitarie della penitenza? È possibile prepararsi comunitariamente alla confessione, tuttavia
Questo non toglie che ci debba essere la confessione personale dei peccati e la soluzione individuale. Solo in casi di grave necessità si può ricorrere alla celebrazione comunitaria della riconciliazione, con confessione generale e assoluzione generale. Ma la gravità deve essere una gravità vera e non semplicemente perché si ha fretta di confessare tutti in un colpo. La confessione individuale resta quindi l'unico modo ordinario grazie al quale i fedeli si riconciliano con Dio e con la Chiesa. Se sono andato da un confessore e non mi ha assolto, e poi un'altra volta sono andato da un altro confessore e quello mi ha assolto, la sua assoluzione è valida? Sì, certo, se ti sei confessato con onestà e sei stato assolto, stai tranquillo e vai in pace. I tuoi peccati sono stati perdonati. Se dopo essermi confessato mi rendo conto che avrei dovuto spiegarmi meglio come mi sono dimenticato un peccato, è valido lo stesso l'assoluzione? Sì, l'importante è cercare di confessarsi bene, secondo le proprie capacità. E se ci confessiamo in questo modo vengono perdonati tutti i peccati, anche quelli di cui non siamo consapevoli. L'importante è non omettere volontariamente i peccati gravi. Questo renderebbe inutile l'intera confessione. Come mai dopo la confessione mi rimangono i sensi di colpa? Perché la confessione perdona i peccati ma non ne cancella il ricordo. Per questo potremmo ancora conservare in noi il ricordo doloroso dei nostri errori, ma abbiamo però la sicurezza che Dio ci ha perdonati e questo deve darci pace. Cosa succede se uno muore senza essersi confessato? Va all'inferno? No, non esageriamo, la confessione ci assicura il perdono e la pace di Dio, ma questo non significa che Dio non possa comunque accogliere nel suo regno anche altre persone che non si sono confessate. Abba Daniele era noto per la sua dolcezza e la misericordia verso i peccatori. Un giorno, venuto a confessare un ammalato, lo trovò un po' reticente. Io non insisto, disse, perché tu ti confessi, non voglio che la paura ti faccia prendere una decisione affrettata. Dormici sopra. Se domani mattina ti svegli, chiamami. A parte gli scherzi, la confessione è un dono bellissimo che Dio ci ha fatto per scoprire che il suo amore è capace di guarirci, per riscoprire la bellezza di vivere in pace con noi stessi e con il Padre. Lasciati riconciliare con Dio. Bene, carissimi fratelli e sorelle, secondo le mie capacità ho risposto alle vostre domande e ora sono io a chiedere a voi di condividere questa riflessione, di lasciare un commento e naturalmente, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi per seguire le prossime uscite. Grazie, ciao ciao e abbi cura di te. Benvenuto a tutto il pubblico di TV2000, va da retro il nostro settimanale di informazione sul mondo delle sette e sul satanismo. Oggi vogliamo partire da un punto, dal fatto che è accaduto esattamente una settimana fa. In una nota trasmissione del servizio pubblico, alcuni presunti scienziati hanno parlato di esorcismo che è stato definito semplicemente da questi personaggi disturbi multipli. Leggo il virgolettato: addirittura la possessione per la scienza avrebbe origine nell'infanzia, sono fenomeni illusori, occorrono prove come immagini registrate, non solo testimonianze, e questo è quello che chiede la scienza. Noi alla scienza, con anche questo programma, vogliamo dire soltanto questo: innanzitutto dietro al divieto della Santa Sede di vietare appunto telecamere o nastri di qualsiasi tipo durante il rito esorcistico è semplicemente una forma di rispetto. Rispetto per chi? Ovviamente per la persona che va
dall'esorcista per salvaguardarne anche la dignità. Immaginiamo cosa sarebbe se la possessione di queste persone fosse messa sotto forma di spettacolo. E poi ci chiediamo anche cosa ne sarebbe delle loro famiglie, che spesso sono all'oscuro purtroppo di questi disturbi. E soprattutto ci chiediamo: ma quante prove poi servirebbero? Ne basterebbe una? Ce ne vorrebbero 1000, 1 milione? Ecco, quello che noi vogliamo dire è che spesso anche la scienza dovrebbe essere un po' più umile nel senso di riconoscere che spesso non sempre ci sono delle risposte a tutti i fatti, ma se visti con luce soprannaturale, con una luce sempre sotto la lente della Chiesa, molti fatti diventano spiegabili come. Noi infatti parliamo qui a Valle Retro di esorcismi e lo facciamo non solo con chi in modo silenzioso, in modo eroico anche pratica questi riti ogni giorno, ma soprattutto vogliamo raccontarvi delle storie di immenso dolore, anche di eroismo, senza far spettacolo, ma semplicemente per raccontarvi il dolore di storie ordinarie, di storie come questa che adesso andremo a vedere insieme. Kita baca. Lawas darah badannya nih. Aku lawas darah badannya. Tidak mau. Uomini e 3 donne a giudizio dalla Corte d'Assise di Bruxelles sono accusati di aver ucciso una ragazza di origini marocchine facendole subire dei riti esorcistici allo scopo di renderla feconda. I 6 imputati, 2 di loro autoproclamatisi esorcisti e membri di un'associazione musulmana radicale, dovranno rispondere di torture che hanno provocato la morte. Rischiano dai 20 ai 30 anni di prigione. La vittima, 23 anni, è morta a Bruxelles. Qualche ora prima suo marito aveva chiamato i soccorsi per segnalare che la sua sposa aveva avuto un malessere mentre era andata in bagno. L'ipotesi di morte naturale è stata però rapidamente scartata. Il suo cadavere è stato ritrovato coperto di ematomi e i suoi polmoni erano riempiti d'acqua. Suo marito ha finito per confessare che la sua giovane moglie subiva da più di un mese delle sedute di esorcismo secondo il rito della rochiglia e destinato a cacciare dal suo corpo i jinns, cattivi spiriti che le impedivano di restare incinta. Questi riti erano praticati nell'appartamento della coppia di Bruxelles da un marocchino autoproclamatosi Cheikhi e i suoi discepoli, un belga convertito all'Islam con l'assistenza del marito e di 3 sorelle musulmane della vittima. Durante questo periodo la giovane musulmana ha ingurgitato decine di litri di acqua santa, mangiava solo 2 cucchiai di yogurt al giorno. Per far uscire i jinns, gli esorcisti le mettevano le dita nella gola, le facevano fare dei bagni in acqua caldissima e la colpivano con mani e bastoni coperti di versi del Corano. La famiglia della vittima richiede che la tortura sia riconosciuta dalla giustizia, ricorda che questo rituale è una deriva settaria contraria ai principi dell'Islam.
Benvenuto a tutto il pubblico di TV2000, vada retro il nostro settimanale di informazione sul mondo delle sette e sul satanismo. Io intanto do il benvenuto a Padre Francesco Bamonte, esorcista. Padre Francesco, grazie di essere qui. Pace bene. Qual è la differenza del rito esorcistico della Chiesa Cattolica con il presunto rito di cui abbiamo visto le immagini pochi secondi fa? È una differenza abissale. Innanzitutto mi ha sconcertato quei colpi che sono stati dati su quella poverina. Non è certo questo il modo di cacciare il demonio, qualora si accertasse veramente che c'è questa presenza. Innanzitutto si tratta di un combattimento spirituale, quindi è un combattimento che si fa non con la forza fisica ma con la preghiera. Il demonio si caccia nel nome di Gesù Cristo pregando. Padre, ma nel rituale cristiano ed è appunto quello che lei utilizza tutti i giorni per cercare di vincere spesso le possessioni diaboliche, c'è una figura chiara che è quella di Gesù Cristo. Tutto il resto, cioè lei quando si fa promotore del rito esorcistico, dietro di lei chi c'è insieme a lei che opera? Innanzitutto noi operiamo sempre dopo aver consultato anche i medici, i psichiatri che hanno incontrato le persone che arrivano da noi, quindi c'è una stretta collaborazione tra almeno nel mondo cattolico, tra esorcista e psichiatri e psicologi e medici. Bisogna sempre verificare che il fenomeno che si manifesta non sia spiegabile scientificamente e poi capire se è qualcosa che la scienza non riesce a spiegare perché magari spiegherà più in seguito, oppure è qualcosa di origine soprannaturale. Allora in quel caso si procede con l'esorcismo. Ma lei quando pratica l'esorcismo non lo pratica a nome suo ovviamente, lo pratica a nome... Certo, a nome di Cristo e della Chiesa. L'esorcismo è un comando dato da Cristo: nel mio nome caccerete i demoni. E Cristo Gesù ha dato alla Chiesa la facoltà, il potere di cacciare i demoni, oltre al mandato di annunciare il regno di Dio, di pregare e guarire gli ammalati, oltre al comando di celebrare il sacrificio eucaristico, di rimettere i peccati, di battezzare nel suo nome, anche quello di cacciare i demoni. È quindi un ministero pastorale della Chiesa che Cristo stesso ha affidato alla Chiesa per il bene dei fedeli, là dove si accerti, dopo un serio discernimento, una reale azione straordinaria del demonio. Padre Francesco, visto che qui alcuni comitati, alcuni presunti scienziati dicono che l'esorcismo potrebbe essere una autosuggestione, a lei è mai capitato di aver, tra virgolette, sbagliato una diagnosi in questo senso? Certamente è possibile, non tanto l'esorcismo, ma che la persona che ritiene di essere posseduta in realtà sia suggestionata, abbia delle false paure, un'interpretazione errata dei fenomeni che gli stanno accadendo. Quindi è alla fine l'esorcista, dopo aver ascoltato i familiari o persone conoscenti, dopo aver ascoltato la persona stessa, dopo aver visto anche le cartelle cliniche, a dare l'ultima parola sul caso se la possessione sia tale o meno. Ora, Padre Francesco, noi abbiamo raccolto, e ringrazio veramente di cuore, perché anche queste persone che poi vengono qui e testimoniano la loro storia, che sono storie di grande dolore, e per questo anche per salvaguardarne anche la dignità abbiamo preferito modificarne anche la voce. Questa è la storia di una donna di scienza, quindi non parliamo di una persona che non sa di cosa si parla, una persona di scienza che è stata costretta per vari motivi che essa stessa adesso ci dirà, è stata costretta poi a fare un percorso insieme al suo esorcista fino ad una liberazione che in questo caso è molto particolare, però non vi voglio anticipare niente, sentiamoci soltanto questo piccolo frame della sua storia. La mia storia comincia nel febbraio del 2004, in modo abbastanza poco sospetto, per così dire, nel senso che ho cominciato a trovare sui miei indumenti degli strani buchi, come se fossero prodotti da un acido o da una bruciatura. Lì per lì sinceramente ho pensato a darme o un problema di detersivo.
o magari anche un problema dermatologico mio, visto che alcuni erano a contatto con la pelle. Una formazione scientifica come quella mia ti spinge sempre a pensare, a cercare la spiegazione logica, quella concreta, assolutamente non quella soprannaturale. Però ecco, questi buchi si ritrovavano su ogni indumento, interno, esterno, a ripetizione, ma soprattutto nella stessa forma, nella stessa disposizione e nello stesso numero. Cominciava ad essere un po' strana la cosa, ne ho parlato con medici, ne conosco diversi, anche molto bravi, e tutti mi hanno detto no, guarda, saresti un caso da annali della medicina, né più né meno. Ho provato a cambiare cassetti, a cambiare tipo di lavaggio, ho cercato tutte le spiegazioni possibili e immaginabili. A un certo punto mi ero rassegnata a buttarli semplicemente, senza preoccuparmene, andava così, anche se cominciavo a essere un po' nervosa al riguardo. Poi è successo che un buco praticamente identico, anche se uno solo, l'ho trovato sul pigiamino di mia figlia, piccola, molto piccola a quell'epoca, e questo ha fatto scattare qualche cosa dentro di me. Ho detto non mi importa quale sia la vera spiegazione, io devo trovare una soluzione, e a quel punto ero disposta anche a pensare alla possibilità del sovrannaturale. Abbiamo sentito una serie di buchi, una serie di piccoli segni che dimostrano che c'è qualcosa che non va, questi segni che poi vanno anche a finire sul pigiamino della figlia di questa signora, di questa bambina, e da lì comincia il caos. Cioè, Padre Francesco, noi vogliamo ragionare su questo. Quando una persona si accorge che c'è qualcosa che non va, quando una persona si accorge che la sua vita sta cambiando, quando una persona è andata già da medici, da professionisti, da specialisti, alla fine arrivano da lei. Lei cosa fa? Beh, è mia abitudine tranquillizzare le persone. Innanzitutto verificare il livello di vita cristiana, il livello della fede di queste persone, poi chiarire bene quali fenomeni avvengono e poi invitare alla preghiera. Quando non c'è una spiegazione scientifica dei fenomeni, io dico sempre: Dio sa che cosa sta accadendo, quindi se noi lo preghiamo con fiducia, Lui interverrà e ci aiuterà a capire l'origine del male che ti sta opprimendo. Quindi dobbiamo avere grande fiducia in Lui e grande speranza che non mancherà di aiutarci. Ma poi come effettua la vera e propria diagnosi? La diagnosi si fa innanzitutto con un attento ascolto, come dicevo, sia della persona stessa, dei familiari, dei medici, poi un secondo momento nella preghiera. Se durante la preghiera emergessero dei fondati motivi di sospetto di un'azione particolare del demonio, allora l'esorcista, nel momento in cui questi fenomeni corrispondono a quelli che il rituale degli esorcismi classifica come segnali di una possessione diabolica, di una possibile possessione, presunta possessione diabolica, procede all'esorcismo. Se durante l'esorcismo questa presenza, che già si era in parte palesata, si manifesta in maniera chiara, evidente, dice cose che quella persona non può dire, fa cose che quella persona non è in grado di fare, quella persona assume delle forze che non corrispondono alla sua età e alla sua condizione fisica, e soprattutto un'avversione al sacro assolutamente inspiegabile, non un'avversione al sacro generica, ideologica o psicologica come c'è nel mondo, ma una avversione a orario che inizia in un momento e finisce dopo 5 minuti e insieme associato a tutti i fenomeni precedenti si può sospettare che quella personalità diversa che emerge sia appunto il maligno. Il maligno. Il maligno non solo, come vedremo adesso nel corso anche di questa testimonianza, non solo prende possesso, perdonatemi il termine, di questa persona, ma prende il possesso di tutti, di quasi tutti i componenti della sua famiglia.
Vediamo che succede. Un sacerdote esorcista, anche se allora questa parola non era stata ancora detta, era la cosa migliore, la scelta migliore ovviamente. Ho telefonato e mi è stato dato un appuntamento. Lui già per telefono mi ha detto con molta calma, con molta tranquillità, lei comincia a controllare dentro casa, sa, i cuscini, mi disse. Io, va bene, se lo dice lei, figuriamoci. E mi diede anche appunto un appuntamento. Quindi con questa mia amica, sempre col suo aiuto, abbiamo cominciato a controllare tutti i cuscini di casa. Sembrava che non ci fosse nulla fino a che a un certo punto questa mia amica vede un cuscino che era un cuscino con un portapigiama a giocattolo, fra l'altro, c'era un gattino sopra, ed era una cosa che era stata regalata a me tanti anni prima, poi però era stata utilizzata da mio marito come cuscino per un po' di tempo e poi all'ultimo ci giocava mia figlia. Apriamo anche questo, ho detto, l'abbiamo aperto e lì c'era del materiale di cui sono fatti i cuscini normalmente, con materiale sintetico, una formazione che così a prima vista sembrava un grosso cuore di animale. So che può sembrare assurdo, ma le assicuro che era proprio così. Un cuore di animale con anche una specie di pezzo di arteria che usciva fuori, era un pochino impressionante, devo dire. Ho chiamato immediatamente il sacerdote, ovviamente, per dirgli che cosa avevamo trovato, quell'unico ritrovamento. E lui già per telefono mi ha detto: guardi, lo ponga in una busta, se per caso dovesse avere dell'acqua benedetta ce lo cosparga, pregando, ovviamente pregando, sempre pregando, e poi lo chiuda nella busta che quando ci vediamo me lo porta insieme agli indumenti che volevo fargli vedere. E così è stato. Ho seguito le istruzioni scrupolosamente, sono brava a seguire i manuali perché appunto come formazione scientifica la cosa che so fare meglio è seguire le istruzioni. Ho portato tutto questo materiale all'appuntamento con il sacerdote, lui ha guardato tutti questi reperti, diciamo così, e nonostante abbia comunque mantenuto tranquillità, serenità e cercato sempre di tranquillizzarmi, di farmi stare serena, ha evidentemente trovato qualcosa di particolare. Un cuscino aperto, un cuscino in cui dentro c'è qualcosa che non dovrebbe essere lì. Cos'è questo qualcosa? Questo qualcosa è l'oggetto del maleficio. Noi non vogliamo assolutamente creare panico né isteria, però vogliamo soltanto indagare. Padre Francesco, questi malefici, o meglio, questi oggetti di malefici si materializzano dentro cuscini e materassi, c'è un perché quelle poche volte che accadono? È un fenomeno rarissimo, quindi giustamente come dice lei vorrei che chi ci sta seguendo non entri, diciamo, nella cosiddetta psicosi da maleficio, che è molto molto più pericolosa e dannosa dello stesso eventuale raro maleficio che può essere messo in atto contro qualcuno. Certamente diremmo il falso se dicessimo che questi fenomeni non accadono, perché noi esorcisti purtroppo dobbiamo accostatarli varie volte nel nostro ministero. E dobbiamo dire anche che la maggior parte degli operatori dell'occulto che operano malefici sono semplici imbroglioni, inabili persone che sfruttano la credulità della gente, e quindi bisogna dire innanzitutto che non qualsiasi persona che dica di essere in grado di operare un maleficio è veramente in grado di farlo. Per fortuna. Sono persone certamente legate a Satana, alcuni in maniera profonda, e sono pochissimi, quei pochissimi certamente sono in grado di fare dei danni. Quindi talvolta noi accertiamo questi fenomeni. Sembrerebbe che a volte questi agglomerati malefici vengono introdotti o materialmente tramite qualche persona conoscente alla persona che hanno in mente di colpire, oppure in rarissime situazioni, là dove si creano le condizioni e si creano soprattutto dove manca una barriera spirituale, una vita di preghiera, una vita di fede, di sacramenti, il maleficio sembra attecchire.
E perché c'è un motivo particolare? Perché nel cuscino o nel materasso? Sembrerebbe che gli operatori dell'occulto scelgono questo oggetto che è il cuscino perché si sta più a lungo poggiati col capo e quindi nel loro intendimento la persona dovrebbe ricevere un maggior numero di ore di influsso malefico. Però ripeto, non vorrei che i telespettatori adesso si scatenassero nel cercare nei cuscini qualcosa. Io dico questo, il nostro maggior nemico è il peccato. Il peccato apre tante volte la strada al demonio per operare innanzitutto mali di ordine morale, più che fisico. Quindi l'importante è che noi viviamo in comunione con Dio, siamo nella grazia di Dio e il Signore e la Vergine Immacolata ci custodiscono da questo tipo di mali. Ora, Padre Francesco, lei parlava di Vergine Immacolata e questo mi dà l'appiglio per lanciare l'ultima parte dell'intervista, che è quella forse più forte, perché vediamo cosa succede proprio grazie alla Madonna, come si chiude l'esorcismo finale. Vediamo insieme. Il sacerdote ha cominciato a chiedere a questa che secondo lui era già un'entità che si stava manifestando, ma che io mai potevo immaginare il nome, che cosa facesse lì, per quale motivo, e questo qualcosa non voleva rispondere, era rabbioso, ringhiava, sono uscite fuori toni di voce che non erano i miei mai stati, cose terribili, anche insulti, improperi, una rabbia che non credo che un essere umano possa sentire, non così forte, non è possibile. Non è una rabbia umana quella. In questi 2 anni, a parte il fatto del cambiare voce, che può anche essere considerato un segno minore, ma io veramente, questa entità, chiamiamola così, attraverso me ha parlato lingue straniere che io non ho mai conosciuto, ha manifestato una forza fisica che non avrei mai potuto avere come persona, come essere umano, ma veramente, da dovermi tenere in 5-6 persone, una cosa folle. E poi esprimere concetti teologici che io, a parte che di teologia non ne so nulla neanche ora, ma concetti teologici che non avrei mai immaginato e che a detta del sacerdote erano anche esatti, e riconoscere delle reliquie che io non solo non conoscevo, ma non sapevo nemmeno che in quel momento fossero in quella stanza, di santi di cui non avevo mai sentito parlare. E tutto questo erano cose che il sacerdote riusciva a far dire al demonio grazie alle preghiere e all'intervento della Madre di Dio, alle parole per Cristo, con Cristo e in Cristo. È impazzito veramente, c'è stata veramente una ribellione che dire forte non rende l'idea. E all'improvviso ho cominciato a sentirmi pervadere da una luce bianchissima, accecante, fortissima, ma per me meravigliosa. Luce che, aprendo gli occhi, non vedevo, perché eravamo in penombra. La luce si manifestava quando io avevo gli occhi chiusi, ma la cosa più bella era che per me era una luce soave, fortissima sì, ma che portava solo pace. Per quella bestia immonda era una sofferenza indicibile. E diceva che il suo manto ci stava avvolgendo, tutti noi che eravamo lì, e che lei stava intercedendo per me, per la mia liberazione. E poi ha lanciato un urlo spaventoso che io forse non ricordo neanche, in realtà ricordo il dolore alle orecchie. Quindi la Madonna mi ha liberato. Il vero male è rivolgersi a maghi, a fattucchieri, perché purtroppo poi è questo l'errore che si commette. Quando si sospetta qualcosa di soprannaturale ci si butta ancora di più nel soprannaturale, questo è un errore grandissimo. Quindi quando c'è qualcosa che non vi sapete spiegare, cercate sì le spiegazioni mediche, psicologiche, fatevi aiutare da tutti gli specialisti, ma anche da quel grande specialista che è la Chiesa. Liberata dunque grazie a questa luce, liberata grazie a quello che possiamo, penso, dire, Padre Francesco, con molta tranquillità, liberata grazie alla Madre di Dio, quindi alla Madonna. Padre Francesco, è commovente vedere e sentire testimonianze così che parlano dell'influsso
della Madonna nella battaglia, nella guerra contro il diavolo. È così persistente la presenza della Madonna durante i riti esorcistici? Certamente verifico in maniera costante questa presenza amorevole e materna della Madonna durante l'esorcismo, è segnalato dal demonio stesso che con grande furore, con odio, con parole oscene, parole con bestemmie, si rivolge alla Madre di Dio dicendo che è lì presente e sta intercedendo per quella persona che la ama, che vuole liberarla. E quindi questo davvero è commovente, perché durante l'esorcismo è tutta la Chiesa, la Madonna, i santi che intercedono e che pregano in favore di quel nostro fratello o quella nostra sorella posseduti. Francesco, ma c'è anche di più, se non sbaglio, cioè quando lei ordina in qualità di esorcista alla persona che sta esorcizzando, o meglio alla bestia, come diceva la signora che subisce l'esorcismo, ordina di dire e di parlare in favore della Madonna, cosa risponde? Talvolta, è costretto a rispondere? Talvolta Dio permette che risponda, non sempre, ma talvolta permette che dica delle cose davvero che attestano la dignità della Madre di Dio, la sua sublime santità, le sue prerogative e le sue virtù. E un esempio l'ho riportato proprio nel testo dove queste testimonianze sono confluite. Cioè addirittura ha composto un sonetto, sì, una poesia. C'era un episodio che era riportato da molti volumi, da molti libri, ma non riuscivo mai a trovare le fonti, per cui qualcuno cominciava a mettere in dubbio questo episodio bellissimo. Ho fatto delle ricerche approfondite e ho scoperto che questo componimento lirico che il demonio fu costretto a fare fu citato nel 1907 dal cardinale Francesco Salesio della Volpe al processo ordinario romano che si svolse tra il 1907 e il 1928 per la beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, il Papa Pio IX. Ma quindi, sì, come dire, sotto questo vorrei che fosse chiaro, cioè il diavolo anche quando possiede una persona, se comandato da chi rappresenta in quel momento, quindi l'esorcista, la Chiesa e ovviamente il Vangelo, eccetera, se gli viene ordinato di dire una cosa che riguarda il nemico numero uno, che quindi presumo sia per il diavolo la Madonna, il diavolo risponde, e lo fa anche in modo egregio, tant'è vero che addirittura compone poesie sotto, quindi queste poesie sono state dettate sotto esorcismo, se non ho capito male. Sì, due predicatori domenicani che assistevano a un esorcismo nel 1823 in una città dell'Italia meridionale, durante una missione parrocchiale si trovarono a assistere appunto agli esorcismi di un ragazzo undicenne analfabeta, e l'esorcista impose al demonio nel nome di Gesù di dimostrare che Maria era immacolata, e gli comandò addirittura di farlo mediante un componimento poetico di 14 versi endecasillabi a rima obbligata, distinti in 2 quartine e 2 terzine. Quindi anche molto tecnica. Certo, era impossibile per un ragazzo analfabeta poter produrre un testo del genere. Però, Padre Francesco, non diciamo di più, perché noi proprio sul rapporto diavolo e Madonna vorremmo poi dedicarci una puntata intera. Io invece, visto che siamo quasi in chiusura, volevo annunciarle, forse già lo saprà, che a breve succederà un altro fatto straordinario, ovvero il 13 luglio del prossimo 21 si aprirà ufficialmente l'inchiesta diocesana per la beatificazione di Padre Candido Amantini. Padre Candido, lo ricordiamo tutti, era un noto esorcista, se non sbaglio, per 30 anni e oltre ha praticato riti esorcistici alla Scala Santa, e soprattutto il suo allievo, forse più conosciuto, è Padre Gabriele Amort. Padre Francesco, questo riconoscimento, quindi l'apertura di un processo che sicuramente andrà ovviamente a buon fine, quindi un nuovo beato, un nuovo santo nella storia della Chiesa, santo esorcista della diocesi di Roma. Mi sembra che questo fatto di essere esorcista possa essere qualcosa in più, senza nulla togliere ovviamente agli altri santi. Certo, a noi esorcisti rallegra moltissimo, è motivo di grande gioia, perché non potrà che produrre
una maggiore conoscenza di questo ministero pastorale nella Chiesa. E il padre è stato un celebre esorcista che ha dato veramente tanto aiuto a persone provenienti non solo dall'Italia, a quanto mi risulta, ma da tutto il mondo. E certamente aveva anche dei doni particolari che Dio gli aveva offerto per il bene di tutti. E quindi noi siamo lieti di poter avete un nuovo partecipare. santo protettore in più, per intenderci. Senza dubbio, senza dubbio. Vade Retro finisce qui. Un pensiero di tutta la redazione di Vade Retro, di chi aiuta e collabora con questo programma, va al caro Ivano, scomparso in modo prematuro qualche giorno fa. Ricordiamo che la nostra trasmissione continua anche ovviamente la prossima settimana, sempre sabato dalle ore 17. Grazie per essere stati con noi. Io sono la sorgente, vieni ad attingervi. Ti donerò momento per momento quanto ti è necessario, la forza e la gioia, il coraggio, la dolcezza, la pazienza, la carità, la saggezza, momento per momento. Ma vieni, io sono la tua vita. Nelle difficoltà cerca il tuo conforto in me solo. Domanda di ottenere senza tardare i frutti della prova affinché essa cessi. Io sono la sorgente, vieni alla sorgente, essa è inesauribile. Con quale mezzo? Mediante il silenzio. Fa il silenzio attorno a te e in te. Abbandona i tuoi desideri, prendi i miei desideri e i miei sentimenti. Allora la mia gioia verrà a visitarti anche nelle più profonde tenebre. Allora tu vedrai il regno di Dio in te e attorno a te, e tutto il resto sarà dato in sovrappiù. Ricordiamoci spesso che se il Signore ci ha creati e ci sta continuamente sostenendo in vita, c'è un motivo importante per ciascuno di noi e per gli altri. Significa che tutti noi abbiamo una mansione che dobbiamo portare avanti con amore, determinatezza e costanza. Però dobbiamo impegnarci a cercare di scoprirla di giorno in giorno con l'aiuto dello Spirito Santo, il quale ci manda sempre dei segni, se li vogliamo leggere con umiltà. Le numerosi morti improvvise di giovani ed adulti che oggi stanno aumentando notevolmente dimostrano che Dio può toglierci il respiro quando vuole. Egli conosce infinitamente meglio di noi i motivi per cui esistiamo e perché ci fa rimanere in vita. Motivi che sono sempre buoni e giusti, perché Dio è bontà, misericordia e giustizia. Il Signore desidera che tutti siamo salvi in Lui ed attende pazientemente la nostra conversione. Dobbiamo però star molto attenti affinché il nostro cuore non si indurisca e si rifiuti di obbedire al Signore o di credere in Lui. Egli non vuole privarci del libero arbitrio, ma è comunque padrone delle nostre vite. Non abusiamo della sua bontà e misericordia. Chiediamogli spesso perdono, facciamo buoni propositi ed agiamo sempre in Lui.
Scrivi: sono 3 volte santo ed ho orrore del più piccolo peccato. Non posso amare un'anima macchiata dal peccato, ma quando si pente la mia generosità non ha limiti verso di lei. La mia misericordia l'abbraccia e la perdona. Con la misericordia insegue i peccatori su tutte le loro strade ed il mio cuore gioisce quando essi ritornano a me. Dimentico le amarezze con le quali hanno abbeverato il mio cuore e sono lieto per il loro ritorno. Dì ai peccatori che nessuno sfuggirà alle mie mani. Se fuggono davanti al mio cuore misericordioso, cadranno nelle mani della mia giustizia. Dì ai peccatori che li attendo sempre. Sto in ascolto del battito del loro cuore per sapere quando batterà per me. Scrivi che parlo loro con i rimorsi di coscienza, con gli insuccessi e le sofferenze, con le tempeste di fulmini. Parlo con la voce della Chiesa e se rendono vane tutte le mie grazie, comincio ad adirarmi contro di essi, abbandonandoli a se stessi, e do loro quello che desiderano. La potenza di Dio di tutto trionfa, ma l'umile e dolente preghiera trionfa di Dio stesso. Ne arresta il braccio, ne spegne il fulmine, lo disarma, lo vince, lo placa e se lo rende, quasi sarei per dire, dipendente ed amico. Se si gode sempre della protezione di Dio, si comincia a crederla meno necessaria. Ecco perché conviene che talvolta ci sia sottratta, per mostrarci che senza di essa siamo un nulla. Cari figli, vi invito a conoscere il meglio possibile mio figlio attraverso la preghiera e la misericordia, perché con i cuori puri ed aperti impariate ad ascoltare ciò che vi dice mio figlio, per riacquistare la vista spirituale. Come un unico popolo di Dio in comunione con mio figlio, testimoniate la verità con la vostra vita. Pregate, figli miei, affinché insieme a mio figlio possiate portare solo pace, gioia ed amore a tutti i vostri fratelli e sorelle. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Si tu
Esistono molti più angeli di quello che immaginiamo, una moltitudine immensa. Ognuno ha una mansione specifica, ma tutti adorano il Creatore con gratitudine indescrivibile. La stessa creazione è sorretta da loro. Tutto il creato obbedisce alle leggi fisiche, chimiche e biologiche, ma gli angeli hanno il compito di aiutare l'umanità sotto tutti i punti di vista. Queste leggi che sorreggono il cosmo corruttibile potrebbero anche ritorcersi contro l'uomo se non fossero gli angeli che compiono la volontà divina. Pochi di noi si rendono conto di quanta importanza hanno gli angeli anche per la nostra stessa esistenza. Diamo per scontate molte cose, ma il Signore che fa piovere sui giusti e gli ingiusti vuole salvare tutte le sue creature pur lasciando loro il libero arbitrio. E gli angeli contribuiscono invisibilmente anche all'ordine materiale e spirituale degli uomini perché eseguono gli ordini divini. Noi diamo per scontato che il sole sorga e tramonti secondo ritmi ben precisi. Senza gli angeli, però, tutto imploderebbe in brevissimo tempo, perché gli imprevisti in natura e nella società sono molto più numerosi di quello che la nostra mente concepisce. Terremoti, alluvioni, raggi cosmici, meteoriti, calamità, infortuni, malattie, guerre, omicidi, eccetera. Gli angeli ci aiutano a non soccombere tra moltissimi pericoli e rischi. Quando è la nostra ora di passare nell'altra dimensione, essi ci accompagnano insieme ai santi.
deciso di creare questo canale per unire l'utile al dilettevole, ovvero la mia passione per la fotografia e i video e il mio impegno nel campo del volontariato. Da oltre 20 anni, infatti, durante le ferie giro il mondo per documentare le attività delle Suore della Provvidenza nelle 56 missioni che loro hanno nei paesi del sud e dell'est del mondo. Sono stato, ovviamente sempre a spese mie, ben 12 volte nelle missioni africane, in Togo, in Costa d'Avorio e in Benin, ma anche in quelle dell'India, del Brasile e della Bolivia. L'obiettivo era portare fotografie e video nelle parrocchie friulane per promuovere e animare una solidarietà che è importantissima per queste missioni. Questa scelta mi ha precluso però di incontrare la grande massa di persone, che rappresenta più o meno il 90, anche il 95%, che non frequenta più le chiese e le parrocchie. Fare un canale dove posso esercitare le mie passioni e contemporaneamente incontrare tutti è la strada che vorrei tentare di percorrere. Ci riuscirò? Non lo so, non mi resta che provare. Guerra mi diceva sempre: c'è un uomo che cammina dritto e preciso verso il futuro, ma spesso voltando la testa all'indietro. Il primo video nell'ambito della solidarietà parte dall'intervento che Oscar Farinetti ha fatto a Genova alla convention organizzato dalla Banca Mediolanum. Io non conosco e non parteggio per Farinetti. Certo, lui era lì principalmente per difendere il suo progetto e i suoi interessi, ma ha detto anche delle cose molto giuste che io ben conosco e condivido, ma dette da lui assumono un nuovo peso e un nuovo rilievo. Per inquadrare il cambiamento io parto sempre dallo scenario, cercare di capire dove viviamo, e quindi per me questo cerchio è il mondo. Pensiamo 2 minuti al mondo. Il mondo è nato 6 miliardi di anni fa. Non è neanche tanto vecchio, 6 miliardi, chissà quanto durerà ancora, perché tutto ha un inizio e una fine. Noi umani invece siamo molto più piccoli, siamo nati 150 milioni di anni fa, ieri. Abbiamo ancora una marea di strada da fare, abbiamo un sacco di invenzioni da fare. In questo mondo ci abitano 7 miliardi e 300 milioni di persone. Pazzesco, pazzesco. Mai stata tanta gente così nel mondo. Pensate che nel 1969 eravamo 2 miliardi, 7 miliardi e 3. Siamo per il 45% gialli, siamo per il 20% bianchi, siamo per il 20% marroni e siamo per il 15% neri. Siamo divisi in 194 stati, parliamo 114 macrolinguaggi completamente diversi tra loro, più migliaia di linguaggi indigeni, di idiomi, 14 macro religioni molto diverse da loro e che spesso confliggono tra loro. 42 di questi 194 stati sono in guerra. Sono in guerra. 42 stati su 194. Vuol dire che 2 miliardi di persone vivono in guerra. La popolazione del mondo nel 1969, come se nel 1969 tutti fossero in guerra. L'80% di questi 7 miliardi e 3 di persone vivono in casa senza abitabilità. Il 55% è analfabeta. Ma il numero che più impressiona è il solito 80-20, che funziona anche qua. Il 20% della popolazione del mondo detiene l'80% del PIL. E la prima cosa che ci deve venire in mente, guardando questo mondo, che è già molto meglio, 160 anni fa, quando è nata la società dei consumi, l'1% dei cittadini del mondo deteneva il 99,5% del PIL. È già cambiato molto. La differenza tra allora e oggi è che oggi quell'80 lì vede come viviamo noi che siamo il 20. Questa è la grande differenza. E quindi la prima cosa che ci deve venire in mente quando vediamo questi numeri qua è: siccome nessuno di noi decide quando nascere, dove nascere, da chi nascere,
ed è la meraviglia dell'imperfezione di noi umani, è che culo che abbiamo avuto a nascere in quel 20% lì. E chi ha una fortuna così nella vita, immeritata, nel senso che non abbiamo deciso noi dove nascere, la prima cosa che deve pensare è come farselo perdonare, sto culo. Si può fare charity, come per esempio so che voi fate con la vostra fondazione, ma il modo migliore di farlo è decidere di impegnarsi nel proprio lavoro, di darsi da fare, per fare in maniera che si possano creare nuovi posti di lavoro e impegnarsi a cambiare. Sono d'accordo con Farinetti. È solo dando lavoro a tutti che si potrà eliminare le povertà del mondo. C'è un problema però. Questo obiettivo non è a breve termine. E intanto oggi ci sono uomini che hanno avuto la sfortuna di nascere in paesi poveri, dove non c'è l'accesso al cibo, all'acqua potabile, all'istruzione, alla salute. E in questa situazione vi garantisco che creare posti di lavoro è molto difficile. Ora vi propongo uno dei filmati che ho fatto nella missione di Yamoussoukro in Costa d'Avorio e precisamente nel piccolo ospedale di Conguanú, che io ho conosciuto nel mio primo viaggio in Africa. Cari amici, benvenuti sul mio canale. Dove vi porto oggi? Ho pensato di portarvi in uno dei borghi caratteristici del Friuli, che ha fatto parte anche della lista dei borghi più belli d'Italia. Parlo di Valvasone, che è in provincia di Pordenone, è un centro che conta oggi poco più di 2200 abitanti. Si trova lungo il fiume Tagliamento, al confine tra la provincia di Udine e quella di Pordenone. È un borgo medievale costruito attorno a un castello, le cui prime testimonianze risalgono al 1206, anche se le sue origini si dice che risalgono all'età romana. Il suo nome deriva dal casato Valvason Cucagna, che ha gestito il castello a partire dalla seconda metà del 1200. È stato danneggiato, ristrutturato più volte e oggi appare come un bel palazzo rinascimentale. Nel corso dei secoli ha ospitato varie persone note e importanti, come ad esempio Papa Gregorio XII nel 1409, Papa Pio VI nel 1782 e anche Napoleone Bonaparte nel 1797. Per le riprese volevo portare anche il mio drone Mavic Mini, ma andando su YouTube ho visto che il collega Adolfo Melilli ne aveva già fatte di belle, per cui ho pensato che non ne valeva la pena. E quindi ho deciso di utilizzare queste riprese e fare pubblicità al mio collega. Mi dimenticavo. Per la musica ho deciso di dare spazio a due youtuber che a me piacciono tantissimo, gli Overdrive Duo. Andiamo! Shadows on your face.
Hvaljeni si Marija, draga braćo i sestre, dragi župljani, poštovani hodočasnici i slušatelji radio postaje Mir Međugorje. Sve vas lijepo i srdačno pozdravljam. Molit ćemo radosna i od tajstva svjetla Gospine krunice. Gospod nas poziva da molimo srca. Stoga otvorimo svoja srca i svoje misli upravimo na Gospodina i zajedno s Marijom molimo otvorena i radosna srca. Molimo Mariju za njezin zagovor, da nas ogovara kod svoga sina. U ovoj molitvi krunice molimo za one koji su pogođeni ratovima i potresima. Molimo za sve one koji su potrebi i kojima je potrebna pomoć. Uključimo sve svoje nakane koje smo donijeli i molimo na nakane naše nebeske majke, kraljice mira. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Credo i glaube, I believe, vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, u Isusa Krista, Sina njegova i jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, u Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Molit ćemo radosna od tajstva Gospine krunice, misteri gaudiozi. U prvom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako anđeo Gabriel navijestio Mariji da će začeti snagom Duha Svetoga i roditi Isusa, spasitelja svijeta. L'annunciazione di Verdidigung. Nauči nas, Marijo, prepoznati i odgovoriti na Božje pohode i Božje pozive. Ne dopusti da se mi i tvoja djeca uglušimo na poziv tvoga Sina. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svak dan daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dušnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti
smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum magnificat, magnificat, magnificat anima mea. U drugom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako je blažena djevica Marija pohodila svoju rođakinju svetu Elizabetu. Pezug ba Elizabet, la visita di Maria Elizabeta. Pohodi Marijo sve one koji još nisu upoznali Isusa, sve one koji su daleko od Tvoga Sina i koji zatvaraju svoje srce pred Isusom. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naše svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dušnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vacta i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. U trećem radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako je blažena djevica Marija rodila Isusa u betlehemskoj štali. Diga but unzere herni Betlehem, la našita di Gesù. U sadu naša srca, Marijo, majčinsku ljubav prema Isusu koju si sama imala i nosila, da ga ljubimo i tražimo i nasljedujemo, kao što se ga i ti, Marijo, ljubila, tražila i nasljedovala. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svaki dan je daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. U četvrtom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su blažena djevica Marija i sveti Josip prikazali Isusa u hramu. Da brigo in tempel, la presentazione di Gesù. Mario, prikazujemo ti sve bolesne, sve stare i nemoćne, osamljene i one koje nema tko pohoditi. Mario, neka osjete da uz tebe Isusa nisu sami. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svak dan i daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dušnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Daruj nam mir, daruj nam mir u našim srcima, Isuse. Ostani tu, Gospodine, ostani tu, Gospodine, i Tvoj mir u nama. U petom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su blažena djevica Marija i sveti Josip pronašli Isusa u hramu. A fin duc Jesus in tempel, il ritrovamento di Gesù nel tempio. Mario, mnogo je ljudi izgubljeno u ovome svijetu, mnogo ljudi traži svoj put, mnogo je onih koji su otišli krivim putem. Mario, pohodi ih sve i pokaži im da je Tvoj Sin, Isus Krist, pravi put, istina i život. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svak dan je daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dušnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti
smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Dođi duše, svetosti, duše ognja, zapali nas. Dođi duše, svetosti, duše ognja, zapali nas. Nastavljamo našu molitvu, molit ćemo o tajstva svjetla. U prvom o tajstvu svjetla razmišljat ćemo kako se Isus krstio na rijeci Jordanu. Isuse, hvala ti što nas po krštenju oslobađaš od grijeha. Daj da se znamo čuvati od svakoga grijeha, osobito smrtnoga. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svaki dan i daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Pjevaj aleluja Isusu. Pjevaj aleluja Isusu. Pjevaj aleluja. Pjevaj aleluja. Pjevaj aleluja Isusu. U drugom o tajstvu svjetla razmišljat ćemo kako Isus na svadbi u Kani pretvorio vodu u vino. Marijo, pomozi nam da naša vjera ne bude mlaka. Daj da poput Tebe znamo čvrsto vjerovati Tvome Sinu Isusu. Oče naš koji jesi na nebesima, svece ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Naše svaki dan i daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dušnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako je sada i vacka i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. U trećem tajstvu svjetla razmišljat ćemo kako Isus navijestio kraljevstvo Božje i pozvao na obraćenje. Hvala ti, Isuse, što uvijek i neprestano tražiš čovjeka. Hvala što uvijek ne zatvaraš oči pred čovjekom grešnikom. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naše svak dan daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dušnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako je sada i vacka i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga
milosrđa. U ovom svetom trenutku spustimo se na koljena i zahvalimo našoj nebeskoj Majci Mariji za njezinu prisutnost ovdje. Zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo, kraljice mira, zdravo, majko ljubavi, zdravo, zdravo, Marijo, zdravo, 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 Marijo. U četvrtom o tajstvu svjetla razmišljat ćemo kako si se preobrazio na brdu Tabor i svoju nam slavu objavio. Isuse, preobrazi naša srca i sva ona srca koja su daleko od Tebe, koja su Te zaboravila i odbacila. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svaki dan je daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dušnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Aleluja. U petom tajstvu svjetla razmišljat ćemo kako Isus ustanovio Euharistiju. Hvala Ti, Isuse, što nam se darivaš u sakramente Euharistije. Hvala Ti za Tvoje svećenike preko čijih ruku nam se darivaš Euharistiji. Učini sve svećenike da budu dostojni slavlja Euharistije. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Naše svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dušnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Sveta Marijo, Sveta Bogorodice, Sveta Djevo, Djevica, Majko Kristova, Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista, Majko neoskvrnjena. Moli, moli za nas. Majko nepovrijeđena, Majko ljubezna, Majko divna, Majko dobrog savjeta. Moli, moli za nas. Majko stvoriteljeva, Majko spasiteljeva, Majko crkve, Majko naša. Moli, moli za nas. Djevice premudra, djevice časna, djevice hvale dostojna, djevice moguća. Djevice milostiva, djevice vjerna, ogledalo pravde, prijestolje mudrosti. Uzroče naše radosti, posudo duhovna, posudo poštovana, posudo uzorna pobožnosti. Moli, moli za nas. Ružo tajstvena, tornju Davidov, tornju bjelokosni, kućo zlatna. Moli, moli za nas. Škrinjo zavjetna, vrata nebeska, zvijezdo jutarnja, zdravlje bolesnih. Moli, moli za nas. Utočište grešnika, utjeho žalosnih, pomoć
Zaštitnice kršćana, kraljice anđela. Moli za nas. Kraljice patrijarha, kraljice proroka, kraljice apostola, kraljice mučenika. Moli, moli za nas. Kraljice priznavalaca, kraljice djevica, kraljice sviju svetih, kraljice bez grijeha začeta. Moli, moli za nas. Kraljice na nebo znesena, kraljice svete krunice, kraljice obitelji, kraljice mira. Moli, moli Aro di cultura. Per questo motivo è stato inviato a predicare contro gli eretici Preghiera allo in Spirito Francia, in Santo. Aquitania, in Vieni, o Lombardia, Spirito nella Creatore. Romagna. E poi è stato Vieni, o Spirito eletto Creatore, ministro visita le provinciale nostre di menti, tutta la riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce consolatore, dono del È Padre approdato Altissimo, acqua a viva, Gemona, fuoco, che era amore, già un santo centro crisma importante. dell'anima. Sant'Antonio ha visitato Dito i della mano frati, è di stato Dio, contento promesso della dal loro vita Salvatore, e ha chiesto che irradia fosse i tuoi 7 doni, edificata una suscita in noi la chiesetta in parola. muratura per i frati e per quelle poche persone che accedevano qui. Il materiale esisteva perché nella rocca dove adesso è edificato il castello gli archeologi hanno trovato delle mura Difendici risalenti dal a nemico, reca in 1500 dono la anni pace, avanti e la tua Cristo. guida Bastava invincibile andare a ci prendere liberi dal queste male. pietre ed edificare la chiesetta. E a questo Luce proposito d'eterna Sant'Antonio sapienza, svelaci il grande mistero operato di Dio un Padre e del miracolo. Figlio uniti in un Ha visto solo passare amore. un contadino con un carro trainato dai buoi E e ha gloria a chiesto Dio se poteva Padre, al mettersi Figlio a che è disposizione risorto, per allo portare Spirito qualche pietra. Paraclito nei secoli dei Il secoli. contadino aveva Amen. sentito di questo personaggio strano e Manda il tuo aveva Spirito e sarà una nuova organizzato uno creazione scherzo e insieme con rinnoverai il la faccia figlio. della terra. Per Preghiamo. cui arriva col O carretto Dio che hai lì, istruito i tuoi questo fedeli giovane illuminando i disteso loro nel cuori con la carretto, luce dello Spirito e il Santo, contadino si concedi a noi di schernisce avere lo dicendo stesso che non spirito e può gusto del mettersi a bene e di disposizione godere sempre perché del deve suo portare conforto per al Cristo il cimitero nostro il figlio Signore. morto. Amen. Si gira dopo un po' per ridere alle spalle di Sant'Antonio e il figlio è morto veramente. Regina celi letare, alleluia, quia E qua si può vedere la chiesetta edificata con le pietre
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, vi saluto cordialmente tutti voi presenti e quelli che ci seguono via media. E invito voi e anche me che all'inizio di questa Santa Messa chiediamo al Signore di perdonare i nostri peccati, ma Lui vuole che noi perdoniamo gli uni gli altri e così possiamo celebrare degnamente i Santi Misteri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Donaci, Padre misericordioso, di rendere presente in ogni momento della vita la fecondità della Pasqua che si attua nei Tuoi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni i comandanti e gli inservienti condussero gli apostoli e li presentarono nel Sinedrio. Il sommo sacerdote li interrogò dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». All'udire queste cose essi si infuriarono e volevano metterli a morte. Parola di Dio. Ascolta, Signore, il grido del povero.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Gustate e vedete come buono è il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Ascolta, Signore, il grido del povero. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Ascolta, Signore, il grido del povero. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto, ma da tutto li libera il Signore. Ascolta, Signore, il grido del povero. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti, egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui che infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio, senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, in qualche modo ho captato due pensieri dal Vangelo di oggi quando gli apostoli dicono bisogna sottomettersi a Dio più che agli uomini, e nel Vangelo quando dice chi accoglie me, chi accoglie mia testimonianza, lui conferma che Dio è veritiero. Noi viviamo nel mondo dove non è tutto vero. Questo mondo in qualche modo è largo, è variopinto, ha diverse vie, diverse filosofie, diversi modi come guardare il modo di vita, eccetera. Ma io questo vorrei semplificare dicendo che noi nel mondo abbiamo lo Spirito di Dio che opera, e come dice Gesù abbiamo il mondo o lo spirito del mondo o la mentalità del mondo. Questa mentalità del mondo è contraria alla dottrina di Cristo, è sempre questa mentalità del mondo, ha proprie opinioni che sono contrarie alle opinioni di Cristo. Questa mentalità del mondo, sicuramente avete visto, continuamente perseguita coloro che vivono in modo cristiano, coloro che vivono in una vita amorale
li presenta come l'esempio, come eroi, li innalza. Perciò ogni cristiano giorno e notte dovrebbe pensare che questo mondo è solo temporaneo, cioè in qualche modo ignorare quello che è importante per il mondo, perché se noi ci facciamo guidare da quello che il mondo offre, facilmente entriamo in quel mondo variopinto dove noi perdiamo la vera via. Come un santo, San Geronimo, anche se era cristiano, se ha creduto, lui una volta ha sognato, cioè ha avuto una visione mistica che si trova dinanzi a Dio. E Dio lo chiede: chi sei tu? E lui risponde: io sono tuo Geronimo. Ma chi sei tu? Io sono tuo cristiano, dice Geronimo, io sono tuo. E Dio gli dice: no, tu non sei mio, tu non sei cristiano, tu sei di Cicerone, perché Geronimo preferiva leggere Cicerone, le opere che nutrivano l'ego, più che leggere la parola di Dio, Sacra Scrittura, perché Sacra Scrittura ancora non era tradotto tanto bene. Così il cuore di Geronimo si aderiva di più a questo, quello che piace all'orecchio, quello che nutre l'ego. E San Geronimo si è spaventato, è cambiato, è convertito, che dopo maggior parte della vita, cioè anni e anni, ha dedicato alla traduzione della Sacra Scrittura e l'ha tradotto una nota vulgata. E quando dice Cristo questo suo pensiero, dice: chi accetta me, testimonia, conferma che Dio è veritiero. Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. E dinanzi a Pilato dice: io sono nato per testimoniare la verità, io sono la verità, Dio è la verità. Cari fratelli e sorelle, cosa significa la verità? Cos'è la verità? Di cosa sta parlando Gesù? Come la riconosciamo? Cosa ci porta? Dove la vediamo? La verità è dall'inizio solo del Signore, perché la verità c'è solo una unica verità, e su questo è basato tutto. Noi sappiamo l'inizio, quando Dio crea tutto, dice a prime persone, dice: ecco tutto è vostro, vi si dona la benedizione, la terra, ma non toccare l'albero della conoscenza del bene e del male. Non toccate la verità è mia, io l'ho posta, io sono Dio. Tutto è vostro, ma la vostra non è verità, la verità è mia, potete accettarla o no. Ma poi quel male sussurra: non è così. Dio vi dice questo perché vi si aprono i vostri occhi e voi sarete come i dei. Se voltate le spalle a Dio, deciderete voi cosa è bene e cosa è il male, sarete come i dei. Dio dice: sicuramente morirete. E sappiamo cosa è accaduto dopo. Dopo Gesù testimonia questa verità, che Dio è la verità, che Lui è buono, che Lui è quello che ci ha creati dall'amore, che Lui è quello che ci ha dato la vita, che Lui è il Re del mondo, Re dell'eternità, che Lui ci ha redenti, e tutto quello che abbiamo, tutto quello che siamo, che tutto questo è dono di Dio, i talenti, la vita, tutto quello che abbiamo, tutto è dono di Dio, e la terra sulla quale viviamo, tutto è il dono di Dio. E quando sappiamo che questo è dono di Dio, allora non prendiamo i talenti solo per noi, non ci innalziamo contro gli altri, perché sappiamo che è dono di Dio e ci è stato donato. E San Paolo dice: perché ti vanti se non hai ricevuto essere, hai ricevuto? Perché ti vanti? Da questo viene l'umiltà, la semplicità. E poi l'uomo umile nella verità sa che questo viene da Dio, sa che non è più bravo degli altri. Lui sa che il suo è solo il peccato, come quella gente cercava di prendere la verità, e poi la vita diventa più semplice. Se viviamo così, allora testimoniamo che Dio è la verità. Gesù con la sua vita ha testimoniato per Dio, per la verità. Se accettiamo Lui, accettiamo che Dio è veritiero. E alcune persone diranno: io credo ma non accetto le autorità.
credo ma non accetto la Chiesa, credo ma non accetto la Bibbia, cioè in realtà non accetta né Dio né la sua verità, ma l'uomo come all'inizio vuole decidere cosa è buono, cosa non è buono, essere come Dio. Come dice il serpente all'inizio, sarete come i dei, sussurra, promette, mente, sarete come i dei. No, non lo sarete. Così anche l'uomo moderno. L'uomo vuole essere l'ultima istanza, il creatore della verità, è la mia verità, sono io che decido la verità. Dico a Dio no e creo la verità. Dio dice all'inizio ha creato l'uomo e donna, maschio e femmina, invece qui dicono sì, va bene, può andare anche diversamente. Cari fratelli e sorelle, questa è come l'hanno chiamata, come l'ha chiamata San Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo II, dittatura del relativismo, per presentare il male come il bene come il male, presentare la verità come menzogna, menzogna come la verità. E cosa succede con l'uomo quando caccia via Dio dalla vita? A cosa si abbassa? Un grande Leonardo da Vinci che ha dipinto quel noto quadro dell'Ultima Cena, quando dipingeva quest'opera, credo che tutti la conosciamo, che è potente, bello, l'apice della bellezza. Poi per ogni apostolo e per Gesù ha cercato un modello per dipingere questo apostolo. Lui ha cercato pertanto, soprattutto ha avuto la difficoltà a trovare il volto che in qualche modo potesse presentare Gesù. Finalmente ha trovato un ragazzo giovane, bellissimo, belli occhi, fulvo. Proprio dal suo volto si vedeva la verità, purezza. Lui si chiamava Pietro Badinelli e Leonardo lo prese, lo chiese di essere modello per dipingere il Cristo, e secondo lui ha dipinto il volto di Cristo come abbiamo all'Ultima Cena. Poi ha chiesto anche per gli altri apostoli e dopo 15 anni lui cerca il volto di Giuda. Lui ha cercato un volto che potesse portare su di sé un timbro di odio, di perdizione, di peccato. Ha cercato di trovarlo e finalmente trova un uomo, un fannullone che più o meno era come lui immaginava il volto di Giuda, e lo chiama questo, che in questo modo esprimeva questi peccati, questo modo di vivere errato. Lui invita ad essere modello e lui risponde, viene da lui in atelier, e Leonardo comincia a dipingere questo Giuda secondo il modello di questo ragazzo. Poi gli disse chi sta dipingendo, e poi questo ragazzo, cioè ormai un uomo, si mise a piangere e dice: ma tu non mi riconosci? Leonardo lo guarda e dice: da dove posso conoscerti? No, io non ti conosco. E poi lui disse: io sono quel Pietro Badinelli, secondo il quale 15 anni fa hai dipinto il volto di Gesù. Guarda cosa mi sono ridotto, che adesso stai dipingendo il volto di Giuda. Poi Leonardo chiese: come è successo? Ha rifiutato Dio, la verità, ha vissuto nei giochi d'azzardo, e tutto questo poi si è riflesso sul suo volto e si è allontanato dalla verità. Cari fratelli e sorelle, così può accadere a ogni uomo. Se rifiuta la verità, se rigetta Cristo, è quella vita generosa al quale Cristo ci invita. Può facilmente andare sulla via sbagliata, ma se non siamo sulla via sbagliata, il Signore ha promesso a ognuno che lo prega che subito gli perdona, di dargli tutte le grazie per ritornare sulla via retta, perché unica vera via è la verità e la vita, Gesù Cristo. Così sia. Amen.
Preghiamo, fratelli e sorelle, il Signore, che è la nostra forza, il nostro aiuto in ogni momento. Riempi di tua Chiesa di Spirito Santo per sia capace di annunciare le gioie celesti, preghiamo. Non permettere che tua ira rimane sul mondo e portarli alla fede, preghiamo. Dona forza, Signore, ai cristiani che sono nelle persecuzioni e testimoniano l'amore per l'uomo, preghiamo. Ai nostri giovani dona la conoscenza di Gesù amico e fa che crescano sotto lo sguardo paterno, preghiamo. A noi radunati all'Eucaristia ardi il cuore per avere sempre fame di te, preghiamo. Accogli le nostre preghiere, Signore, e fa che portiamo frutti di fede che abbiamo ricevuto nel battesimo per Cristo nostro Signore. Gospodin kraljuje, Gospodin kraljuje i neka kliče zemlja, aleluja. Spasenje, slava i moć Bogu našemu, aleluja. Istiniti su i pravedni sudovi njegovi. Gospodin kraljuje, Gospodin kraljuje i neka kliče zemlja, Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio, perché rinnovati nello Spirito possiamo rispondere sempre meglio all'opera della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del regno dei cieli. In Lui morto e redenta la nostra morte, in Lui risorta tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pietro, Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. La potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Miserere
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvata. Per la Santa Comunione vi preghiamo di fare le file lungo la Chiesa. Ćete izaći iz vaših klupa i okrenuti se jedni prema drugima da mogu proći svećenici. Lasciate spazio per i sacerdoti per passare. Voi che siete fuori della chiesa avvicinatevi ad essa ai lati laterali e voi nel capannone giallo rimanete lì, verranno i sacerdoti. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Bolje se Gospodinu uteći, nego se uzdat u čovjeka. Bolje se Gospodinu uteći, nego se uzdat u mogućnike. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Zahvalit ću ti što si me uslišio i moj postao spasitelj. Kamen koji graditelji odbaciše, postade kamen zaglavni. Gospodnje, to je djelo, kakvo čudo u našim očima. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Blagoslavljen koji dolazi u imenu Gospodnjem, blagoslivljamo vas iz doma Gospodnjeg. Ti si Bog
Hvalite Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus, Kristus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus. Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime, navješćujte među narodima djela njegova, pjevajte mu, svirajte mu, pripovjedajte sva njegova čudesa. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus. Dičite se svetim imenom njegovim, neka se raduje srce onih što traže Gospodina. Tražite Gospodina i njegovu snagu, tražite svak dan njegovo lice. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus.
Sjetite se čudesa koja učini, njegovih čuda i sudova usta njegovih. Abrahamov rod sluga je njegov, sinovi Jakovljevi njegovi izabranici. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus. On se uvijek sjeća svojega saveza, riječju koju dade 1000 naraštaja. Savez koji sklopi s Abrahamom i zakletve svoje izaku. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus. Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale con la forza di questo sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Dopo la benedizione preghiamo Credo Sete Pater Ave Gloria, poi segue la benedizione degli oggetti di devozione e l'adorazione a Gesù. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. I njegovu kraljestvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima. I u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amin.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Tako i sada i vasta i u vijeke vjekova. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Tako i sada i vasta i u vijeke vjekova. Amen. Oče naš koji jesi Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Tako i sada i vasta i u vijeke vjekova. Amen. Oče naš koji Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. I otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Tako i sada i vasta i u vijeke vjekova. Amen. Oče naš koji jesi Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Pusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Tako i sada i vasta i u vijeke vjekova. Amen. Oče naš koji Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Nas u napast, nego izbavi nas od zla. I otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Tako i sada i vasta i u vijeke vjekova. Amen. Oče naš koji Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Nas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Majko Božja, moli
naše. Amen. Slava Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta i u vijeke vjekova. Amen. Kraljice, Regina della pace, prega per noi.